Allora, permettetemi prima di iniziare questo Consiglio Comunale, oggi è il 12 novembre 2018, sono esattamente 15 anni dalla strage di Nassiriya che provocò la morte di 28 persone, tra cui 18 italiani, 9 iracheni e altre due che erano sul posto per lavoro. A loro credo che vada sinceramente il pensiero deferente di tutto il Consiglio Comunale. Vi ringrazio. E do la parola al Sindaco Tonon. Sì, grazie Presidente, era solo per associarmi a quello che ha appena ricordato, cioè chi è mancato. Ricordo, ahimè purtroppo, non solo in Veneto ma in varie parti d'Italia, che qualche giorno fa purtroppo la situazione meteorologica è stata così grave che ha provocato anche delle vittime e alcuni danni anche, per fortuna non gravissimi, nel nostro territorio. Era doveroso, credo, ricordare anche queste persone. Grazie. Passiamo al punto 1 all'ordine del giorno, le comunicazioni. Assessore Uliana, prego, a lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Allora volevo intanto comunicarvi anche con soddisfazione che il nostro Museo della Battaglia nel fine settimana, sabato 3, domenica 4, con orario di apertura straordinaria continuato, ha registrato più di 1000 visitatori, 800 soltanto il giorno 4, che hanno apprezzato moltissimo la mostra di Armonium da campo allestita all'interno, il filmato con le stereoscopie di Marzocchi proiettato in loop a San Paoletto e anche il memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Vorrei comunicare che è stata inaugurata sabato e quindi è visitabile la mostra di Paolo del Giudice, sempre a San Paoletto, volti, momenti e relitti, con una seconda parte alla Torre dell'Orologio. È stata molto visitata anche in questo periodo la mostra Res Bellica, a Palazzo Todesco, e quella al Museo del Cenedese, la mostra fotografica e Guerra in Terra. Vorrei poi comunicarvi che il 13 novembre alle ore 18, ora locale, verrà inaugurata in occasione della giornata delle forze armate presso l'Ambasciata d'Italia a Canberra in Australia una mostra sempre con il materiale del nostro fondo Marzocchi. In mostra sarà esposto anche il libro con l'elenco degli insigniti italo-australiani dell'onorificenza del Cavalierato di Vittorio Veneto che erano residenti in Australia, dono che il Comune di Vittorio Veneto ha fatto e che verrà poi e troverà poi definitiva e stabile collocazione all'Australian War Memorial di Canberra, con l'auspicio che questo possa diventare una testimonianza in grado di andare oltre lo spazio e il tempo, di fare da ponte tra i due paesi, ma anche di collegare dal punto di vista scientifico il nostro Museo della Battaglia con questa grande istituzione della guerra oltreoceano. Grazie. Grazie Assessore. Non ci sono altre comunicazioni. Assessore Denardi, prego. Buonasera a tutti, solo per avvisarvi che la Regione Veneto, con deliberazione delle scorse settimane, pubblicata nel BUR del 2 di novembre, ha attribuito al Comune di Vittorio Veneto un contributo di 16.000 euro, circa 16.082,57 per la precisione, come fondo nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione 0-6 anni, ai quali, per quanto riguarda la collettività vittoriese, vanno aggiunti altri importi per altri istituti e scuole del territorio, per un totale di circa 35.000 euro.
Prego, Assessore Turchetto. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, brevemente volevo comunicare la conclusione dei lavori della caserma, la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Oggi la caserma è già operativa e verrà inaugurata martedì 20 alle ore 11:30. In precedenza, domenica prossima, si svolgerà la manifestazione Pompieropoli in Piazza del Popolo a partire dalle 10:30. Poi volevo comunicare ancora che sono iniziati i lavori della pista ciclabile lungo tra la rotatoria di via Grazioli e il centro di Cozzuolo, lavori che erano molto attesi e sono iniziati, e sono iniziati anche i lavori di ristrutturazione della palazzina di via da Ponte per la realizzazione di 8 appartamenti di edilizia sociale. Grazie. Grazie, Assessore. La parola al Sindaco Tonon. Grazie. Per fare in modo che anche la città sappia che il principe Michael di Kent, che è stato assieme all'HAC sabato 3 nel pomeriggio per la cerimonia religiosa qui in Piazza del Popolo, quando ci ha ricevuti venerdì scorso a Londra, ci ha tenuto a ringraziare la città per l'accoglienza che gli è stata riservata. E si è detto felice di essere stato a Vittorio, una bella città e con dei cittadini che la meritano. Grazie. Grazie, signor Sindaco. A questo punto riporto al Consiglio Comunale quello che è stato deciso in riunione di capigruppo. L'ordine del giorno è stato un pochino rimescolato e quindi l'ho visto, ho visto, le do la parola dopo questa precisazione. Allora, l'ordine del giorno, ma anzi le do la parola subito, consigliere, che eventualmente e anche al consigliere Dus. Prima Carnelos. Sì, dunque, la parola. Grazie Presidente. Prego. Avevo una mozione d'ordine da presentare, nel senso che è diventato notevolmente frequente il sovranismo, sta diventando di moda, e ho deciso e ho pensato che davvero questo Consiglio Comunale è giusto che diventi sovrano delle sue decisioni. E scorrendo l'ordine del giorno ritengo e credo di interpretare anche la volontà dei consiglieri comunali, 2 punti che ritengo di così grande importanza da essere trattati per primi. Intendo riferirmi per primo alla mozione che ha presentato il consigliere Botteon, fatti di cronaca di questi giorni o di questo ultimo periodo, credo determinano per una città decorata a medaglia d'oro alla Resistenza che un tema così importante debba avere il primo posto nella nostra discussione. Ma la tempora currunt, secondo me, e quindi credo sia opportuno che questo Consiglio Comunale, che i rappresentanti finora, pro tempore, di questa città si esprima. Quindi chiedo, come primo punto all'ordine del giorno, venga trattata la mozione del consigliere Botteon, che peraltro ringrazio per la tempestività e quasi quasi per la preveggenza rispetto a certi fatti. Chiedo poi che la mozione del consigliere Dus venga posticipata al punto numero 2, per anche lì il tema, secondo me, non è da ore tarde, ma esige la nostra attenzione prima di altre. Anche perché, vedete, ho pensato che questo consigliere, che per 4 anni ha sempre pensato che il bon ton istituzionale debba essere un imperativo categorico, ho sempre pensato che il politically correct fosse un patto fra gentiluomini, fra tutti coloro che ricoprono
cariche pubbliche, invece mi sto accorgendo forse di essere un po' démodé. E allora mi sono detto che il tempo che manca a, come si può dire, alla nuova consigliatura, io credo, almeno per quanto mi riguarda, sarà molto più, come si può dire, siamo alla città del centenario, la pace e non la guerra, ma alla guerra come alla guerra. Qui credo che qualcuno abbia pensato che se di fronte ai calci e ai pugni noi abbiamo dato l'altra guancia, può essere, o io abbia dato l'altra guancia, può essere, ma allora rileggendo così, pensando al retaggio di qualche brano, oltre a quello del porgere l'altra guancia, mi sono ricordato che in un altro passo c'è, come si può dire, che ai mercanti del Tempio qualcuno rovescia i tavoli, per quando ce vo. Allora, siccome, come si può dire, tante volte ci è detto il buonismo, non farò più il buonista. Allora, siccome nel tempio laico della politica ci sono tanti mercanti che per un voto si fa qualsiasi cosa, allora rovescio il banco. E questa è la ragione per cui mi ha fatto richiedere questa mozione. Pertanto ovviamente una per una, per la libertà di ogni singolo consigliere comunale, chiedo come mozione d'ordine il primo punto, quello del consigliere Botteon, e il secondo punto, la mozione del consigliere Gius. Grazie. La sua si inquadra ai sensi dell'articolo 50,3, quindi poi metterò in votazione. Il Consiglio Comunale decide, sentito il parere di un relatore per gruppo. Consigliere Dus. Sì, grazie. Buonasera a tutti innanzitutto. Quella che faccio era una proposta legata al punto numero 3, adesione alla petizione per il ripristino delle festività del 4 novembre. È un punto che so essere già stato rinviato la scorsa volta, però sono qui a chiedere che venga rinviato e spiego la motivazione. È stato qui, c'era stata data la possibilità di incontrare il comandante, proponente insomma, Trabucco, però io non ho avuto la possibilità di incontrarlo in quella giornata. Nei giorni scorsi mi è stato inviato da un cittadino del materiale riguardante alcuni video in cui Trabucco spiegava questa proposta, nonché alcuni articoli di giornale dove veniva appunto spiegata quest'idea di ripristino della festività del 4 novembre. Dato che non ho avuto il tempo di approfondire e quindi poi di portare anche al gruppo consigliare di maggioranza questo materiale, chiedevo appunto se si poteva essere messo in votazione il rinvio del punto. Grazie. Grazie consigliere. A questo punto, se voi siete d'accordo, no, sono due mozioni distinte. Una è il ritiro del punto numero 3. Il ritiro. Sì, scusate, intendevo dire ritiro. Grazie. Sono due mozioni distinte sulle quali io... Anzi, tre. 1, 2, 3. Abbiamo fatti 2. 3. Sì, sono 3 voti. Sono 3 voti. Uno per portare... Sono 3 voti, uno sul punto 11, uno sul punto 12 e uno sul punto 3, con riferimento alla scaletta originale del Consiglio Comunale.
Quindi li trattiamo, se siete d'accordo li trattiamo tutti assieme, vi do la parola, e nell'ordine è il consigliere Botteon. Sì, Prego. il Presidente voleva dire facciamo un intervento su tutti e tre e poi votiamo. Sì, secondo me io sarei d'accordo. Intanto ringrazio il consigliere Carnelos per la sensibilità sul punto all'ordine del giorno. Sono un pochettino sorpreso perché, avendo partecipato a una riunione di capigruppo dove si è parlato dell'ordine dei punti all'ordine del giorno, se lei avesse detto al suo capogruppo, che è il consigliere Dus, di cui tanto bene ha parlato, avesse portato questa sua proposta e ne avessimo discusso prima, avremmo risparmiato tempo, non saremmo qui a parlarne adesso. Di solito la conferenza capigruppo serve proprio a questo, a preparare il lavoro del Consiglio Comunale, e quindi adesso è un po' di tempo perso. Sinceramente nella conferenza capigruppo vi era stata una richiesta di anticipare alcuni punti per alcune problematiche, e abbiamo stabilito un ordine. Adesso ovviamente io sono interessato, sono convinto, quindi approvo la sua richiesta, però è chiaro che bisogna sentire gli altri consiglieri, avendo stabilito prima in precedenza esatto, e quindi io, sinceramente sono un po' in imbarazzo. Si potrebbe anticipare il punto dopo quelli che abbiamo stabilito in precedenza, secondo me, perché quindi anticipare il punto dopo quelli richiesti in precedenza, quindi dopo il punto numero 10 che è diventato il numero 7, se qui sto parlando mi capisce solo il Presidente forse, potremo anticipare la mozione. Non so se la capisco fino a un certo fino punto, a un certo perché punto. I punti sono diventati e io lo stavo per dire, consigliere Carnelos, che in riunione del capigruppo era stata approvata questo spostamento. I punti sono nell'ordine il punto 1, il punto 2, cioè l'interrogazione del consigliere Fasan, poi la commissione consigliare temporanea ex Fassina e Carnielli, sulla quale non perdiamo più di 2 minuti perché basta approvare il nominativo, e poi, visto che abbiamo qui ospiti il consigliere, il dottor Biz e il dottore Michele Ditos, Vittorio Veneto Servizi, bilancio di esercizio, controllo analogo, poi il punto 8, il punto 9 e il punto 10. Quindi Botteon, allora il punto 11, la sua mozione dove andrebbe secondo? Dopo quelle che ha appena elencato. Sì, quindi al punto 8. Esatto. Al punto 8. Io l'ho fatto per prima, si vota prima. No, questo è il parere del consigliere Botteon, poi andiamo in votazione, certo. Ok, quindi proposta. Sì, però Ok. è imbarazzante sta cosa. La ringrazio. Si è prenotato nell'ordine il consigliere Sant'Antonio. Prego. Sì, oltre a rimarcare quello che ha detto il consigliere Botteon, che poteva essere esposto nella riunione dei capigruppo, dico che questo consiglio è stato richiesto per 2 problemi specifici, cioè per 2 mozioni: la bonifica Eternit ex Carnielli e l'asilo, per cui ritengo, faccio presente a tutti i consiglieri, che questi dovevano essere i punti principali per questo consiglio straordinario. Poi ne sono stati aggiunti altri 8, che sono tantissimi. Adesso posporre a questi 2 argomenti altri tipi di argomenti mi sembra del tutto superfluo. Allora, nella riunione di capigruppo avevamo fatto un mix, diciamo, e avevamo lasciato all'inizio alcuni punti proprio per non andare troppo in ritardo rispetto a questi 2 punti fondamentali. Io sono d'accordo con il consigliere Botteon di anticipare la richiesta di Carnelos, ma dopo i 2 punti, per cui andare avanti un po' con l'ordine del giorno stabilito in conferenza di capigruppo, e dopo il punto 10 fare il punto di richiesta del consigliere Carnelos relativo al consigliere Botteon e l'altro del consigliere Dus. Quindi la sua proposta è congruente con quella del consigliere Botteon? Sì, okay. Dopo il punto 10. Ok, Ecco. va bene. Consigliere Saracino. Sì, insomma, qua si fa vedere che la maggioranza non si coordina neanche su queste cose. Dus era come rappresentante nei capigruppo, dopo la sua parola
vale 0. E abbiamo preso un accordo come capogruppi e come riunione di capogruppo, secondo me va mantenuto quello che abbiamo detto, dopodiché ritengo che questa sia soltanto una trovata per perdere tempo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus, lei si era prenotato ulteriormente? Sì, prego. Sì, ma devo dire che i punti 8 e 9, se non sbaglio, nella scorsa non erano previsti nella richiesta, quindi sono stati aggiunti. Come no? Sono stati aggiunti dopo, per cui anche i punti 8 e 9 non facevano parte di quella richiesta per cui era stato convocato, richiesto il Consiglio straordinario. Per questi punti. Quindi, no. La richiesta del Consiglio così. Vabbè, dopo spiego questo punto. Comunque la proposta del consigliere Carnelos credo che vada nella direzione di porre un'attenzione politica su questo punto. Per cui è una proposta che fa al Consiglio, la si vota e ognuno la vota come vuole, insomma. No, devo ricordarci una cosa, che la convocazione straordinaria è stata fatta da noi sui punti 7 e 8, poi sono stati aggiunti gli altri punti. Funziona così? Sì, capiamoci. Consigli straordinari e poi Aggiunti altri punti, è un po' diverso. mandiamo i punti dei consigli straordinari. A questo punto Non ha senso. bisogna mettere... Cioè, anche, Devo replicare, sì. Ma può replicare? Dunque, Cosa cosa? siccome il gruppo del Partito Democratico non è una caserma e siccome il nostro gruppo è fatto di tante persone, mentre invece ci sono gruppi che nel momento in cui c'è una persona è capogruppo è tutto il gruppo, e siccome non siamo liberi, noi non abbiamo capogruppo che si tengono per la catena, non essendo unici, e siccome, ripeto, io sono convocato in un tempo successivo a quello dei capogruppo, mi pare davvero che non vi sia un tema più importante per una città decorata di medaglia d'oro della Resistenza del ribadire l'antifascismo. Mi spiace, credo che non ci sia un tema più importante di questo. Guardate che gli allarmi ci sono e io credo che sia importante che questa città dica da che parte sta. Poi gli altri temi, benissimo, non si vogliono far tardi, li faremo in un altro consiglio comunale, oppure accelereremo, li faremo come volete voi. Però siccome, vi ho detto prima, porgere l'altra guancia è stata sempre considerata qua dentro da qualcuno un segno di debolezza, e siccome profondamente sento che sia un tema importante, ribadisco la richiesta al Consiglio sovrano e il Consiglio sovrano deciderà. Poi se ci sono, come si può dire, combattenti che lavorano per il re di Prussia, lo facciano. Grazie. Grazie. Bisogna ricordare effettivamente che il Consiglio era stato convocato, Consiglio Comunale straordinario, per i 2 punti che attualmente sono sì, nell'ordine del giorno. Scusate perché anch'io faccio confusione, eccola qua, sono l'8 e il 9 dell'originale Consiglio. Gli altri sono stati messi prima perché erano già in preventivo, in lista d'attesa. A questo punto è difficile fare una sintesi delle varie proposte. Allora, la proposta del consigliere Botteon sarebbe quella di mettere la sua mozione. Sì. Allora, la proposta del consigliere Carnelos è quella di mettere il punto numero 11 all'ordine del giorno, credo di aver capito, al punto numero 3, cioè dopo l'interrogazione del consigliere Fasan. Giusto? Perché le interrogazioni è obbligatorio metterle all'inizio. Per carità. Benissimo.
Ecco. il consigliere E quindi io metterò anche a superare quelle, ma per carità quella è un'interrogazione, vada il bon ton. Poi metterò in votazione la proposta del consigliere Dus di ritiro del punto numero 3 all'ordine del giorno, poi metterò in votazione, a questo punto ditemi voi se è corretto, la proposta del consigliere Botteon di mettere il punto del consigliere... Io gradirei... Prima la mia... Certo, metto in votazione la sua. Ok. E mettere i due punti dopo, cioè all'8° e 9° punto, dopo i punti che avevamo già deciso di... dopo l'ordine del giorno modificato, ecco, dopo il punto 7 all'ordine del giorno modificato. Allora, metto in votazione, consiglieri. Io avrei schiacciato. Fasan, consigliere Fasan, prego. Se posso portare il mio contributo, ha ragione Graziano Canelos, il punto è talmente importante che io farei un consiglio comunale straordinario apposta per questo punto qua. Che ne dici? È talmente importante che questo punto lo leverei, lo porterei domani o quando deciderà il Consiglio. È talmente importante che lo rinvierei. Faccio questa proposta. La voglio per prima, tu rinvio, figurati. No, ma lo scenario tutto per questo punto. D'altra parte, guardi, sono 40 minuti che discutiamo. No, basta votare. Ok, stavo per mettere... Ok, la ringrazio. Allora, metto in votazione la mozione del consigliere Carnelos ai sensi dell'articolo 50,3 che propone di portare il punto numero 11 dell'originaria lista del Consiglio Comunale al punto numero 3. È corretto? Corretto. Benissimo. Metto in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 4 contrari, 2 astenuti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favorevoli, 9 e 4, 13 e 2, 15. Mi confermano gli scrutatori? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sì. Ok. Quindi 4 contrari, 2 astenuti, 9 favorevoli. Consigliere Fasan, io la lascerei come scrutatore o nominiamo il consigliere Posocco? Allora, gli scrutatori, il consigliere Posocco è scrutatore insieme al consigliere Dus e al consigliere Darcier. Sono i 3 scrutatori. A questo punto metto in votazione la proposta del consigliere Dus di ritiro del punto numero... Chiedo scusa. Ha ragione. Ne ha fatte 2 che riguardano i punti originari numero 11 e numero 12 all'ordine del giorno. Metto in votazione la proposta del consigliere Carnelos di portare il punto 12 dell'originario ordine del giorno sul mantenimento al Comune di Vittorio Veneto dell'IMU versato alle aziende presenti nel territorio a questo punto seguente il punto precedente, la mozione Botteon, tanto per intenderci. Metto in votazione. Favorevoli? Contrari? 6 contrari e 9 favorevoli. Nessun astenuto. A questo punto posso fare una mozione d'ordine anch'io di spostare ulteriormente in avanti i punti 8 e 9. A questo punto sì. Però io adesso stavo per mettere in votazione quello che hanno deciso, stavo per riportare al Consiglio Comunale quello che hanno deciso alla riunione dei capigruppo. Adesso se ognuno si mette a fare mozioni... Allora, lei può farlo, però
lei può farlo un attimo, consigliere Dus, però le faccio presente che abbiamo qui ospiti il dottor Biz e il dottor Michele Dei Tos, che avevamo detto di lasciarli. Va bene. Metto in votazione la proposta del consigliere Dus di ritiro del punto numero 3 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 3 astenuti da Re, Fasan e Posocco e 12 favorevoli. 12 favorevoli e 3 astenuti, nessun contrario. Quindi la proposta viene approvata, il punto numero 3 è ritirato. Ecco, a questo punto l'ordine del giorno in questo modo diventerebbe non può essere votata. Ecco, a questo punto passiamo, quindi l'ordine del giorno viene in questo modo cambiato. Punto numero 1 abbiamo già fatto, punto numero 2 interrogazione consigliere Fasan, poi i punti 11 e 12 che diventano i punti 3 e 4, poi i punti 5 e 6 che rimangono 5 e 6, i punti 8 e 9 che diventano 7 e 8, quindi 5 e 6 diventano 5 e 6, 7, 8, 9 e 10.4, ex punto 4 e 11, questo e questo tolto. Allora, 1, 2, la mozione Carnelò pone i punti 3 e 4, poi il punto 5, il punto 6, no, il 4 diventa... infatti sto leggendo esattamente la riunione di capigruppo. Guardi, la riunione di capigruppo era questa, consigliere, prenda nota. I punti erano 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 4, 7, 11, 12. Noi il punto 11 e 12 l'abbiamo spostato dopo il punto 2. Quindi il Consiglio rimane 1, 2, 11, 12, 5, 6, 8, 9, 10, 4, 7. Questo è l'ordine. E il punto 3 è stato ritirato, quindi a questo punto do la parola al consigliere Fasan per la sua interrogazione, per illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente, abbiamo perso 50 minuti. Diciamo che non è stata una gran espressione democratica quello che abbiamo assistito. Speriamo che i nostri cittadini a casa non abbiano spento la televisione. Mi auguro almeno quello. Allora Fasan, la interrompo solo un attimo per ricordare ai consiglieri intanto di non parlare né troppo lontani né troppo vicini. Seconda cosa, che io darò un segnale ai 6 minuti di intervento e 1 minuto prima della scadenza, ecco. Grazie. Perfetto, Prego. lei le sa che io non ho questo problema, ci sono altri che hanno questo problema qui dentro, grazie. Da qualche tempo nella struttura ricettiva per chiedenti asilo ubicata presso l'ex Hotel Winkler di San Floriano sono ben visibili dei lavori di manutenzione straordinaria che, come si può facilmente apprendere dalle scritte sui mezzi d'opera, è realizzata dalla cooperativa Nova Facility che gestisce anche l'ospitalità. In qualità di consigliere comunale ho fatto presente alla polizia locale che, come dovrebbe essere d'obbligo,
Non vi è esposto alcun cartello che indichi la data di inizio e fine dei lavori, nonché la tipologia di intervento responsabile del cantiere. Nei 2 mesi seguenti ho inviato in altre 2 occasioni alla polizia locale delle foto dei lavori con almeno 5 operai presenti nel cantiere e la presenza di vari mezzi d'opera, ma la sola risposta verbale, per sfortuna, che ho avuto è stata che per lavori fatti dalla cooperativa si possono derogare obblighi che non sono concessi agli altri cittadini. Poi se me lo domanda dico chi mi ha dato questa risposta. Non voglio al momento commentare o prendere posizione su questa affermazione, ma chiedo all'amministrazione se esistono ulteriori deroghe sugli obblighi edilizi o altro che vengono imposti ai cittadini vittoriesi. Per questa ragione ho fatto richiesta di accesso agli atti sui lavori che si stanno realizzando all'Hotel Winkler, dove ho potuto apprendere che è stato rilasciato un permesso per costruire nell'ex garage un blocco servizi igienici e docce. Ho potuto apprendere dagli atti, come risulta certificato nel documento in mio possesso, che la destinazione d'uso rimane autorimessa e che le fognature, con un nuovo intervento, vanno a scaricare a pochi metri dal torrente Battirame usando le fognature realizzate negli anni 50 dall'hotel. Non più consone agli attuali standard, considerando anche che sono utilizzate giornalmente da più di 80 persone, certamente un utilizzo ben superiore all'ex Hotel Winkler. Incredibile come si possa andare in deroga agli obblighi richiesti ai normali cittadini, basta non mettere alcun cartello di inizio lavori e, più che una negligenza degli uffici, credo siano state rispettate dagli stessi le indicazioni dell'amministrazione. Ho ricevuto da alcuni residenti delle foto che qui allego che nell'autorimessa sono stati posizionati 15 letti a castello di recente acquisto, come compare dalle foto, per complessivi 30 posti letto e sono stati installati almeno 2 condizionatori ben visibili dalle foto, il che fa presumere che più di un'autorimessa ora si possa considerare un alloggio in grado di accogliere i letti di oltre 30 richiedenti asilo. Chiedo all'amministrazione se è d'accordo sul potenziamento della recettività nella nostra città. Mi auguro queste risposte. Mentre in questi giorni vengono chiusi i centri di accoglienza a Treviso e a Oderzo, a Vittorio Veneto e al Winkler si sta potenziando la capacità ricettiva per ricevere ulteriori ospiti, come è già successo in questi giorni al Chase di Porta Cadore, dove sono arrivati 12 richiedenti asilo da Treviso. Chiedo inoltre come sia possibile che una struttura controllata quotidianamente dalle forze dell'ordine, eppure sotto l'egida della prefettura, che dovrebbe essere a conoscenza di ciò che accade in queste infrastrutture, sia stato possibile realizzare un intervento di ristrutturazione che, a mio parere, letti gli atti forniti dall'amministrazione, può configurarsi come un abuso edilizio. Per questa ragione, per il proprietario degli immobili, i lavori sono stati autorizzati dalla proprietà, altrimenti il progetto non avrebbe avuto il permesso a costruire. Per la cooperativa affittuaria della struttura, per la ditta che ha realizzato l'intervento, per i tecnici che hanno realizzato e firmato il progetto e per il responsabile del cantiere, che potrebbe noi coincidere con il responsabile della sicurezza, essendo un abuso edilizio, non è stato possibile scrivere e installare il cartello di inizio lavori. Non sarebbe stato possibile scrivervi che si stanno realizzando ulteriori 30 alloggi, perché la cosa non sarebbe stata accettata dai residenti e nessuno ha voluto assumersi la responsabilità di scrivere e firmare un falso. Credo inoltre che l'amministrazione non abbia controllato, malgrado i miei solleciti, perché non poteva accertare un abuso edilizio su cui inconfessabilmente era d'accordo. Chiedo quali saranno le decisioni prese dall'amministrazione nel rispetto delle regole che disciplinano l'attività di edilizia privata, affinché siano rispettate anche le indicazioni date dal governo di 2 richiedenti asilo ogni 1000 abitanti. Vittorio Veneto, 10 ottobre. Da quel giorno, da 15 giorni, tutte le biciclette che erano dentro nel garage sono fuori, sotto la pioggia. Non credo che sia per motivo di che siano lavate. Io credo invece che, essendo... Manca un minuto. Grazie. È molto preciso. Credo invece che, visti anche che sono arrivati parecchie nuove figure, l'autorimessa sia diventata una camerata a tutti gli effetti. Grazie. Grazie consigliere. La parola al signor Sindaco per la risposta. Grazie, buonasera.
Il consigliere Fasan afferma di aver fatto un accesso agli atti ed aver riscontrato che è stato rilasciato un permesso di costruire per realizzare un blocco servizi nell'ex garage. Non è proprio così. È stata presentata una comunicazione inizio lavori asseverata lo scorso 24 maggio, una CILA, lo scorso 24 maggio per realizzare un nuovo blocco servizi nell'ex autorimessa. La comunicazione asseverata allega un parere dell'UIS 2 dal quale si evince che i lavori sono finalizzati a creare uno spazio per l'accoglienza dei migranti. Nel merito degli scarichi, a differenza di quanto affermato dal consigliere, il parere ULS precisa che gli stessi confluiscono nella fossa settica collocata nel retro della struttura. Allo stato attuale non si è configurato alcun mutamento di destinazione d'uso. Gli uffici comunali di riferimento, ambiente, edilizia privata, polizia locale, sono comunque stati informati della questione e controlleranno la regolarità di tutti i lavori. Grazie. Consigliere Fasan. Sì, ho potuto verificare di persona il progetto dei lavori e ho visto che le fognature venivano indicate che scaricavano nelle vecchie fognature degli anni 50, quando in quell'hotel non abitavano più di 5 persone e lavorava con una frequenza minima, direi, no? Pertanto che il sindaco mi venga a dire che lì è tutto a posto dal punto di vista delle fognature e che non sia necessario mettere fuori un cartello di inizio lavori, la cosa mi lascia interdetto. Io direi che l'amministrazione avrebbe dovuto dire sì, non c'era il cartello perché non serviva, come non può servire a nessun altro cittadino vittoriese. Basta, solo quello. Sta di fatto che nel progetto c'è scritto autorimessa e non spazio per ospitare i richiedenti asilo. E c'è scritto autorimessa e lì dormono dentro lì. Va bene, grazie. Grazie consigliere. Punto ex punto 11 all'ordine del giorno, mozione presentata dal consigliere comunale Adriano Botteon, gruppo misto, pervenuta in data 16 ottobre, ad oggetto rispetto dei valori della Costituzione repubblicana e antifascista. Consigliere Botteon, al quale do la parola. Grazie Presidente. Allora, solo un minuto per chiedere scusa quindi al Presidente Beetz, al Revisore dei Conti, Vittorio Servizi e al Consigliere Sant'Antonio. Purtroppo quello che abbiamo deciso nel conferenza capigruppo è stato stravolto e il capogruppo del Partito Democratico era ignaro della mozione d'ordine di un consigliere del Partito Democratico. Altra nota, il 30 ottobre il sottoscritto era qui per parlare di questo punto all'ordine del giorno di questa mozione e vi erano praticamente tutti i consiglieri della minoranza e non vi era nessun consigliere della maggioranza che adesso ha deciso di promuovere il punto al primo punto all'ordine del giorno. 15 giorni ne sarebbe già approvato. Chiudo e inizio a presentare la mozione. Allora, rispetto dei valori della Costituzione repubblicana e antifascista. Premesso che la Costituzione italiana, nella 12ª norma transitoria, vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista sotto qualsiasi forma. Sono sempre più frequenti le manifestazioni promosse da organizzazioni neofasciste, portatrici di valori e idee che si collocano al di fuori del perimetro costituzionale e dell'ordinamento repubblicano, nonché dei principi fondamentali della convivenza civile e del rispetto della dignità umana. Sempre più spesso si verificano aggressioni ed episodi di violenze verbali e fisiche che si richiamano a contenuti legati strettamente a quelli tipici delle associazioni e gruppi neofascisti. Molte amministrazioni in tutta Italia hanno votato simili mozioni. Considerato che la città di Vittorio Veneto è stata insignita della medaglia d'oro al valore militare per la guerra di liberazione al nazifascismo. Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta a non concedere spazi, patrocini, contributi di qualunque natura a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e o praticando comportamenti fascisti, razzisti, nazisti e xenofobi,
discriminatori verso ogni orientamento e identità di genere, subordinando l'assegnazione e concessione di spazi, suolo pubblico e sale di proprietà del comune, patrocini, contributi di qualunque natura, ad una dichiarazione esplicita di rispetto dei valori e principi fondanti della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista. Ad individuare gli strumenti amministrativi più idonei per dare efficacia ai contenuti espressi dalla presente mozione. A promuovere analogo indirizzo presso le aziende controllate e o partecipate dal Comune di Vittorio Veneto. A trasmettere la presente mozione alle amministrazioni confinanti, invitando loro a promuovere analogo indirizzo amministrativo. Vi è anche una nota alla mozione che credo sia interessante leggere. L'applicazione del primo punto del deliberato può trovare applicazione vincolando la richiesta di concessione di spazi o suolo pubblico con la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, articolo 46 DPR 2012-2000 numero 445, nella quale il rappresentante legale garantisce, conscio del rilievo penale di una dichiarazione mendace, che la sua organizzazione si riconosce nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione italiana e che la stessa organizzazione nel proprio atto costitutivo, nei siti internet e social network e o social network, anche nell'attività pregressa, pubblicata e mai rimossa e comunque riconducibile alla responsabilità di chi è incaricato di gestire quei luoghi online, non presenti richiami e riferimenti all'ideologia fascista e alla sua simbologia, né a discriminazioni di carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale. Grazie consigliere. Consiglieri, è aperto il dibattito. Consigliere De Valier. Sì, buonasera. Faccio un piccolo intervento che mi sembra pertinente, vista la polemica che abbiamo avuto all'inizio e vista la Costituzione italiana e i tempi che corrono. Diceva John Fitzgerald Kennedy nel discorso del Presidente USA al ricevimento del Quirinale nel 1963. La democrazia non è esente da problemi. Al contrario, come ha osservato Winston Churchill, la democrazia è forse la peggior forma di governo, a parte quelle che non sono ancora mai state sperimentate. La democrazia provoca ritardi, discussioni, contrasti. Impone agli uomini di pensare, oltre che di credere, di guardare avanti, oltre che indietro, di abbandonare quei particolarismi che bloccano il progresso della nazione. Ma quando le viene dato l'opportunità di funzionare, la democrazia sa contraddire radicalmente ed isolare le sirene di quegli estremisti che vorrebbero distruggerla. Le conquiste della giustizia sono un processo infinito. La democrazia deve essere uno stile di vita quotidiano. Ci sono e ci saranno differenze nei tempi e nelle tattiche. Sono molte le strade che portano al futuro, ma non c'è futuro in nessuna forma di dittatura. A questo punto leggo l'articolo 21 della Costituzione italiana. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. E aggiungo anche i consiglieri comunali. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelos. Sì, il testo della mozione presentata dal consigliere Botteon credo sia sacrosanta e dovuta nei confronti di chi per questa Italia, per questa democrazia, per questa Costituzione hanno versato il loro sangue. Vedete, è vero, si può dire che la storia non si ripete mai. A dire la verità, io sono affezionato a uno storico del Seicento, a Giambattista Vico, che parlava del pericolo dei corsi e ricorsi storici, che è vero, non si presentano allo stesso modo, ma il virus, i pericoli
ci sono. E la libertà e la democrazia non sono mai un dato acquisito. Ed ecco la ragione per cui condivido quella mozione. Ecco la ragione per cui ho pensato che quei contenuti, quei temi superavano tutti gli altri. E anche, come si può dire, una primazia nei confronti della nostra Repubblica. Una è indivisibile, nei confronti della nostra bandiera. E sono contento, un ventennio fa c'era chi diceva che la bandiera andava messa nel cesso, che l'Italia non era una e indivisibile, che c'era forza Etna e forza Vesuvio. Ci sono ricreduti, ma mi viene in mente, con certi episodi che sono appunto a cui si fa riferimento nella mozione del consigliere, mi veniva in mente, probabilmente tutti voi a scuola avete sentito che c'è quel brano che passa come quella di Prima vennero. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. E sta diventando attuale. Prima questi, prima i neri, prima qua, e poi è libertà. Allora mi è anche venuto in mente, per questo l'ho voluto come primo punto all'ordine del giorno, nella prima settimana di settembre, la prima domenica mi pare sia, ho trovato una novantenne vittoriese di origine cadorina. Ha perso suo fratello, la resistenza, era un militare, e suo padre era andato all'estero perché non condivideva le opinioni imperanti. E mi ha detto: ma voi non dite niente, consigliere, guardate che io me ne intendo di come con passi felpati si può perdere la libertà. E guardate, ovviamente quella novantenne non sapeva che domenica 11 qualcuno di insospettabile ha detto che c'è un clima illiberale, prodromico alla dittatura. Non l'ho detto io, non l'ho detto a quella cadorina, altrimenti saremmo passati per chissà chi. Voi sapete chi l'ha detto, no? Berlusconi? Sia mai. Certo, a 80 anni, sì, è vero, si è allevato, l'errore l'ha fatto, ha allevato, come si può dire, chi gli pianta il pugnale, lo ha allevato in casa. Pazienza, così avviene nella storia. E vedete, quello è un fatto, poi ce n'è un altro. Avete letto in questi giorni che bel linguaggio, infimi sciacalli, le puttane pennivendoli. Ma dove siamo? Contro la libertà di stampa. Provate a immaginare se qualcuno
dall'altra parte, con tutto quello che ha detto la stampa su certi processi, si fosse permesso, giustamente non lo fa per cultura, ma vi ricordate che le prime vittime fu la libertà di stampa? E non basta, sapete, hanno sdoganato il menefrego, ve lo ricordate? La Treccani, sapete cosa dice sul menefrego quando viene ostentato? Dice l'orgoglioso motto squadrista menefrego. Vi ricordate? Che da poco è stato sdoganata sta roba? Ve la ricordate? Chi l'ha sdoganata? Ma chi se ne importa? Beh, portiamo pazienza, diamo l'altra guancia, no, basta. Pane al pane e vino al vino. Anche perché, vedete, io sono orgoglioso. Tante volte è successo che, il vice sindaco lo sa, tante volte mi scontro, dico no, ma per fortuna in questi giorni ho letto del vice sindaco di Civitanova Marche, sentite che democratico. Dice, sì, un minuto per adesso, il minuto mi fermo. Vice sindaco Troiani di Civitanova Marche, Pierre Moscovici, ebreo rinnegato, Jean-Claude Juncker, beone impunito, Angela Merkel, culona inchiavabile, Emmanuel Macron, diversamente maschio, negrofilo. Poi, e per finire, se la prende e scrive, per non parlare di Francesco e del tuo staff di pedofili. Questo è un vice sindaco. Grazie, vice sindaco. Mi scusi se qualche volta la critico, se le ho detto che non fa questo, non fa quello, ma piuttosto è vero, una far del genere, e non gli è successo assolutamente niente. Quello che un tempo si sarebbe detto ho finito, il minuto l'ho finito, un secondo, ecco, della destra. Non c'è differenza, sa, i pifferai magici oggi, sa, c'è il gatto e la volpe. Guardi, okay. E siamo nel paese dei balocchi e quindi... Allora, approfitto di questo fuori microfono, perché i fuori microfono non vengono registrati. Quindi invito i consiglieri a non rispondere a sollecitazioni che avvengono da altri consiglieri fuori microfono, perché altrimenti nella trascrizione non si capisce assolutamente nulla. Consigliere Saracino. Sì, innanzitutto ringrazio Botteon per aver portato questa mozione che su questi tavoli c'era già stata messa in visione tempo fa e casualmente la maggioranza era sbadata, non l'ha vista, quindi insomma tante parole, bravo Botteon, ma voi come sempre non fate nulla. Detto ciò, la Costituzione penso che sia una cosa spettacolare, bellissima, che è logico che bisogna rispettarla e farla riconoscere a tutti. Io dico una cosa, basta parlare tanto, incominciamo a dare dei gesti, piccoli gesti ma significativi. Un piccolo gesto l'abbiamo fatto noi come Partecipare Vittorio, abbiamo denunciato dei manifesti di ispirazione fascista che hanno appesi qua a Vittorio. Cioè, per cambiare le cose bisogna fare anche piccoli gesti, troviamo il coraggio di farli invece di parlare tanto e fare niente. Grazie. Grazie, consigliere Saracino. Consigliere Botteon? No, c'era una prenotazione ma evidentemente... Aspetto se vuole. Sì, perché siamo al primo giro, devo rispettare... Consigliere Darè. Ma vedo questa mozione che è chiaramente condivisibile. Lo posso dimostrare con i miei discorsi al 25 aprile di ogni anno quando ero sindaco, ma questa mozione, mi perdoni, non è solo riguardante il fascismo, perché il fascismo è già tutelato da un atto costitutivo della Costituzione, quindi credo che la tutela tutelata in maniera approfondita, ma quando lei in questa mozione presenta razzisti, xenofobi, discriminatori, vorrei capire qual è il criterio per cui viene giudicato
l'atto xenofobo, l'atto discriminatorio o quant'altro, perché è il momento in cui uno fa una domanda, diciamo, per avere degli spazi pubblici e magari può criticare o non criticare un'immigrazione voluta, cercata, oppure condivisa o non condivisa, lei capisce che con questa mozione può mettere in difficoltà qualsiasi atto pubblico e democratico che viene all'interno del Consiglio Comunale o comunque di associazioni all'interno del Consiglio Comunale. Premesso di essere, e lo dico e lo ripeto, figlio di un partigiano, però così come messa diventa per me impossibile votarle a favore, perché bisogna stabilire anche i criteri su alcuni punti, perché sul punto del fascismo siamo già tutelati da una Costituzione. Sul resto bisogna capire quali sono le forme, le faccio una domanda, magari se poi nel secondo giro mi risponde, su quale motivo e con quale, diciamo, con quali criteri lei dà del razzista. Premesso che noi della Lega siamo sempre stati razzisti da come dice il PD, e su questo non ci piove, ma non mi pare di aver fatto da sindaco in altre occasioni mai atti di razzismo, anzi, di aver tutelato, diciamo, il 25 aprile, di aver sempre sostenuto quelle manifestazioni che viene fatto la prima domenica di settembre sulla piana del Cansiglio, sul famoso rastrellamento, di cui mio padre è stato un protagonista, si è salvato per miracolo, ma credo che fare di tutta un'erba un fascio, proprio il caso di dire, mi pare fuori posto. Grazie, consigliere Darè. Ecco, stavo meditando sul fatto che, non so, consigliere Botteon, se lei si era prenotato prima, questo è il momento, perché qui non c'è un vero primo giro e secondo giro, il dibattito è aperto. Io direi di due volte sempre, però ufficialmente diciamo che il secondo giro comincia con i chiarimenti del consigliere Botteon, al quale do la parola. Sì, intanto ringrazio i consiglieri intervenuti e sono d'accordo con l'invito del consigliere Saracino ai piccoli gesti e li ringrazio anche per il loro gesto di questi giorni, il gruppo Partecipare Vittorio, e invito i consiglieri a cercare di non fare polemiche, perché qualche parola che ho sentito porta scontri e mi piacerebbe che in questo Consiglio Comunale ci facessero meno scontri possibili, perché siamo Vittorio Veneto, siamo città medaglia d'oro e devo dire che apprezzo anche l'intervento del consigliere Darè, perché è vero ciò che dice. Devo dire che il fatto di portarlo in questo Consiglio Comunale rispetto a altri consigli dove questo appunto è stato oggetto di scontri anche brutti, sono convinto che la platea di questo Consiglio Comunale, anche dalla parte della destra, permetta un dibattito serio. Prima volevo alcune considerazioni, quindi intanto siamo nel centenario, sì, alla fine del centenario, e credo che sia importante per la nostra città una riflessione, ovvero che dalla fine della guerra che stiamo celebrando all'inizio dell'era fascista sono passati solo 4 anni, dal 18 al 22, e quindi così come è stato giusto ricordare e riflettere sugli anni della guerra, credo che sia altrettanto doveroso riflettere sugli errori e su ciò che è successo negli anni successivi alla guerra, che hanno portato in così breve tempo all'instaurazione del partito fascista, perché noi in 4 anni abbiamo rinunciato a una cosa che per me è irrinunciabile, ovvero alla libertà. In 4 anni progressivamente, e poi in pochi anni successivi, dal 22 in poi, abbiamo perso il Parlamento, abbiamo perso la libertà di stampa e abbiamo perso la libertà di espressione, a cui faceva riferimento il consigliere De Valier poco fa. E quindi questo sarebbe quindi un invito per i prossimi anni. La nostra città, sarebbe anche bello che come città medaglia d'oro avessimo rapporti con altre città medaglie d'oro, appunto per cercare di
creare un patto, un accordo per promuovere quelli che sono valori della nostra città, ovvero valori antifascisti. Per quanto riguarda, intanto, per che cosa c'entra il fascismo col razzismo? Secondo me sono strettamente legate. Il fascismo, io qui ho un libro di Umberto Eco, Il fascismo eterno, che ho avuto piacere di leggere recentemente, in cui vengono delineate alcune caratteristiche secondo l'autore del fascismo, e una di queste assolutamente è quella del razzismo, quindi comportamenti razzisti sempre più spinti, che poi sono poi presenti in qualsiasi forma di fascismo. Poi è anche interessante come il termine fascismo sia esteso a qualsiasi forma di totalitarismo, nonostante sia un termine nostro, perché il fascismo è qualcosa di italiano. Quindi, essendo questa una caratteristica fondamentale, che condivido questo pensiero, è normale che trovi spazio nella mozione. Io invito il consigliere D'Area a pensarci, e quindi anche al gruppo della Lega, e a votare questa mozione, e anche perché vi è una nota alla mozione che è quella che ho letto in precedenza, che in maniera chiara spiega come potrebbe trovare applicazione la mozione, ovvero in tutte le richieste di concessione di spazi di suolo pubblico il rappresentante legale garantisce quindi il rispetto, il conscio di rilievo penale, che l'organizzazione si riconosce nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione. È vero che già ci pensa la Costituzione, ma è vero che assistiamo a manifestazioni da parte di gruppi che spesso vanno un po' in contrasto con quella che è la Costituzione, e secondo me un'aggiunta, una mozione come questa rafforza e dice chiaramente che la città di Vittorio Veneto non concede nessuno spazio a chi minaccia la libertà. È un rinforzare ciò che dice la Costituzione. La nota esplicativa penso che lo spieghi chiaramente, la nota alla mozione. Invito alla riflessione, vorrei sentire cosa sostiene quindi il consigliere D'Area e gli altri consiglieri su questa riflessione, che ritengo centrale. Cioè, Vittorio Veneto, secondo me, deve in maniera chiara dire: non c'è spazio a Vittorio per qualsiasi forma di fascismo, perché stanno venendo fuori un sacco di associazioni, di pseudopartiti che richiamano il fascismo, e lo richiamano, si fa riferimento ai siti internet. Chiunque di noi abbia un profilo su qualche social network penso che abbia visto negli ultimi anni e sempre più frequentemente dei richiami all'uomo forte: si stava meglio un tempo, che bene che si stava quando c'era il fascismo, e penso che Vittorio Veneto debba dirlo forte: non è vero niente, il fascismo vuol dire rinuncia alla libertà. Grazie consigliere Botteon. Consigliere D'Area, prego. Riprendo un po' il discorso che le ho fatto prima. Innanzitutto diventa difficile, attenzione, perché la democrazia dà una libertà di espressione. La libertà di espressione vuol dire anche dissentire magari di quelle che sono le tue idee, di quelli che sono i tuoi principi, di quelli che sono i tuoi valori. Ma attenzione, perché è vero che troppa democrazia trascende e travalica e diventa anarchia, però la libertà di espressione è un atto sancito dalla nostra Costituzione, che tutela, che non vuole il fascismo, perché nasce chiaramente nel 1948 con i padri costituenti, di cui tutto il Parlamento faceva parte, da destra a sinistra. È nata questa Costituzione che nel bene e nel male qualcuno ha tentato anche di cambiarla e di riformarla in maniera pesante, ma è stato smentito in maniera decisiva. Ci ricordiamo 2 anni fa, il 4 dicembre mi pare, quando c'è stato quel famoso referendum, ma su quel famoso referendum questi valori sono stati ribaditi dalla volontà popolare,
allora vuol dire che abbiamo gli anticorpi per queste cose. La società civile si confronta nelle votazioni, si vincono o si perdono, ma soprattutto non elimina quelle che sono le impurità, nel bene e nel male. Possa essere anche magari non essere condivisa l'idea, ma è chiaro che in un momento come questo, in cui si va, certamente ci sono delle espressioni, su questo io non lo nego, ci sono delle espressioni, però tutelare così, come scritto, ma soprattutto anche, e lo dimostra nella nota esplicativa, non è precisa, perché allora io posso... Allora, il fascismo, ripeto, è già delineato, ma il pensiero per cui uno passa dalla democrazia al razzismo, chi è che lo dice? È soggettivo, è un qualcosa di soggettivo, per questo io dico, attenzione, se lei toglie il razzismo e quelle cose lì, io gliela voto subito. Perché il vero problema forse è proprio quello sancito e tutelato dalla Costituzione. Quando è che, secondo lei, uno diventa razzista? Qual è l'espressione di razzismo? Questa è una domanda. Grazie consigliere Darè. La parola al consigliere Dus. Sì, grazie. Beh, innanzitutto mi preme rispondere alle osservazioni che faceva a inizio dibattito il consigliere Botteon, in quanto devo dire che trovo veramente curioso ricevere lezioni di disciplina di partito da lei, nel senso che prima è uscito dal Partito Democratico, poi dal gruppo consigliare di maggioranza proprio per rivendicare una sua autonomia. Adesso dice che il consigliere Carnellos non può fare delle proposte perché il capogruppo si era già espresso. Io sono un attivo democratico e quindi anche in questo modo dimostro il mio livello di democrazia. Detto questo, concordo invece pienamente con la sua mozione e quindi anche con la proposta del consigliere Carnellos di portarla adesso e discuterla in questo momento. Credo che i riferimenti a cui faceva il consigliere Darè, cioè che ci sono, che riconosceva anche lui, che ci sono delle espressioni di fascismo che stanno emergendo, e si è dimenticato però di dire una cosa, che queste espressioni di fascismo che stanno emergendo stanno venendo anche alimentate da un certo tipo di clima, in maniera forse subliminale e in maniera sotterranea, alle volte in maniera più palese, come ricordava il consigliere Carnellos. E quindi la mozione che mette dei paletti belli ferri, proposta da Botteon, credo che possa trovare l'appoggio di tutto il Consiglio Comunale. Grazie consigliere. Consigliere Carnellos. Sì. Ovviamente io riconosco l'onestà intellettuale del consigliere Darè. Io so, lo respiro, il fatto che Darè sia sicuramente un antifascista e gli concedo anche sicuramente non è razzista. Il problema è che al di là del consigliere Darè, io volevo leggerle sul Secolo d'Italia, che è di l'altro secolo, sa che il Secolo d'Italia è l'organo. Ma aspetta, ma siccome sono gli interpreti del fascismo, ed è di qualche giorno fa, sai, aspetta, ascoltami, è di ieri l'altro, che sai, sono online, puoi controllare, dice: Di Maio e Salvini fanno il verso ai fascisti. È quello che ci regala la cronaca politica di questi giorni. Se il vice premier del Movimento 5 Stelle
si affaccia al balcone di Palazzo Chigi, rievocando la memoria ducesca dei discorsi da Palazzo Venezia, quello della Lega, rispondeva da parte sua il fascistissimo "me ne frego". Vedete, e qui ci si diverte, possiamo anche, come si può dire, trastullarci. Però ragazzi, io sono convintissimo, e non l'ho mai sentito, il consigliere non sarebbe sognato minimamente, ha avuto un padre partigiano, neanche utilizzare, neanche per scherzo, in un dibattito pubblico, il "me ne frego". Già l'utilizzarlo è lo sdoganamento. E mi consenta, il consigliere D'Arè, sa, quando io devo guardare un movimento, vero, guardo il segretario regionale, guardo Giorgetti, che sono agli antipodi di chi è il capo. Perché, sa, a me non mi incanta, può darsi che quel soggetto incanti, anzi sono due, lo dicevo prima, ogni tanto stavo pensando che qui si pensa di essere nel paese di balocchi in cui c'è il gatto e la volpe. Avevo pensato al pifferaio magico, la fiaba da piccolo del pifferaio magico che si trascina tutti e salva la città di Amelin, ma qui non c'è la fiaba dei due pifferai. Fra l'altro qua i due pifferai hanno anche due musiche diverse e però poi confluiscono assieme. Guardate che quando Di Maio dice infimi sciacalli, a chi riporta la cronaca e le sue idee, che si possono non condividere, ma non è fascismo questo? Non è anticamera di fascismo? E allora vanno messe quelle cose. Le dico, ce lo dice, e poi finisco purtroppo, cos'è il razzismo? Dice l'articolo 3 della Costituzione: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Questo l'ha votato, eccolo là, senza distinzione per gli aspetti. E non è vero, caro D'Arè, che tutti i costituenti l'hanno votata questa Costituzione, sa? C'era una piccola parte di fascisti che fra l'altro per un sessantennio si sono vergognati, ora si stanno sdoganando, ora si può andare tranquillamente con Auschwitzland e avere la prima pagina. Attenzione, attenzione, perché anche la Repubblica di Weimar era nata così, con la repubblichetta del sia tutti, del paese dei balocchi. Sappiamo dove è andata a finire. E ripeto, non lo dico io, lo dice quella novantenne Caderina, lo dice Liliana Segre. E addirittura abbiamo detto prima, qui, guardate, forse quando si invecchia si rinsavisce, Berlusconi, siamo a anticamera della dittatura. Quello esagera. Adesso si dirà che è arteriosclerotico, ma è qualcosa dal sen fuggito. Quindi convintamente io voterò quella mozione senza cambiamenti, perché è chiarissima e assolutamente conforme alla Costituzione. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, grazie. Io trovo vergognoso che vengano fatti dei discorsi che non c'entrano nulla con questa mozione. Qua si sta utilizzando questa mozione per fare guerra tra un partito e l'altro. Signori, la mozione è diversa, qua si va a votare. Si va a votare stasera, serve per ribadire le basi della nostra Costituzione, ok?
in quest'ottica, in questo momento che ci sono sempre più associazioni, più partiti che si ispirano chiaramente al fascismo, e questo ce lo dice anche la Comunità Europea, che ha appena votato una risoluzione andando a condannare fortemente questi atteggiamenti che stiamo vivendo purtroppo. Quindi tutti i vostri discorsi superflui sulla politica attuale li trovo offensivi per la città di Vittorio Veneto, che è una città dove ricordiamo l'importanza storica, e stiamo utilizzando una mozione fatta bene e che va a rafforzare la nostra Costituzione solo per fare cosa? Propaganda elettorale. Mamma mia, che tristezza. Grazie consigliere Saracino. Consigliere Posocco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anch'io ringrazio il consigliere Botteon per aver portato all'attenzione del Consiglio, della cittadinanza, un tema così sempre delicato e sensibile per tutti. I vittoriesi, cittadini di una città medaglia d'oro al valore militare, io comunque li reputo cittadini maturi, senz'altro contro tutti i totalitarismi in genere, e che hanno nel loro DNA, diciamo, gli anticorpi per combattere con le idee, con i piccoli gesti, tutti i totalitarismi che ci possono essere e possono nascere nel territorio. Quindi, al di là della sterile e immatura polemica un po' politica del consigliere Carnelos, io la ringrazio per aver portato questo tema. Io ho un unico dubbio, se permette, che è quello che ha citato il consigliere Darè, perché l'apologia del fascismo, come si sa, è un reato punito in Costituzione del 52, mi sembra la legge Scelba, ok? E poi è stato ripreso dalla legge Mancini nel 1993. La legge Scelba in quel tempo un po' più diciamo caldo dell'attuale, è stato sottoposto fu interpellata la Corte Costituzionale, ok? In base a dei fatti accaduti fu stata la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, ho letto il testo, nel 1956 disse che l'apologia del fascismo, tecnicamente, un tecnicismo me lo consenta, si realizza non con la difesa elogiativa del fascismo in quel caso, ma attraverso un'esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Questo disse la Costituzione, analizzando gli articoli citati anche da De Vallier, l'articolo 21 e l'articolo 18 della Costituzione. Quindi il dubbio che ho io qua, e dico, il Comune può imporre limiti più stringenti a quelli nazionali? Ecco, se sì, ok. Cioè, perché se la manifestazione è illecita, perché va contro le norme, senz'altro non va autorizzata. Se invece è legittima espressione della libertà di pensiero, è costituzionalmente garantita. Ecco, quindi il mio dubbio al momento è questo. Il Comune può sostituirsi a una normativa nazionale così garantita dalla Costituzione? Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Vallier. Sì, volevo fare solo una piccola parentesi, perché in questi giorni io sento sempre parlare di orgoglio, me ne frego e tante altre cose, e poco di valori e di vergogna. Gli italiani, pensando un po' alla storia, dovrebbero anche vergognarsi, perché sembra tanto lontano il 38, ma nel 38 pubblicarono una legge razziale fascista, in cui appunto si discriminava l'essere umano in base alla razza. Quindi dico che fascismo e razzismo c'è proprio una connessione non netta, è proprio la stessa cosa. Nascono e si amplificano l'uno con l'altro. Ed è bene pensare, ed è giusto anzi pensare, che l'autoritarismo,
e la dittatura, noi potremmo chiamarla tranquillamente fascismo. Ed è giusto chiamarla fascismo, a prescindere da come si manifesti. Se non è perfettamente quella italiana, mi si passi il concetto che io la chiamo fascismo, a prescindere che sia in Cile, in Germania o in altri posti, perché il germe è questo. Inoltre, l'articolo 4, io cito l'articolo 4 della Costituzione, perché a me la Costituzione è il fulcro dei miei valori, cita il secondo comma: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ora, noi penso siamo qui come consiglieri perché abbiamo scelto di essere consiglieri. Quindi ci hanno votati perché ci siamo candidati, quindi penso e spero che siamo qui per il progresso spirituale della società. Ecco perché parliamo questa sera di fascismo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Criscuoli. Sì, buonasera a tutti. No, volevo dire al consigliere Darè e al consigliere Posocco, io non credo che gli italiani abbiano tutti questi anticorpi, perché se no non leggeremo sul giornale tutto quello che succede da Bolzano a Palermo, non mi veniva in mente una città. Primo, quindi vuol dire che c'è una, c'è una devianza su questa cosa. Al consigliere Saracino dico, non credo che stiamo facendo una discussione tra partiti, perché altrimenti, e credo che il problema ci sia a Vittorio Veneto anche, no, visto che avete fatto togliere voi dei manifesti marcatamente di stampo fascista. Sì, li avete segnalati? Sì, quindi allora una mozione come quella proposta dal consigliere Botteon forse potrebbe, funzionare da campanello d'allarme, in modo che uno sta attento a quello che si pubblica, quello che viene messo fuori, le manifestazioni a cui si dà l'ok, perché appunto, ripeto, questa cosa degli anticorpi, no, io non ci credo, soprattutto poi per i giovani. Il consigliere Posocco la vedo titubante, però veramente basta leggere un giornale, insomma. Ma non credo che i vittoriesi siano un popolo eletto. Adesso io non sono vittoriese, quindi forse vado male a dirlo, però non mi pare che ci sia tutta questa... È un problema generale, è un problema europeo, è un problema mondiale. Ma non solo i vittoriesi hanno fatto la resistenza. Non fuori microfono, scusi. grazie. Sì, dico, non solo i vittoriesi hanno fatto la resistenza. Vabbè, allora studierò, va bene, grazie. Grazie. Allora, a questo punto vedo le prenotazioni di Darè e Botteon, però sarebbe il terzo intervento, quindi io... No, aspetta, lasciatemi finire, stavo dicendo che avete la possibilità di parlare come capigruppo nelle dichiarazioni di voto, avete i vostri 3 minuti. Ok? Se siete d'accordo. E anzi, a questo punto, però può lasciare la parola. Grazie della precisazione. E quindi a questo punto io darei la parola nell'ordine al consigliere Darè per la dichiarazione di voto e eventualmente... Allora, rispondo anche un po' Sì, d'accordo. al consigliere Carneros. Allora, lei non si deve preoccupare se il signor Di Maio va sul balcone e si fa fotografare, perché se ha fatto una legge, siccome è parlamentare, è là per quello, ha fatto solo ed esclusivamente il suo lavoro. Se dopo vuol farsi la fotografia, vuol andare sul balcone, lo può fare. Anche il sindaco era sul balcone sabato con la manifestazione che ho visto, ero presente, con la manifestazione degli inglesi. Ti sei affacciato, ma non è che ho pensato è come il duce, cioè è il sindaco. Sono andato a sistemare la bandiera italiana e la bandiera degli ospiti. Ho specificato in maniera completa, dall'inizio alla fine. Non si deve preoccupare se
qualche formazione politica critica alla stampa, cercando magari di togliere diciamo il finanziamento, l'editoria, perché siccome noi lo abbiamo fatto, e parlo come Lega, e i risultati li abbiamo visti nei mesi successivi con un calo del consenso estremamente marcato, quindi anzi dovrebbe gioire se fa questo. Nella dichiarazione di voto dico soltanto che noi non la votiamo per i motivi che ho espresso nel primo intervento, noi ci asteniamo proprio perché condividiamo la prima parte, ma sicuramente gli aggiuntivi che lei ha fatto non li condividiamo. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Criscioli, non è vero che gli italiani non hanno gli anticorpi, perché quando vanno a votare hanno sempre escluso quella parte che aveva troppo a destra, non ha mai governato in Italia dal dopoguerra in avanti, quindi quelli si chiamano anticorpi ed è il voto che gli italiani esprimono. Consigliere Botteon, prego. Grazie. Allora, velocemente, consigliere Dus, la prego, non metta agli altri in bocca parole che non hanno detto, perché scende politicamente. Non ho mai detto che il consigliere Carnelos non può fare questo, non può fare quell'altro. Ho detto che non era opportuno, o meglio, era opportuno avvisare il capogruppo. È tutta un'altra cosa rispetto a quello che ha detto lei, ci pensi. Il consigliere Criscuoli ha evidenziato quello che era un aspetto importante dell'intervento sia di Darè che di Posocco, ovvero abbiamo gli anticorpi. Secondo me in questo momento vi è una ferita che viene portata da alcune associazioni che sono neofasciste, e quando vi sono delle ferite gli anticorpi sono chiamati a combattere. Secondo me questa mozione è un piccolo contributo alla lotta degli anticorpi e per questo vi invito a votarla. Mi fermo qui. Grazie. Consigliere Dus. Sì. L'opportunità o meno di avvisare il capogruppo lo lasci decidere al capogruppo, che sono io. Detto questo, condivido la mozione che lei ha presentato e la sostengo come la sostiene il mio gruppo, ricordando inoltre che ci sono diverse forme di fascismo, il fascismo si manifesta in forme diverse, ripeto, e credo che anche alcune delle forme e alcune delle frasi che si sentono utilizzare dagli esponenti di governo possano rientrare in forme di fascismo. Punto. Consigliere Saracino. Beh, concordo anche io con Botteon sul fuoritema di Dus, ma ormai è un classico, e detto ciò la mozione senz'altro va votata per riportare in alto dove gli spetta al primo gradino, diciamo, la nostra Costituzione, perché è una cosa fondamentale, quindi va votata questa mozione. E anche io faccio un invito alla Lega, pensateci, questa mozione è un piccolo atto, come possono esserci altri, per dare una direzione da seguire per un futuro migliore. Grazie. Grazie consigliere. Metto in votazione l'ex punto numero 11 all'ordine del giorno, mozione del consigliere Botteon Adriano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4 astenuti, 12 favorevoli, nessun contrario. Grazie consiglieri. A questo punto do la parola al consigliere Dus, ordine del giorno sul mantenimento al Comune di Vittorio Veneto dell'IMU versato dalle aziende presenti nel territorio, presentato in data eccetera eccetera dal consigliere comunale Marco Dus, gruppo Partito Democratico. Consigliere, a lei la parola. Sì, per agevolare e ridurre i tempi di discussione non la leggo se è d'accordo, ma la spiego brevemente. E credo che quello che
il consigliere D'Arè in primis e poi anche in generale il gruppo della Lega hanno proposto in tutti questi anni fosse da ritenersi una battaglia condivisibile, e mi riferisco al fatto dell'IMU legata alle zone industriali di Vittorio Veneto, che viene versata nelle casse comuni nazionali e non rimane invece nella disponibilità del comune di Vittorio Veneto. Quello che chiedo attraverso questa mozione, questo ordine del giorno, è che il mantenimento dell'IMU appunto versata dalla zona industriale possa essere gestita direttamente dal comune di Vittorio Veneto, in questo caso, ma in generale dai comuni, e in quanto anche il comune di Vittorio Veneto è in gravi difficoltà economiche, e quindi credo che sia una possibilità che debba essere vagliata, soprattutto visto che siamo in tema di discussione della legge di bilancio e quindi i tempi ci sono tutti. Grazie. Grazie consigliere. Si è prenotato il consigliere Saracino, al quale do la parola. Leggendo questa proposta mancava soltanto la frase Roma ladrona, e mi sembrava qualcosa, sì, perché mamma mia, onestamente sono rimasto un po' basito quando ho letto questa mozione presentata da Dus, perché certe frasi, certi passaggi veramente li trovo fuori tema. Detto ciò, voglio solo ricordare una cosa ai vittorioesi: il 7 aprile 2017 la maggioranza, cioè i signori seduti lì del PD, hanno votato l'aumento dell'IMU dal 7,6 per 1000 all'8,8 per 1000, e sono proprio loro che oggi dicono no, l'IMU la teniamo noi, loro che hanno votato l'aumento che il loro governo ha fermato, per fortuna, sì, se no noi vittoriesi pagheremmo l'aumento voluto da loro. Adesso che non sono più al governo è chiaro che su questo, sul discorso dell'IMU, secondo me quando avete proposto l'aumento andava bene che andasse a Roma, adesso non va più bene. Quindi non fuori microfono, grazie. Ringrazio Dus per questa scenetta. Quindi ritengo questa presentazione onestamente, non ho capito il senso, solo perché adesso sono opposizione e fanno queste cose. Grazie. Consigliere Fasan, prego. Sì, grazie Presidente. Consigliere Dus ha detto a noi, prenda nota, perché è quasi come me ne frego, siamo là. Boh. Invidio l'inesperienza e la capacità di sorridere del giovane Dus. Lui può solo migliorarsi, invece io posso soltanto stufarmi di questi giochini politici. Con tutti i problemi di Vittorio, che è Vittorio, mi chiedo se era il caso di prendere in giro il Consiglio con questo punto all'ordine del giorno. Sì, perché è una presa in giro, perché dice, tenuto conto che l'incertezza e l'incapacità delle decisioni dell'attuale governo giallo-verde non consente all'assessore bilancio di dare alcun indirizzo agli uffici su quale sia la strada da intraprendere. Ma quando mai Renzi ci ha detto 2 mesi prima quanti soldi ci dava e com'era il bilancio? Mai sentito? Ma adesso ti sei svegliato adesso. Vabbè, poi dice giallo-verde, governo giallo-verde, sembra un canarino. E con il patto del Nazareno, Berlusconi e Renzi, come si poteva indicare il governo? Qua è un bel problema, perché non vorrei sbagliare, ma rosso e celeste fanno verde, forse sarà per quello che siamo al 34%, perché viola, lei è più esperta di me non fa il pittore di natura. E con la fusione... Lo insegnano, penso, in seconda elementare. Sì, ma ho fatto la scuola elementare quando insegnavano cose più importanti, la lotta antifascismo magari, e la Valle Pisina ha dato notevoli esempi. E con la fusione PC e DC che di colore era? Roma ruba a Vittorio 2 milioni, ma dove sei stato negli ultimi 5 anni, Dus?
e poi non sei nemmeno aggiornato, perché sì, forse 2 milioni, ma sono molti di più della zona industriale. Ci sono anche il 1 milione di euro di Enel, pertanto sono 3 milioni e mezzo che potrebbero arrivare qua, e io sono perfettamente d'accordo che potrebbero arrivare, però trovo strano che non, l'inesattezza dei tuoi dati. Ma chi ha perseguito questa scellerata scelta? Il governo Renzi, naturalmente. Renzi, che magari alla Leopolda, per mettere in difficoltà il governo, chiede di lasciare i soldi alle amministrazioni locali. Campione del mondo di Volta Gabbana. Non sai che cos'è Volta Gabbana? Non so se è viola, ma comunque dovrebbe diventare viola dalla vergogna. Caro Dus, ti faccio una domanda, ma tu al referendum per l'autonomia sei andato a votare e per che cosa hai votato? Per il sì o per il no? Oppure hai fatto come l'assessore al bilancio che non ha mai chiesto indietro i soldi del patto di solidarietà perché era solidale con i comuni più poveri? Parliamo solamente di 2 milioni là, che avrebbero fatto molto comodo a Vittorio Veneto. Ti ringrazio di questo punto che hai proposto. Io voterò sicuramente a favore che rimangano quei soldi, anche perché se ci daranno l'autonomia diventa superfluo tutto quello che dici. Grazie. Grazie, consigliere Fasan. Bene. Consigliere D'Arè, a lei la parola. Sono contento che il consigliere, il capogruppo del PD faccia questa richiesta. Noi la votiamo perché siamo convinti. Peccato che vorrei capire se magari qualcosa in questi 5 anni di amministrazione in cui lei è capogruppo magari lo ha richiesto al governo centrale del PD di allora, perché sarebbe sicuramente più coerente. Le voglio ricordare che la finanziaria che ormai stiamo portando avanti, diamo il 30% dei soldi rubati dalle banche venete a chi è stato truffato. Voglio ricordare che questo governo ha già dato l'avanzo di amministrazione e quindi saremo anche noi pronti a chiedere che l'IMU delle zone industriali rimanga sul territorio, perché anche questo si chiama autonomia, quella che lei purtroppo non ha votato il 22 di ottobre dell'anno scorso. Se la votava magari avrebbe più forza e più credibilità nel fare questo tipo di domanda, questo tipo di interrogazione, perché effettivamente la doveva fare prima, è in ritardo, siamo contenti che anche lei ci sia, noi la voteremo, ma noi la portiamo direttamente in quel di Roma per poterla applicare sui nostri territori, sui nostri comuni. Grazie. Consigliere Carneros, a lei la parola. Prendo a prestito una cosa che ha detto il consigliere Fasan, che ha parlato giallo-verde color canarino. Io dico, sono canarine quelle che ci hanno propagandato, o ci avete propagandato per 4 anni. Perché se noi rileggiamo, o riguardiamo anzi, noi siamo stati un'amministrazione che è tutto registrato e visualizzato quello che si è detto in questo consiglio comunale, ogni volta che c'era il bilancio, e c'è sempre stato appunto a ottobre, c'era la sua canarina sulla questione proprio dell'IMU. Se lei si ricorda, ha fatto in pompa magna 1000 volte dicendo se ci restituissero, se ci dessero quei 2 milioni, quando saremo il governo, questo bisogna che vadano a casa perché poi noi immediatamente li diamo. È una canarina, come si vede. Lei può dire sì, lo faremo più avanti, può essere, per carità, stia pur tranquillo. No, sa, se ci penso a quello che ha fatto lei, il suo governo prima, naturalmente, sa, come lei sa, è dal 94 che in una democrazia una volta gli uni e una volta gli altri.
Il problema è un altro, che si predica bene e si razzola male. Oppure potrebbe esserci anche un'altra cosa. Può essere che i giallo-verdi, i canarini, guardando i conti abbiano detto no, non possiamo darglieli, evidentemente. Ma guarda, che miracolo, che roba. Quel che facevano gli uni fanno anche gli altri. Dove sono i miracoli? Mi dica, dov'è? È il paese dei balocchi? L'ho detto prima, no? Certo che me la voti, a dir la verità, siete al governo, non serviva che la votaste. Voi avete i numeri lassù, noi li abbiamo qua che non contano niente. Voi li avete lassù. Fino adesso non vi hanno ascoltato, pazienza, per carità, sapete le chicche le prime della FIA e dopo arriva anche al Pantalon Paretasi, che sono noi altri, intanto adesso a piene mani, soldi a gogò e a tutti. E poi mi dà il destro anche da re, a dir la verità, sulla storia delle banche. Guarda caso, è la stessa proposta che le banche hanno fatto, Faldina, al 20, adesso al 30, ed è la proposta Barretta. Ma non avevate detto che gli davate il 100%? Non avevate detto che gli davate... La prima tranche del 30%. Lo legga. Consigliere Carnelos, la invito ad andare avanti col suo Esattamente, discorso, scusi, perché altrimenti devo non andare viene... avanti e rispondere, ma non viene verbalizzato, No, non ho viene capito, verbalizzato. non importa, ma sa, non è che sia un robot. Mi Io la invito a proseguire, grazie. Lei mi sopravvaluta anche, che possa parlare mentre altri parlano e contraddicono, ma per carità, sa, io sono democratico, largamente democratico, qualcuno lo ha anche mi rimetto alla sua volontà. Sui onnipresenti e onnipotenti mezzi di comunicazione attualmente vigenti, che io non uso. Si verificano proprio le canarine, ma guarda, dovevano darceli i 2 miliardi, non li avevamo risolto, almeno questo frangente di ultimo anno. Ma c'è di più, caro Fasan, c'è molto di più in quella finanziaria, non solo l'IMU non viene restituita, come ci ha predicato per 4 anni quando sareste stati voi al timone di comando. Vada a quello, c'è di più. Sa cosa c'è scritto nella finanziaria? Che i comuni possono mettere le tasse, ma guarda che palingenesi meravigliosa. Da un lato si predica la diminuzione delle tasse e soldi a gogò a tutti, e dall'altra ai poveri comuni gli si dà come soluzione un'unica soluzione. Se volete barcamenarvi, aumentate le tasse e ci avete. Questo è il dato. Vi ho detto che mi sono sdoganato anch'io, ve l'ho detto all'inizio, state pur tranquilli che il bon ton... No, la proposta, che discorso, l'ha detto lei prima. Lei non l'ha letta, lei lo sa benissimo che c'è. Le lo dico. Anche perché l'ANCI, dopo per carità, farò un'altra mozione quando sarà approvata e vedremo, per carità possono venire ancora i miracoli, per carità, io sono credente, quindi figuri. Fatelo voi, ci siete voi, il toccasana, state pur tranquilli che se in benon. E tenga preso, vediamolo, questa è la tempistica. Un minuto, bene. Un minuto. Allora, sa, consigliere Darè, quando parla del voto, ha ragione, è la prima regola, ma io vorrei ricordarle che sa, senza dover utilizzare quello che ho già utilizzato della folla a Gerusalemme, ma quella è divina, lasciamola perdere,
Le ricordo che il sistema fascista, il fascismo e il nazismo, no, ma è questo su questo aspetto, le ricordo che sono andati al potere democraticamente, col voto, come lei lo sa, col voto libero. Oddio, democraticamente qua passa su Roma. No, c'erano le elezioni. La invito, il tempo è scaduto, quindi la Va invito bene. a concludere. Grazie. Avanzo. Certo, la ringrazio. Consigliere Posocco, prego. Grazie Presidente. Certo che dopo l'intervento del consigliere Carnellos mezza mozione sarebbe da emendare, visto che il consigliere Carnellos sa cosa succede in finanziaria e qua la mozione dice che non si sa cosa succede in finanziaria, quindi o ha ragione il consigliere Carnellos o il consigliere Carnellos proponga una serie di emendamenti a questa mozione. Anche la finanziaria, certo. Allora, leggendo questa mozione che io voterò, devo però proporre anche un emendamento per correttezza. Quando dice sul considerato che i governi a guida Partito Democratico si sono distinti negli anni 2016, 2017 e 2018 per aver bloccato la possibilità per gli enti locali di procedere a un aumento tributario, giusto, però vorrei aggiungere, per correttezza, dopo aver comunque votato la legge 228 del 2012 che riservava allo Stato il gettito dell'imposta municipale derivanti dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Quindi penso che anche da parte vostra sia giusto votare questa mozione perché raccontiamo la storia totalmente e non a metà come l'avete raccontata voi. In questo senso questa è storia, è scritta dappertutto, quella finanziaria avete votata con i vostri voti e il perché non mi interessa, conta il fatto. Io ho un dubbio, cari consiglieri della maggioranza, che voi state facendo un po' come gli agricoltori prima della semina, no? State arando il terreno, preparando un po' la strada per dire alla popolazione di Vittorio che è colpa degli altri se aumenterete l'IMU. È colpa degli altri se aumenterete l'IMU. Sottacete il fatto che l'avete votato l'aumento dell'IMU dicendo però non lo faremo mai, però intanto l'avete votato, dite, per far quadrare i bilanci, giusto consigliere Saracino? Perché però intanto non vorrei che, dare la colpa agli altri è una delle arti più antiche del mondo, no? E diciamo non riuscite nell'obiettivo prefissato, non avete condotto bene il vostro lavoro amministrativo, non ce l'avete fatta a raggiungere il vostro scopo. È proprio facile la soluzione di dire è colpa degli altri. Cari cittadini, ricordatevi, è sempre colpa degli altri. Aumentiamo l'IMU, è colpa degli altri. Noi poverini siamo stati costretti. Meglio sempre declinare sugli altri, giusto? Ci sarà sempre comunque la variabile incontrollabile di turno che arriverà in soccorso per pararvi la faccia. Qualcuno diceva, e qui chiudo, che tale è il bisogno di scaricare le colpe su qualcosa di distante, quando la verità è che ci è mancato il coraggio di affrontare quello che avevamo davanti. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere De Valliere. Visto che parliamo di numeri, allora noi i bilanci comunali votati in questo consesso li abbiamo approvati senza mai aumentare l'IMU e abbiamo sempre approvato i bilanci. L'IMU, imposta municipale, è da circa, dopo 3 anni, verrà sbloccata. Tutti i giornali di oggi, online, dicono il governo scongela le aliquote locali. ANCI, dopo 3 anni di blocco PD, i soldi servono per i servizi. Sorpresa di Capodanno, dal 1 gennaio 2019 tornano a salire le tasse locali, IMU, addizionali comunali e regionali, ma non solo.
Un salasso da oltre 2 miliardi a stare cauti, circa 130 euro in più a famiglia. Il governo Lega Movimento 5 Stelle ha scelto di non prorogare il blocco delle aliquote deciso dall'esecutivo Renzi nel 2016 e confermato poi nei 2 anni successivi. Fatti, non chiacchiere. Grazie. Grazie consigliere, la volta del consigliere Botteon. Consigliere Botteon. Grazie, velocemente anche perché dobbiamo parlare di asilo, di Carnielli che credo che interessino di più i vittoriesi rispetto a questo punto all'ordine del giorno. Uno, Presidente, le chiedo, non faccia il Presidente, non può intervenire un assessore durante un intervento di un altro consigliere comunale, non può. Lei, se qualcuno vuole intervenire, devi dire lei non può, deve fermarlo, ok? Bene. Fuori Detto microfono questo, non viene no, non era microfono, non era fuori microfono. Dopodiché, questa mozione io la approverei anche per il deliberato, ma ci sono le premesse che sono veramente puerili. In 7-8 punti si parla di governo giallo-verde, giallo, ma parlate di governo e basta, cioè attuale governo, giallo-verde, giallo-verde, giallo-verde. E poi vi sono 2 punti che secondo me sono irrispettosi. Preso atto che i consiglieri di minoranza hanno ad ogni consiglio comunale in cui si discuteva di bilancio ricordato che Roma ruba i vittoriesi. Io ho mai detto una roba del genere, tu mi hai detto qualcosa del genere, Sarcino? Mai detto, non so. In ogni consiglio comunale abbiamo detto che Roma ruba i vittoriesi 2 milioni di euro. O non siamo considerati, e quindi non essendo considerato perché devo stare qua. Tenuto conto che sempre i consiglieri di minoranza hanno sempre dato la colpa al vorace, incompetente, centralista, approfittatore di governo. Hai mai dato colpa al... No, veramente mi sembra una cosa. Andiamo avanti, siamo seri. Io o tirate via queste premesse, altrimenti questa non la voto neanche. Mi astengo, vado via, non lo so, perché veramente è ridicola questa cosa. Consigliere Danè. Sì, voglio ricordare a chi mi ha preceduto nell'intervento che effettivamente voi siete dei veggenti perché avete previsto l'aumento del governo che arrivava, tant'è vero che l'IMU l'aumento l'avete fatto. Quindi l'avete fatto comunque l'aumento prima dei giornali di oggi, perché è a verbale il consiglio comunale, qualche consiglio comunale fa, quindi evidentemente l'avete fatto perché mancano i fondi. Io la voto invece, a differenza del consigliere, io ve la voto questa perché l'ho detto in sede di finanziaria, cioè quando abbiamo votato la finanziaria qua del comune, perché queste sono le zone industriali sono nel nostro territorio e i proventi, quel poco dei proventi devono restare sul territorio, anche perché la gestione delle zone industriali ha dei costi che sicuramente al sud, dove non ci sono, non li hanno. Pensiamo solo alla movimentazione del traffico pesante all'interno, cosa costa la manutenzione delle strade. Per questo gliela voto, ma sono convinto anche di portarla in una sede un po' più importante. Mi dispiace che lo faccia uno degli ultimi consigli comunali, lo doveva fare il primo consiglio comunale o il secondo consiglio comunale. Perché questi sono soldi del territorio che devono rimanere sul territorio. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì, siccome credo che anche questo sia un tema che può interessare i vittoriesi, come è senz'altro il tema dell'asilo alla Carnielli, credo che sia opportuno parlarne, visto che l'IMU viene pagata da dei vittoriesi, credo che sia un tema comunque degno di nota e per cui ho ritenuto, mi chiedo scusa se magari non viene considerata da tutti una mozione interessante quanto può essere quella che presentate voi, io questa ho presentato, scusatemi per la mia ingenuità di non conoscere bene quali sono i desiderata dei vittoriesi, ma io molto umilmente ritengo che anche l'IMU, anche il pagare le tasse sia un qualcosa che possa interessare. È un tema politico? Certamente, siamo all'interno di un'assemblea politica, non siamo al bar, per cui di politica si parla. Detto questo, ricordo che l'IMU è stata, il pagamento dell'IMU verso il governo nazionale è stata una decisione del governo Monti,
che la finanziaria è tuttora in discussione e per questo credo che siamo ancora nel momento adatto per poter presentare e discutere questa mozione, come siamo nel momento adatto per discutere la mozione legata ai fondi strutturali a livello europeo. È un tema che interessa? Non lo so, ripeto, anche questo è uno dei temi di cui le persone discutono. Se per qualcuno non è rilevante, mi dispiace per lui. Altra questione, è stata la Corte Costituzionale che ha sbloccato, non è stato il governo, è stata la Corte Costituzionale che è andata anche oltre, ha detto anche che non sono perseguibili e sanzionabili quelle amministrazioni che hanno già utilizzato l'avanzo di bilancio in passato. Quindi non si appropri di meriti che questo governo non ha, semplicemente questo governo ha fatto propria una sentenza della Corte Costituzionale che è arrivata quando c'era in carica questo governo. Cerchiamo di leggere la realtà con uno sguardo obiettivo. Poi se lei si vuole appropriare dei meriti della Corte Costituzionale perché siamo già rientrati in quel regime di cui sopra, ne prendo atto anche di questo. Grazie. Consigliere, nell'ordine, consigliere Carnellos. Sì, così sono un po' contento che qui, come si può dire, siamo nell'assemblea della Crusca, dove viene fuori anche il purismo dal punto di vista lessicale e dal punto di vista terminologico. Credo di non dover chiedere vegna del consigliere Dus se dal punto di vista lessicale non ha il gradimento del consigliere Botteon. Vuole cancellare giallo-verde, cancelliamo il giallo-verde, il governo va benissimo, un modo per individuarlo. Poi è vero, se di quelle opposizioni si sentono colpite, sicuramente non, come si può dire, c'è qualcuno per il re di Prussia lavora, si è visto anche prima, perché qui anche se si vuol vedere bene, mi pare che le posizioni siano un po' diversificate. È chiaro che rispecchiare tutti quanti, noi siamo 8-9, poi uno è un, dopo per carità vuole, ma a dire la verità io ci terrei al voto del consigliere Darè su questa mozione, ci tengo molto, e quindi è vero, lessicalmente lei potrebbe dire scrivi i consiglieri della destra o i consiglieri a destra di Saracino, ma viene fuori male anche da un punto di vista lessicale. Sì, guardando io, sto guardando lei e quindi alla sua destra, no? Cosa? La destra mia? Guardando lei? Sarà radiologico, certamente lei è un tecnico, io non ho osloquendum in materia sanitaria, lasciatemi perdere, perché sicuramente non so assolutamente nulla. Il problema però è la sostanza, che vorrei dire al mio amico Botteon, perché qui effettivamente è nata questa mozione un pochino, certo, sulla proposta, per carità, tenga presente che se per ipotesi fosse la proposta fosse modificata in sede di Parlamento, per carità, c'è sempre la possibilità, ovvio. No, la nostra delibera non serve a niente. Oppure speriamo, ecco, potrebbe essere che sia stato, grazie ai buoni auspici del consigliere Darè, che è andato alle supreme sfere, ha detto guardate che noi qua a Vittorio abbiamo fatto questo, e immediatamente quel di Pomigliano d'Arco gli dice sì, feni immediatamente questa cosa, te ha ragione, il povero Nord, mi sono d'accordissimo che tornai i soldi, casomai gli tirano via a Crotone e a, non so, se può essere, Reggio Calabria, ecco, tanto per dire qualcosa. Ecco la ragione di questa mozione, anche perché sa, non è che si stia, quando si ha la maggioranza, si è in una posizione che si hanno i numeri, ma non è piacevole, non è stato piacevole per 4 anni sentirci dire, e ripeto, riconosco a Fasan che ha detto sì è vero, l'ho detto per 4 anni, pensi che bellezza era per noi?
Non di certo. Sa, ho parlato prima di Vico, i corsi e i ricorsi storici, perché strada dove che non si va, si corre, e adesso, grazie, l'abbiamo stato per questo piccolo lembo di terreno che ancora ci manca, ci consenta in qualche modo, voi vi siete divertiti per 4 anni su questo tema, ci lasci divertire noi per questi 6 mesi, quando sono 6 mesi, tutto sommato. Non si adombri, sa, io non l'ho mai considerata permaloso. Se noi fossimo stati permalosi con quelli che ci siamo sentiti dire, se ne scampia liberi, sa? No, si abitua a tutto, state pur tranquilli, ve l'ho detto. Voi vi siete abituati stavolta a come si sta quando ci siamo stati noi per 15 anni. Voi direte, è una parentesi, può essere, ma dateci e lasciateci questa piccola parentesi. Grazie. Grazie consigliere, la parola al consigliere Posocco. Grazie, e volevo sottolineare alla maggioranza che ho presentato un emendamento, come ve l'ho detto prima, sul primo considerato della proposta di DUS. Mio rammarico è non aver presentato già nel 2014 questo tipo di mozione, cavoli, perché potevamo andare dal governo subito PD e dire cavoli, qua è un grosso rammarico che ho. E dopodiché mi fa piacere comunque che qui ci sia scritto sul tenuto conto che i consiglieri non vogliono in alcun modo che le tasse per i cittadini di Vittorio Veneto vengano aumentate, e questo indipendentemente che il governo decida o no di poter aumentare le aliquote, perché comunque teoricamente se non riduce i soldi che ci dà, se gli introiti del comune sono sempre quelli, l'IMU era quello, teoricamente una buona amministrazione fa in modo di non aumentare l'IMU, come abbiamo sottolineato tutti in questa sede. I consiglieri comunali faranno tutto ciò a disposizione affinché non si giunga mai a un aumento di tasse per i cittadini. Siamo qui a disposizione, siamo disponibili a darvi delle idee, ve le abbiamo date in 4 anni, bacini imbriferi in primis, eccetera, eccetera. Siamo qui per fare in modo di aiutarvi a raggiungere questi risultati, magari partecipando a qualche bando europeo, che vi vedo molto impegnati in questo, nella partecipazione. Mi sembra che abbiamo partecipato a decine di bandi europei per aumentare il bilancio, e quindi siamo qui e votiamo tranquillamente questa mozione. Vi ringrazio. Grazie. L'assessore Napoli mi chiede brevissimamente. Allora, questa mozione nasce dal fatto che, giustamente peraltro, no, ad ogni bilancio il consigliere Maset ci ricordava che una quota importante dell'IMU che viene versata nel comune di Vittorio Veneto va alle casse dello Stato e non al comune. Posso dire tranquillamente che se noi avessimo questa imposta che entra nelle casse del comune non avremmo problemi per quanto riguarda la parte corrente. Quindi, detto questo, per coerenza, se vogliamo come pepe politico, ovviamente è stata colta al balzo l'occasione, perché ci troviamo con una legge finanziaria che libera, dà la possibilità ai comuni, agli enti locali, regioni, eccetera, di aumentare le loro imposte. E troviamo una leggera contraddizione rispetto all'enunciato di prima. Detto questo, tutto è possibile, nel senso che, ad esempio, rispetto a 2 proposte cardine di questo governo, reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100, che comportano un onere stimato in circa 20 miliardi, poteva essere che una quota di, non so quanto vale l'IMU dei fabbricati D che va allo Stato, una quota di questi soldi poteva essere lasciata ai comuni, restituendo l'IMU e abbassando quella quota di finanziamenti a quelle 2 voci. Secondo me sarebbe stata un'operazione più corretta. Sono state fatte altre scelte e ne prendiamo atto, anche se nel documento, nella bozza del documento finanziario è scritto che questi 2 provvedimenti non hanno rilevanza per quanto riguarda il deficit dello Stato, quindi vorrei capire
se stiamo raccontando storie, barzellette o se stiamo prendendo in giro la gente. Poi questa operazione sugli avanzi di amministrazione trae origine e si lega a un decreto legislativo, mi pare che sia il 118 del 28 giugno 2011, governo Bossi-Berlusconi. Cioè, faccio per dire che noi usciamo da una fase storica, no, 2011 all'origine, governo Bossi-Berlusconi, poi Monti e poi gli altri che sono venuti dopo, ma vorrei ricordare che allora noi voglio solo ricordare che noi usciamo da una fase 2011 con lo Stato italiano a rischio bancarotta. Questo era il vero problema, eravamo in una situazione di emergenza finanziaria totale, con lo spread arrivato a 570 e gli interessi sui nostri titoli di Stato che sfioravano l'8%. Quindi questo era il rischio che abbiamo corso in quegli anni lì. Il governo Monti ha fatto un'operazione di gestione di emergenza per salvare l'Italia e ci è riuscito. Dopodiché siamo andati avanti cercando di gestire al meglio le situazioni. Dopodiché la facile demagogia sulle tasse che si aumentano e non si diminuiscono. Io mi ricordo, siccome frequento questi luoghi ormai da un po' di anni, nel 2000, quando entrò il governo della Lega in Vittorio Veneto dopo la giunta della Libera, aumentò le imposte locali del 50% secche rispetto all'anno precedente e la motivazione alla mia sbalordita contestazione fu che non c'erano risorse e non le avevamo aumentate noi. Ma come? Se prima, fino al giorno prima, mi hai contestato che ero un sanguinario, no? Che mettevo le mani in tasca ai cittadini, poi voi lo fate al doppio e vi giustificate così. Altra questione, anche voi avete fatto finta di non aumentare le tasse fino al 2014. In realtà il derivato è una tassa che stiamo pagando adesso. Poi successivamente avete ricorso all'aumento fino al massimo livello dell'addizionale IRPEF. Quindi, per cortesia, su queste cose qua non facciamo... è difficile gestire oggi le cose, È molto difficile e io mi auguro che tutti quanti, chi saranno dopo di me ad avere questo incarico, come dire, facciano le loro adeguate riflessioni. Grazie. Grazie. A questo punto, dichiarazioni di voto, do la parola e poi votiamo l'emendamento. Do la parola. Sì, infatti lei ha la parola adesso che gliela do. Però io le considero... Va bene, andiamo per ordine. Consigliere Fasan, prego. Secondo intervento. No, prendo parola perché sono rimasto così stupito delle affermazioni dell'assessore Napoli, l'assessore bilancio, che ha la mia stima, però dice delle inesattezze. Parliamo di Monti, della Fornero. Appena si fa la legge sulle pensioni, subito dopo abbiamo salvato l'Italia, mandando a lavorare per 6 anni persone come me che sono andate 6 anni più tardi. Non sono mancati 20 miliardi per salvare le banche Etruria e la banca Montepaschi di Siena. Allora i soldi per mandare la gente in pensione, creare... quelli no. No, mi sono sbagliato. Quanti soldi ha preso la banca Etruria e Montepaschi di Siena? Consigliere Fasan, la invito a proseguire con il suo intervento. Grazie. Non può parlare, gliel'ha detto che... Però io posso dire inesattezze e me ne assumo responsabilità. Giusto? Ci mancherebbe altro. Prego. Ecco, mi ha interrotto, sai, io sono vecchierello e quando mi si interrompe è una tattica della maggioranza per tacitare. Ecco, io non interrompo mai Carnelos perché se lo interrompessi non riprenderebbe più nemmeno che lui. Però sta di fatto che Monti, salvando l'Italia, ha fatto 130 miliardi
di buco quell'anno, ti ricordi? Allora da qualche parte li ha presi i soldi, no? Ha mandato più tardi, con la legge Fornero, ha mandato più tardi la gente in pensione, in più ha fatto 130 miliardi. Anche a me, posso parlare in dialetto, anche a me sono buon fare i bianchi come chi li fa a Monti, e non ha salvato nessuno, stiamo ancora pagando i debiti di Monti, e poi non mi dilungo oltre, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Grazie, avrei un piccolo emendamento anch'io molto veloce. Il sottoscritto chiede di eliminare le premesse dalla numero 3 alla numero 17, lasciando le prime due e le ultime due premesse del punto all'ordine del giorno. Firmata Adriano Botteone, firmata anche dal consigliere Matteo Saracini. Lasciare le prime due e le ultime due premesse, lasciando fuori tutte le polemiche politiche, tutti i riferimenti alla bravura del governo precedente e alla incapacità del governo attuale. Com'è? Sì, cioè, okay. Quindi no, ma spiegami. Allora, lasciando le prime due, tenuto conto e preso atto, e via tutto il resto fino a e le ultime due. Quindi via tutto il resto. Bene, grazie consiglieri. A questo punto sul testo congruente. Consigliere Dus, è un intervento? Sì. Allora, prima metto in votazione in ordine di presentazione. È che uno è soppressivo dell'altro, ho capito, però prima è stato. Però uno può essere approvato e uno no. Quindi prima c'è l'emendamento Posocco e poi l'emendamento Botteon. Io devo mettere in votazione, a meno che Posocco non chieda di votare dopo il suo, perché l'emendamento Botteon e quindi la parola al consigliere Dus che vuole intervenire su questo. Dato che la mozione non è numerata, e tra i punti, io me la sono numerata in questo momento, tra i punti che chiede di sopprimere c'è anche, considerato che condividiamo la proposta della minoranza di trattenere l'IMU versato dalle attività imprenditoriali del Comune di Vittorio Veneto, anche questo va soppresso? No, ma per velocità, io voglio... Cioè, appunto, no, infatti... Sì, infatti. Allora, consigliere, no, andiamo per ordine. Consigliere Dus, termini il suo intervento. Quindi lei il mio intervento è che devo un attimo rileggere se tra i punti che sono stati proposti di eliminare ce ne sono alcuni che io ritengo invece non eliminabili. Okay. Per cui mi lasci il tempo di fare questa verifica qua, quando l'ho fatta e mi sono raccordato con la maggioranza, le do una risposta su questa cosa. Perché... Allora... 3 minuti di pausa, numeriamo i punti e così li possiamo individuare esattamente. Benissimo. 3 minuti, non di più. Consiglio sospeso alle ore 22:32. 22:35 ci troviamo qua.
Bene, allora, quasi puntuali, riprendiamo il Consiglio Comunale. No, a dire la verità vedo una prenotazione del consigliere Saracino e poi una prenotazione del consigliere Dus. No, io volevo solo capire se adesso votiamo la proposta o no. Allora sentiamo sentiamo il consigliere Dus in merito. Sì, prego. In merito alla proposta alla mozione presentata, alle modifiche di emendamento presentate a Botteon, non ne condivido alcune e ne accetto delle altre invece. Nel merito, la mia proposta, che rimetto in votazione dopo, ovviamente, è che si mantenga i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vengano eliminati i punti 7, 8 e 9, venga mantenuto il punto 10, venga eliminato il punto 11, venga mantenuto il punto 12 e 13, il punto 15 venga eliminato e i punti 16, 17, 18 e 19 vengano mantenuti. Allora, 15 eliminato, 16, 17, 18 e 19 mantenuto. E il 14? Sì. Il 14 sì, viene mantenuto. Il 14 mantenuto. Il 15, 17, il 15 no, 16, 17, 18, 19 e invece sì. Inoltre chiedo che venga eliminata dal testo la parola giallo e verde. In ogni caso, in ogni punto dove si caso. trova all'interno della mozione. Sì. Allora, dicevo, la mia proposta è i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 rimangono, 7, 8 e 9 eliminati, 10 rimane, 11 eliminato, 12 e 13 rimane, 14 rimane, 15 eliminato, 16, 17, 18 e 19 rimangono. Inoltre, in ogni parte del testo dove compare la parola giallo-verde, chiedo che venga eliminata. Allora, tanto se lei... l'emendamento regge lo stesso. Allora, se lei mi aiuta, nel punto 17 compare la parola giallo-verde e nel punto 4 compare la parola giallo-verde. Poi? Presentala tu. Basta? No? Ah, qua nel parola punto giallo-verde 5 compare nel punto 4, punto 4, 5, punto 5, punto 7 che viene eliminato, punto comunque. 8 e punto 9. Punto Però 8 il 7 e e punto 9 che sono già eliminati, e poi sì, il punto c'è già attuale 17. Punto 17. Ma quale? Qual è? Ecco, a questo punto un attimo per una cosa tecnica. Siete voi che avete togliere fino al 17, se per me lo teniamo. Secondo me, però, allora, tolto quello che riguarda i consiglieri. No, non è vero. No. Allora, chiedo a questo punto, chiedo al consigliere Botteon se per caso il consigliere Botteon è d'accordo con questa precisazione, con questo... O lo scriviamo Roma ladrona. Consigliere Dus? Trattiene. Trattiene, la sostituirei con la parola trattiene. No, ma che i consigli di minoranza hanno ad ogni consiglio comunale? Alcuni. Allora, scusa, l'ha confermato prima i consiglieri di minoranza o no? Quindi, aspetta, allora, la riformula, preso atto che alcuni consiglieri di minoranza hanno ad ogni consiglio comunale in cui si discuteva di bilancio o di variazione di bilancio, ricordato che Roma trattiene ai vittoriesi e a Vittorio Veneto oltre 2 milioni di euro provenienti da centinaia di aziende che hanno sede nella nostra città. Allora, con queste modifiche, a questo punto, consigliere, questa? se mi firma questa, perché io l'ho aggiornata. Ma allora ti va bene anche rimettiamo che i consiglieri comunali faranno tutto ciò a loro disposizione affinché non si giunga mai ad un aumento delle tasse? Cioè, mi sembra la cosa più importante, lo possiamo mettere? Ma cosa?
Guardi che scusi consigliere Saracino, le ricordo che la proposta che è stata avanzata da Botteon che lei sosteneva diceva di eliminare tutti i punti dall'1 ma al tu hai 17, fatto una compreso controproposta. questi due punti. Hai fatto una Adesso controproposta a cui abbiamo risposto. Consigliere Volendo Dus, allora Quindi? consigliere Botteon, No. andiamo per ordine. Chiedo Parla sempre al se- consigliere che non sa le Botteon cose. se ritira il suo emendamento e vedi che io ho mettendo detto in questa votazione cosa. questo. Allora, emendamento Posocco, emendamento Dus. Ok. Ecco, controlla pure, guarda, ci sono le correzioni. Ecco. Bene. Allora, a questo punto metto in votazione esatto. No, resta valido, votiamo a favore anche noi, perché è soltanto dopo l'aumento tributario. Aspetta, dopo aumento tributario. Consigliere Posocco, le chiedo se si avvicina un attimo il suo sul punto numero 3. Sul punto numero 3, quindi sul punto numero 3. Allora io metterei in votazione l'emendamento Posocco e poi l'emendamento Dus. Allora l'emendamento Posocco dice al punto numero 3, alla fine del tributario, dice aggiungere, dopo aver votato la legge 228 del 2012 che riservava allo Stato il gettito dell'imposta municipale derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificato nel gruppo catastale D, cioè edifici industriali in pratica. Allora, metto in votazione l'emendamento del consigliere Posocco al punto numero 3. Dopo il considerato, aggiungere, dopo aver comunque votato la legge 228 del 2012 che riservava allo Stato il gettito dell'imposta municipale derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Favorevoli? 6 favorevoli. Contrari? 12 contrari. Astenuti? 10, chiedo scusa, 10 più 6, 16 scrutatori saranno d'accordo naturalmente. 10 favorevoli, 6 favorevoli e 10 contrari, quindi l'emendamento viene respinto. Metto in votazione l'emendamento del consigliere Botteon, del consigliere Dus. L'ha ritirato, il consigliere Botteon l'ha ritirato perché si ritiene, diciamo così, superato da questo. L'emendamento del consigliere Dus verte nel fatto di cancellare governo giallo-verde, quindi rimane governo o attuale governo, e questo dai punti 4, 5, in tutti quelli in cui c'è, 17, sì, 7, 8 e 9 però vengono eliminati. Poi mantenere i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, eliminare 7, 8, 9, mantenere il punto 10 con le due modifiche. Alcuni consiglieri di minoranza hanno ad ogni consiglio, e poi ricordato che Roma trattiene ai vittoriesi e a Vittorio Veneto oltre 2 milioni di euro. Eliminato il punto 11, mantenuti i punti 12, 13, 14, eliminato il punto 15, mantenuti i punti 16, 17, 18 e 19. Metto in votazione. Favorevoli? Contrari? Nessun contrario, nessun astenuto, quindi unanimità. Benissimo, allora se ci sono dichiarazioni di voto, altrimenti metto in votazione subito. Consigliere Posocco. Grazie, complimenti al figurone che ha fatto la maggioranza, tutti hanno visto, quindi voi vi potete dire bravi, però non potete ammettere di essere la causa che lo Stato si trattiene l'IMU
della zona industriale, quindi questo vi fa veramente onore davanti a tutti i vittoriesi. Complimenti per la bellissima figura non votando il mio emendamento. Noi comunque, io personalmente vi voto a favore a questa mozione, e senz'altro, perché noi i rapporti nel territorio ce li abbiamo con i nostri parlamentari, la questione sarà sottoposta a chi di dovere, sperando che succeda qualcosa, non magari nell'IMU ma anche in finanziaria, con qualche altro utile legge per i comuni. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Solo per dichiarazione di voto, noi saremo assolutamente favorevoli. Dico sinceramente che l'avrei votato anche come era prima, talmente importante la questione che rimangano qui i soldi. È un vero peccato però che non sia uscita questa risoluzione congiunta minoranza-minoranza 3-4 anni fa, così Vittorio Veneto avrebbe avuto sicuramente una gestione del bilancio più facile per tutti quanti. Forse è facile adesso, visto che ci sono i presupposti, dire teniamoci i soldi, ma si potevano tenere anche prima, vero Dus? Ringrazio. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, no, senz'altro alla fine alcuni contenuti che abbiamo lasciato sono degni, perché è un impegno verso la città. Passerà sempre il fatto che questa maggioranza ci arriva con 3 anni di ritardo. Grazie. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Sì, è la stessa cosa, Forza Italia voterà a favore, nonostante Dus sia arrivato esattamente 4 anni in ritardo, ma meglio tardi che mai. Grazie consigliere. Aspetta, ci stiamo rincorrendo, consigliere Sant'Antonio. Consigliere Dus. Sì, ringrazio i consiglieri di minoranza, quelli che hanno fatto la dichiarazione di voto, che supportano questo ordine del giorno, questa mozione, e mi fa piacere il fatto che sia stato io sollecitato che di doverla portare prima questa mozione. Noto però che dalle minoranze che tanto predicano non è mai arrivata nessuna proposta concreta, quindi anche in questo caso è la maggioranza che si è dovuta fare parte attiva per sollevare questo problema, e quindi bene, andiamo avanti, e così come sui restanti dei punti. Grazie. Grazie consigliere. Quindi a questo punto metto in votazione il punto punto numero 12 all'ordine del giorno, con gli emendamenti che abbiamo prima approvato e che sono qui a firma del consigliere Dus. Favorevoli? Contrari? La riprova? Nessun contrario e nessun astenuto. Unanimità. Vi ringrazio. A questo punto 1, 2, 11, 12, punto 5 e punto numero 6. Il punto 5 è velocissimo perché do commissione consigliare temporanea area ex Fassina ex Carnielli, sostituzione componente di missionario Alessandro De Bastiani. Qui il regolamento, se non sbaglio, l'articolo 13, vero? L'articolo 13 individua proprio la... esatto, do la parola al capogruppo per designare il componente sostitutivo, perché che spetta alla maggioranza. Grazie. Vado via molto velocemente. Sì. La proposta è di proporre il nome della consigliera Criscuoli Silvia. Grazie. E la proposta di proporre il consigliere Criscuoli Silvia. Ecco, metto in votazione la proposta. Noi dobbiamo votare anche noi in minoranza? No, non è necessario. Posso parlare? Prego. Perché la maggioranza sempre... Sì, nel senso che non è necessario che la minoranza voti, nel senso che né la maggioranza né la minoranza deve essere determinante quando si elegge un rappresentante o della maggioranza o della minoranza, ma in questo caso la maggioranza, avendo
potendo leggerlo anche da solo, anche se voi votate, non cambia il risultato della votazione. Normalmente in questi casi ci si astiene perché non si interviene. Grazie. Grazie del chiarimento. Allora metto in votazione la proposta del capogruppo di maggioranza di proporre il consigliere Criscuoli Silvia per la commissione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 5 astenuti, 11 favorevoli. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Vittorio Veneto Servizi, bilancio di esercizio 2017, controllo analogo. Invito qui al mio fianco il dottor Roberto Biz, amministratore unico di Vittorio Veneto Servizi, e il dottor Michele Deitos in qualità di revisore e amministratore, e di commercialista, di esperto finanziario. Alto un attimo. No. Aspetta, 4, scusa, 5, 4, un attimo solo. Sì, consiglieri, vi chiedo scusa, ma nella sostituzione del componente dimissionario c'è l'immediata eseguibilità. Vi chiedo scusa, mi sono proprio dimenticato di metterla in votazione, quindi se siete d'accordo, il consigliere Carnelosa è presente, quindi metto in votazione l'immediata. Manca Saracino e Posocco. Va bene. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Posocco è scrutatore. Nominiamo scrutatore Fasan. Quindi Fasan sostituisce Posocco. Dus, Darcier e Fasan sono gli scrutatori in questo momento. Immediata eseguibilità. Favorevoli? E sono 11, contrari, nessun contrario, astenuti, 3, consigliere Sant'Antonio, astenuto, lei si astiene? Bene, quindi 3 astenuti e 11 favorevoli. Chiedo scusa. Allora, la parola un attimo al signor Sindaco, prego. Sì, grazie, buonasera a tutti, benvenuto al dottor Biz e al dottor Deitos. L'Assemblea ha approvato il bilancio sociale 2017 e chiedo per la votazione di controllo analogo al dottor Biz di illustrarlo brevemente al Consiglio Comunale. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio il Sindaco, saluto naturalmente il Consiglio Comunale. Questa sera mi viene chiesto naturalmente qui con me c'è il dottor Deitos che è il nostro analista contabile, il nostro commercialista, con il quale adesso andremo a vedere alcuni dati in succinto dell'esercizio 2017 chiuso dalla Vittorio Veneto Servizi. Vittorio Veneto Servizi che ha chiuso bilancio in modo positivo con un utile netto di 193.000 euro, di oltre 193.000 euro di utile netto, con una crescita anche rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda i ricavi, con una crescita che ci ha portato naturalmente a dopo un periodo di forte decrescita da parte dei ricavi,
Ricordiamo che a partire dal 2012 c'è stata una costante decrescita di quello che è il valore della produzione, che si è bloccata a partire dal 2016, momento in cui poi abbiamo cominciato una lieve e costante crescita che comunque ha portato a una crescita netta di circa il 4,5%. Sicuramente un risultato positivo, questo merito, e questo voglio anche dirlo pubblicamente, di tutto lo staff della Vittorio Veneto Servizi, che sta lavorando in modo impeccabile in questo periodo, soprattutto per poter cogliere risultati del genere. Come dicevo, un risultato buono, positivo, che comunque non ci deve neanche allontanare dalla attenzione, perché comunque non è che la crescita avvenga così facilmente. Ci sono realtà nel mondo delle farmacie che vivono delle difficoltà, con anche cessioni importanti anche di gruppi importanti di farmacie comunali, e questo per dire che non è che l'andamento di crescita nazionale economico positivo sia così automaticamente significhi riuscire a far crescere le realtà delle farmacie. Questo lo sottolineo anche perché nell'ambito nazionale vediamo che la spesa del servizio nazionale in questi anni si sta contraendo in modo sensibile, in modo costante. Chiaramente tutto questo determina una serie di problematiche nel mondo delle farmacie, i cui ricavi naturalmente si spingono soprattutto verso quelli che sono i servizi a fianco al servizio nazionale. Non si può più pensare di vivere come quelle che vengono soprannominate le ricette rosse, e quindi bisogna lavorare su tutti quelli che sono gli altri componenti del benchmark per quanto riguarda il mondo delle farmacie. Io adesso andrei, poi farò magari una conclusione successiva, adesso andrei con Michele, faremo una piccola carrellata di quelli che sono i risultati, un'analisi dei risultati che in cifre dell'azienda del 2017, ma anche con riferimento agli anni precedenti. Sì, buonasera, cercherò di essere brevissimo. Abbiamo comparato, come anche lo scorso anno, i risultati di 5 anni, dal 2012 al 2017, e anche raffrontato una situazione al 30 giugno 2018 con quella del 2017. Come si accennava prima, c'è per il 2017 e anche nel primo semestre 2018 si nota una crescita del volume dei ricavi che, se confermata l'andamento del primo semestre 2018, dovrebbe portare verso i 4 milioni,5, 4 milioni,6 al 31/12 del 18. A questo incremento dei ricavi segue un incremento sia del valore aggiunto, che è la differenza tra i ricavi e il costo del venduto, cioè il costo delle merci che viene venduto, e anche un incremento del margine operativo lordo, che è il risultato operativo della società al lordo degli ammortamenti. Queste due grandezze, il valore aggiunto e il margine operativo lordo, sono rispettivamente di 1,4 milioni 800 mila per il 2017 e di 483 mila euro il margine operativo lordo, che è circa l'11% del fatturato, quindi con una crescita significativa sia rispetto al 2006 che rispetto al 2005. Questi due dati si confermano in crescita anche al 30 giugno 2018, che sono in valore assoluto, per quanto riguarda il valore aggiunto, 841 mila euro, per quanto riguarda il margine operativo lordo 300 mila euro. Il numero medio dei dipendenti, inteso come ore di lavoro totali sul periodo per le giornate lavoro, diciamo, medie di un dipendente, si attesta per il 2017 su 14 dipendenti, e rimane confermato questo dato anche per il 2018.
In netto miglioramento il fatturato medio per addetto, che era di 274.000 euro nel 2016 e raggiunge i 313.000 euro nel 2017. Per quanto riguarda invece i dati di natura finanziaria, la posizione finanziaria netta, che è sostanzialmente il saldo positivo dei crediti verso il sistema bancario, a fine 2017 era pari a 1,4 milioni, al 30 giugno 2018 è pari a 1,6 milioni, quindi anche questo in netto miglioramento. Evidentemente questa situazione è dovuta alla cassa che la società genera nel fare sostanzialmente la propria gestione caratteristica, che è stata questa capacità di finanziamento è stata pari a 370.000 euro nel 2017 ed è in netto miglioramento nel primo semestre perché raggiunge i 436.000 euro nel primo semestre del 2018. Il numero di ricette spedite è di 102.000 ricette nel 2017, quindi incremento rispetto alle 100.000 circa del 2016, valore che si conferma in crescita anche nel primo semestre del 2018 per circa 54.000 ricette, con un valore medio per ricetta di 15,50 euro circa per ricetta. Alcune grandezze sempre relative ai ricavi, al costo del venduto e il valore aggiunto. Vedete che c'è stata, appunto, come si accennava prima, una decrescita di questi valori dal 2012 verso il 2015-2016, dove poi invece questo andamento negativo si è arrestato con una ripresa, diciamo, del valore sia in termini di ricavi che in termini di margine operativo lordo nel 2017. Per quanto riguarda il margine operativo, il valore aggiunto in termini assoluti, come abbiamo visto prima, nel 2017 questa grandezza ha raggiunto i 483.000 euro su un fatturato di 1.400.000, su un valore aggiunto di 1.479.000. Vabbè, qui ci sono alcune analisi che raffrontano il costo del personale con i ricavi e il costo del venduto. Un dato forse che può essere interessante: il costo medio per addetto dell'azienda si è mantenuto sostanzialmente costante negli ultimi, dal 2012 al 2017, girandosi intorno ai 47.000-50.000 euro per addetto, rispetto, diciamo, a dei valori che come settore sono assolutamente sulla media. Questo è il fatturato per addetto. Come vedete il fatturato per addetto è in notevole crescita dal 2012 in avanti, perché l'ultimo anno si è passati dai 274.000 euro di fatturato per addetto del 2016 al 313.000 euro del 2017. Questo è dovuto a due fattori: uno, il numero di, diciamo, dipendenti medi è diminuito di circa una unità ed è incrementato il volume dei ricavi, per cui chiaramente aumentando il numeratore e diminuendo il denominatore evidentemente il fatturato per addetto è incrementato. Questo è il costo del personale, ma vado abbastanza veloce. Anche la posizione finanziaria netta, vi dicevo, è stata un dato in notevole miglioramento, con una capacità di finanziamento particolarmente significativa che si attesta sui 370.000 euro all'anno. Ecco, adesso qui vengono rappresentati gli stessi dati di prima su base annuale, qui sono stati rapportati su base semestrale, e quindi si raffronta l'ultimo semestre 2018 col semestre del 2017. In breve sintesi, il semestre 18 conferma il buon andamento dei dati sia in termini di margine operativo sia in termini di fatturato, perché
il fatturato dai 2,3 milioni del 30 giugno 2017 è passato a 2,4 milioni al 30 giugno 2008, il margine operativo si mantiene sui 300 mila euro e anche il valore aggiunto è incrementato, cioè il margine lordo sulle merci vendute da 795 mila euro a 841 mila euro. Questi di nuovo, come vi dicevo prima, il costo del personale con il numero dei dipendenti e vabbè, il margine operativo lordo, anche questo sempre nello stesso grafico di prima. Questi sono sempre i ricavi rapportati semestre su semestre, quindi con i dati di miglioramento di cui vi dicevo prima. E questo ancora una volta il fatturato per addetto, che è incremento anche su base semestrale, perché passa dai 144 mila euro per addetto al 30 giugno 2017 ai 172 mila euro per addetto al 30 giugno 2018. È chiaro che se il dato tendenziale verrà mantenuto, si avrà un incremento per addetto su base annuo, perché dovremmo attestarci circa sui 340 mila euro per addetto, in notevole incremento rispetto all'anno prima. La posizione finanziaria netta rispetto al giugno 2017 risulta notevolmente migliorata anche rispetto a fine anno. Fine anno era 1,4 milioni, dopo 6 mesi è andata a più 1,6 milioni, con una capacità di autofinanziamento che da 300 mila euro è passata su base semestrale a 436 mila euro, quindi vuol dire che in 6 mesi la società ha creato cassa sostanzialmente per 436 mila euro. Io ho già finito. Ecco, questi naturalmente sono in succinto i dati che riguardano il bilancio 2017, vi abbiamo portato alcuni riferimenti per quanto riguarda il 2018. Teniamo sempre presente che quando noi guardiamo l'utile netto, che come dicevamo nel 2017 sono stati 193 mila euro, ricordiamo sempre che c'è, quando si vede la generazione del cash flow così importante, è anche dovuto al fatto che ci sono i cosiddetti ammortamenti legati in modo particolare all'avviamento, che pesano ogni anno per quei 225 mila euro, che in realtà vanno a diminuire la base di tassazione, di conseguenza quindi determinano poi in termini di cash flow l'aumento di questo valore così importante. Per quanto riguarda, come avete visto, anche il 2018, in questo frangente siamo in una fase di crescita. Chiaramente adesso dovremo affrontare l'ultimo trimestre. Rispetto al 30 del 6 siamo cresciuti ulteriormente con l'ultimo dato visto al 31,8. Chiaramente la valutazione verrà chiusa al 31,12 perché la seconda fase dell'anno solitamente è caratterizzata sì da una crescita ma molto più rallentata rispetto al primo semestre. Volevo sottolineare che da questo punto di vista, come attività svolte dalla Vittorio Veneto Servizi in questo periodo, anche come a livello di piano industriale, stiamo portando avanti tutta una serie di iniziative, soprattutto anche con realtà locali. In questo momento stiamo facendo una collaborazione con Terra Fertile per regalare il martedì, il mercoledì e giovedì presso la farmacia nell'ordine del centro di Costa e San Giacomo della frutta fresca o verdura di stagione a fronte di un acquisto del valore di 10 euro. Questa è una iniziativa di collaborazione anche in questo modo per, da un lato dal punto di vista sociale, proprio per favorire il consumo della frutta e della verdura, e dall'altro per creare delle sinergie a livello locale, proprio per favorire e far conoscere realtà che lavorano come Terra Fertile, che lavora in modo specifico sul sociale, come sapete anche con persone con disabilità, e questo è un modo, chiaramente facendo rete, per stimolare naturalmente il mercato. Tra le cose che ritengo siano importanti da sottolineare in questo frangente, come dicevo prima, vediamo che i risultati sono buoni.
La percezione anche per il 2018 che sia un risultato buono e positivo in crescita. Ciò nonostante, come dicevo prima, bisogna fare particolare attenzione perché l'andamento del mercato in questo momento dà delle indicazioni abbastanza dirompenti, nel senso, noi siamo una realtà che sta crescendo, ci sono altre realtà che in termini di risultati operativi non stanno crescendo, anzi stanno calando, e c'è una forte, il mercato, soprattutto quello internazionale, sta sempre di più entrando nel mercato italiano. Diversi gruppi, diversi fondi, tra cui anche un fondo, il fondo Ippocrate, sta facendo tutta una politica di investimento proprio per acquisire gruppi di farmacie in blocco. Questo naturalmente avviene in questo frangente verso le grandi città. La zona di Milano è interessata soprattutto da queste grandi coalizioni, tra cui ci sono importanti grossisti che decidono di acquisire gruppi di farmacie, quindi parliamo di circa 5, dalle 5 alle 10 farmacie per area. Chiaramente questo non vuole essere sicuramente un segnale, vuole essere un allarme, ma questo per dire che il mercato in questo momento, che è sì in crescita, noi lo stiamo gestendo in crescita, va aggredito ulteriormente per costruire ancora di più questa crescita e guadagnare fette di mercato, perché sicuramente fra un po' ci sarà comunque un cambiamento nel mondo delle farmacie. Anche la nostra area, non penso adesso ma penso tra 4-5 anni, sarà toccata da questi grossi gruppi che si stanno avvicinando. Cortina, per dirvene una delle farmacie storiche di Via del Corso è stata acquistata da Boots Alleanza. Chiaramente sono delle fasi acquisitorie perché questi grossi gruppi cercano di comprare vetrine di un certo livello, di una certa importanza, soprattutto in centri turistici. Non ci riguarda ancora, ma dobbiamo tenere presente questa situazione. Quindi ribadisco, per il 2018 la crescita c'è, sicuramente dalle mie previsioni anche il 2019 dovrebbe esserci una crescita, forse più contenuta di questi del 2017 e del 2018, ma è importante in questo momento assestarsi su una politica, scusate il termine, aggressiva sul mercato per guadagnare posizioni, perché nel momento in cui si acquisiscono delle posizioni, si guadagnano le posizioni di crescita, chiaramente durante una fase recessiva che potrebbe esserci, si riesce a gestirla meglio. Grazie dottor Bitz. È aperto il dibattito e si è prenotato il consigliere Botteon Adriano. Grazie Presidente, molto velocemente. Intanto complimenti per la chiarezza espositiva dei conti presentati e anche per i risultati raggiunti, che indubbiamente sono molto positivi. In particolare anche mi sento esprimere i complimenti per la collaborazione con Terra Fertile, che è particolarmente significativa. Domande al volo molto veloci. Uno, vorrei sapere quindi su 193.000 euro di utile la tassazione, perché sicuramente il fatto di avere un utile elevato comporta una tassazione, quindi devo sapere quanto paghiamo quindi di tasse su questo utile. La seconda domanda, ovviamente non è sul controllo analogo ma in prospettiva, ovvero con quello che è accaduto recentemente, non in prospettiva ma un'analisi di quello che è accaduto recentemente, ovvero con un cash flow così importante, siccome vi è stata l'offerta per l'acquisizione del Victoria da parte del Vittorio Veneto Servizi di 500.000, volevo sapere un po' le considerazioni, cosa ha portato a questa cifra, se si poteva osare di più, volevo un po' alcune considerazioni sulla partecipazione insomma all'asta per il Victoria. E invece in prospettiva la domanda numero 3, ora per le farmacie di Costa, se dovesse non concretizzarsi quindi l'acquisizione di Victoria, se c'è un altro piano, se c'è un piano B per la Vittorio Veneto Servizi. Grazie, visto che stiamo pagando l'affitto per la farmacia di Costa da anni, come ricordiamo ogni consiglio comunale.
Grazie consigliere. Consigliere De Valier. Sì, ringraziando l'amministratore e anche il commercialista per l'esposizione, volevo far presente solo alcuni punti che mi sono stati resi chiari durante l'audizione in commissione, e in particolarmente il miglioramento del servizio offerto al cittadino, quindi in termini di orario, e quindi l'apertura continuativa, e l'investimento che è stato fatto in personale aggiuntivo, appunto forse dovuto alla necessità di ottemperare all'orario continuativo. E volevo poi un chiarimento, se era possibile, perché sono emerse alcune critiche da parte della minoranza in commissione circa alcuni aspetti legati alle performance, più 6% rispetto al nazionale, che si diceva essere poco o comunque migliorabile in qualche punti, e sull'aspetto anche dei DPC, cioè i dispositivi per conto e le ricette legate alle vendite delle farmacie. Grazie. Grazie consigliere. Parola al consigliere Saracino. Sì, chiedo solo una delucidazione a BIZ, nel senso ha citato il discorso di associazioni private che stanno cercando di comprare le farmacie, cioè è un messaggio di allarme o era un discorso generale? Vorrei capire questo, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Solo un cenno di saluto al dottor Bis e al dottor De Tos e una domanda per far fare bella figura al dottor Bis. Margine operativo lordo di crescita, è aumentato il costo dei farmaci o è aumentata la vendita di farmaci? Sono due brutte notizie comunque, perché se è aumentata la vendita dei farmaci vuol dire che sono aumentate anche le malattie, oppure hanno chiuso qualche farmacia limitrofa, oppure è aumentato il costo dei farmaci, un'altra brutta notizia. Poi vedo fra gli obiettivi la riduzione dei costi. Non capisco come si possa ridurre i costi aumentando le ore di apertura delle farmacie, che probabilmente sono un costo. Allora, se vuole spiegarmi come si fa a ridurre i costi aumentando le ore di apertura. La ringrazio. Grazie. Si prenota il consigliere Dus, prego. Sì, molto brevemente ringrazio anch'io per la disponibilità dimostrata non solo questa sera ma anche nelle volte passate. E la mia domanda era riferita ad un'analisi di cui discuteremo più tardi, e è quella del dato della popolazione vittoriese. Gli over 75 a Vittorio Veneto, cioè le persone che hanno più di 75 anni, rappresentano il 15% della popolazione. Credo che sia un dato interessante sotto molti punti di vista, e da un certo punto di vista è anche un dato allarmante. Mi chiedevo se come farmacie come vi state muovendo anche per rispondere alle esigenze della popolazione più anziana, che come dicevo insomma rappresenta solo gli over 75 il 15% del totale. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelos. Sì, mi aggiungo anch'io nel ringraziamento ai vertici delle farmacie, e mi interessava nella esposizione che hanno fatto, io da sempre sono in economia un keynesiano e ho sempre pensato che l'ente pubblico abbia bisogno di entità imprenditoriale di retta emanazione dell'ente pubblico. Capisco anche la problematicità della cosa e i campanelli di allarme che il Presidente ha voluto esternare a questo Consiglio Comunale. E qui è un discorso che va alla consigliatura smontante per la consigliatura montante. Io credo che sia un tempo in cui dovremo monitorare bene questa situazione, perché ci saranno le sirene che cercheranno di
pensare, oppure le sirene che cercheranno di attirare quel bocconcino prelibatto che ad oggi farmacia appare. È importante preservarla, questo bocconcino, e tenercelo. Perché vedete, i grandi gruppi, il privato, ha determinati interessi, l'ente pubblico ne ha altri, pur di fronte alla stessa realtà imprenditoriale. Vedete, è secondo me essenziale, e anzi va rafforzata, una cosa di questo genere. E su questo fatemi dire che evidentemente Vittorio Veneto ha sempre avuto amministratori lungimiranti, perché ce ne sono tante città medie come Vittorio che non hanno una realtà come questa, che non nasce a caso, sapete? Nasce dalla perseveranza e dalla lungimiranza di chi ha amministrato pro tempore questa città, nel recente passato e nel passato remoto. Talvolta noi siamo come gli smemorati di Collegno, ci si dimentica che una determinata realtà, se c'è, significa che prima si è lavorato perché ci sia. E immagino, erano considerati marziani, chi 30-40 anni fa ha pensato che Vittorio Veneto potesse avere le farmacie comunali. Le potevano avere Bologna, Roma, Milano, ma Vittorio. Eppure ne abbiamo. È compito nostro preservarlo. È compito nostro mantenere questa realtà. E a costo anche di guadagnare meno. Perché vedete, la presenza pubblica in un settore come questo, in questa città, è, come si può dire, davvero importante e crea fra l'altro quelle sinergie e quella sana competitività fra pubblico e privato. So che è difficile, so come si può dire, da certe parti, da certe tendenze, si dice bisogna, è una situazione temporanea che è destinata assolutamente ad essere bruciata dalle evenienze finanziarie future. Io dico invece che è e dovrebbe essere, come lo è stato per chi ci ha preceduto, così come abbiamo cercato noi, pro tempore, per questi 5 anni, un messaggio anche per il futuro. Guardate che peraltro, va detto, quel polmone finanziario è stata un'ancora di salvezza per questa città. Se lo Stato nel passato, dobbiamo fare in modo che lo sia anche per il futuro. Questo è il testimone che credo sotto questo punto di vista, e mi auguro di manifestare l'espressione di tutti coloro che siedono attorno a questi tavoli, che possono accapigliarsi su tante cose, ma su questo non dobbiamo farlo e non dovranno farlo. Credo sia un obbligo politico e morale per una visione, tornando alla Costituzione, a quel sistema misto che è stato, come si può dire, la forma di compromesso dei nostri costituenti. Ho un minuto o ho finito?
Un minuto. Allora, qualche volta il mio contraddittore Fasan mi dice certe cose. Ecco, credo che in certi momenti serva una posizione un po' ecumenica. Vedete cosa? Ma voi sapete, tu sai come quello che penso lo dico. L'ho detto prima e su questo tema che peraltro mi è molto a cuore proprio e così finisco, tutto sommato fa pendant a quel discorso che a suo tempo avevamo fatto sulla Scoppiave. E vedete, e finisco proprio, sotto questo punto di vista, con Darè c'è molta più affinità. E mi dispiace, perché ho visto in qualche cronaca, in qualcosa, come si può dire, anche dalla sua parte, c'era qualcuno che voleva scavalcare lo steccato. Non lo so se la battaglia è già vinta, o la guerra anzi è vinta, ma su quel punto mi sento di essere dalla parte di Darè, anche se sono vere certe cronache, a dir la verità un pochino è stato lasciato solo. Grazie. Grazie. Consigliere Darè, a lei la parola. Allora, io sono più breve di chi mi ha preceduto. Allora, vorrei rispondere perché ho visto il consigliere Dus preoccupato perché il 15% aveva 75% e quindi è allarmato. Non devi essere allarmato, vuol dire che in città si vive bene e non si muore mai. Questo è un dato essenziale, vuol dire che a Vittorio Veneto c'è una longevità dovuta forse anche a una città accogliente. Venendo invece alle farmacie comunali, come d'altra parte la mia posizione è stata quella di non vendere le quote dell'ASCO, perché ritengo che è un'eredità che viene lasciata, chi la eredita la deve poi gestire e consegnarla poi, perché tutto cambia e tutto passa. Così come le farmacie penso che siano un qualcosa da preservare. C'è stata una buona opera di controllo dei costi che era già iniziata, diciamo, quando c'era l'ultimo anno della mia gestione con, diciamo, il taglio anche del personale, perché effettivamente c'erano dei costi che erano, diciamo, eccessivi. Non c'è stata, diciamo, da parte così, ho visto che c'era la volontà di acquisire il Victoria. Penso che la finalità fosse quella di poi in quel contesto fare anche la farmacia comunale. Allora, visto che le cose sono andate male, io esprimo da consigliere di minoranza lancio un'idea che è quella che, siccome prima o poi con la proprietà si dovrà andare a discutere per il cambio di destinazione d'uso che prima o poi bisogna fare, l'accordo pubblico-privato tra l'amministrazione comunale e la proprietà che ha acquistato il Vittoria sia quella di avere delle volumetrie interne gratuite per fare la nuova farmacia, visto che la vecchia farmacia, dove chi vi ha preceduto voleva farla all'interno dell'ospedale, ma la scelta politica è stata un'altra, sindaco e presidente, perché dovrete lavorare assieme, penso che questa sia una proposta meritevole di un'osservazione o di un approfondimento. È chiaro che decide la maggioranza, però è giusto che anche la minoranza esprima una sua idea. Poi se non è un'idea piacevole dite di no, però in questo contesto, anche perché l'ho detto quando c'è stato quel punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale che parlava delle partecipate, non è giusto pagare 83.000 euro allo Stato, è meglio investire quegli 83.000 euro in beni della proprietà comunale. Allo Stato date 2.000 euro così, tanto per gradire
ci siamo anche noi, ma credo che è giusto, è bello per un presidente presentare un bilancio e presentare un utile di centinaia di migliaia di euro. Non è giusto darne 83 in tasse, perché siamo una partecipata. Però sulla farmacia comunale spostata all'interno del Vittoria, se qualcuno arriva a chiedere il cambio di destinazione d'uso, non fate sconti. Grazie consigliere. Adesso do la parola al consigliere, al dottor Bizzi e al dottor Deitos per le risposte tecniche del caso. Prego. Grazie. Allora, vado nell'ordine. Allora, per quanto riguarda... per quanto riguarda la richiesta di Botteon, per quanto riguardava le tasse, sono... Sì, l'imposta in termini assoluti sono 93.000 euro su una base imponibile di 300.000 che è circa il 30% quindi della base imponibile ante imposte. 93.000 euro, sì. Allora, in merito alla sua domanda, quella relativa al cash flow della crescita e al discorso che ha fatto di Costa e quindi anche legato al Victoria. Ecco, per quanto mi concerne, come avevo anche lasciato a suo tempo una dichiarazione tempo fa, giusto anche per fare una precisazione, un breve excursus molto veloce. Ritengo, allora, chiaramente il cash flow è in crescita, è costante da questo punto di vista, perché la situazione, la gestione della tipologia di farmacie, le farmacie che determinano delle entrate di cassa, quindi con costanza, quindi essendo un esercizio di fatto, quindi è facile realizzare, avere delle entrate, avere un cash flow così importante. Chiaramente questo deve essere sortito con una politica economica di un certo tipo, che quindi permetta un certo tipo di marginalità. Ecco, chiaramente c'è una linea che demarco per quanto riguarda la gestione delle farmacie. Allora, solitamente in questo momento le farmacie lavorano con propria liquidità. Cosa vuol dire? Che noi non abbiamo bisogno di utilizzare, come tante imprese fanno, di utilizzare il sistema bancario per poter sviluppare il ciclo delle vendite e il ciclo degli acquisti. In questo modo chiaramente le farmacie comunali hanno una necessità di avere mediamente nel loro ciclo trimestrale di avere circa 700.000 euro di rotazione della liquidità, perché questo le permette di pagare i fornitori. Su questo faccio subito, prima che poi arrivi la domanda successivamente, vi dico che io paghi a 60 giorni, a 90 giorni o a 120 giorni non c'è, o paghi per pronta cassa, non fanno nessuno sconto, perché per legge sono previsti delle scontistiche e più di quelle non si possono avere. Quindi il grossista con il quale noi, i grossisti con i quali noi abbiamo delle relazioni commerciali, anche se paghiamo a 90 giorni non cambia niente per loro, quindi anche se pagassimo a pronti non ci sarebbe nessun miglioramento. Venendo al discorso del Victoria, ecco, che poi mi riallaccerò magari successivamente a quello che aveva chiesto anche il consigliere Darè. Allora, sulla questione Victoria, perché mi è stato chiesto più volte, è stata fatta un'offerta da 500.000 euro. Quella offerta da 500.000 euro è stata motivata da una valutazione oggettiva fatta con dei professionisti, perché a fronte dell'ipotesi dell'acquisizione di quell'immobile c'erano tutta una serie di investimenti da fare che erano stati valutati all'interno della struttura. Effettivamente era proposto di portare al suo interno la farmacia di Costa, e accanto a questo erano previsti tutta una serie di investimenti legati che avrebbero avuto, va bene, ci sarebbero state delle attività quelle commerciali di natura sportiva, perché comunque ricordiamoci che il Victoria ha una situazione di vincolo, per il quale è un vincolo a indirizzo sportivo e di servizi, e poi ci sarebbero state delle opere legate al miglioramento che poi sarebbero state messe a disposizione del Comune di Vittorio Veneto. Il costo dell'investimento per comunque sistemare tutta l'area
era attorno ai 3 milioni di euro. Allora, facendo presente che noi generiamo circa i 400.000 euro di cash flow ogni anno, e qui mi riallaccio perché prima vi ho detto che in questo momento bisogna fare una politica, scusatemi il termine, aggressiva e di crescita, perché un'azienda, se continua a star lì anno dopo anno ferma, può contrarre i costi, tutto quello che vuole, ma non crescerà mai e rischia di mettersi in una situazione minimale, in cui rischia poi che in una fase di decrescita di avere delle forti difficoltà. Sostenendo in questo momento la crescita dell'azienda, avremmo generato, e genereremo comunque lo stesso, perché comunque non cambia niente dal mio punto di vista la politica aziendale, generare più flussi, più crescita e quindi anche più disponibilità economica da poter poi investire in questa eventuale operazione, che chiaramente non avremo sicuramente utilizzato tutta la nostra liquidità. Sarà mai che io vado come manager a prosciugare della liquidità dell'azienda per metterla in crisi. Chiaramente saremmo ricorsi a dei finanziamenti, ma questo nella gestione decennale, tra i 5 e i 10 anni, sarebbe stata ampiamente sostenuta con un livello di crescita che abbiamo impostato e che stavamo portando avanti. In più faccio presente che con quest'anno si chiude un finanziamento che viene pagato dalle farmacie comunali al Comune di Vittorio Veneto, che pesa ogni anno per 150.000 euro, e quindi chiaramente ogni anno noi avremmo guadagnato dal punto di vista finanziario 150.000 euro. Chiaramente per questo è stata fatta l'offerta da 500.000 euro, perché a fronte, se io avessi speso avessi fatto un'offerta da 1.100.000 euro, chiaramente poi sarebbe arrivato qualcuno che avrebbe offerto di più, ma 1.100.000 euro per la gestione e per l'investimento futuro dal mio punto di vista, questo lo dico chiaramente da amministratore, perché io devo guardare la società, chiaro che guardo il socio, nel senso, perché ricordiamoci, il socio è il Comune di Vittorio Veneto, e comunque in qualsiasi società l'amministratore deve comunque chiedere l'autorizzazione e confrontarsi con il socio, perché in questo caso visto il diritto societario, nel momento in cui l'amministratore svolge, pur nel più grande impegno che può avere, qualcosa che non va bene, può essere soggetto a delle azioni di responsabilità. Quindi chiaramente l'amministratore deve fare il suo lavoro, deve farlo bene e non incappare in questo. Quindi per questo chiaramente per questo è stato ipotizzato un investimento da 500.000 euro. Poi chiaramente la storia, come sapete, è andata in modo diverso. L'investitore che è arrivato ha deciso di mettere sul piatto un valore molto più alto, e in quella fase, a parte che non me la sarei mai sentita di spendere 1.100.000 euro perché era un costo troppo elevato, in più non potevo farlo, perché chiaramente io potevo spingermi fino a un certo punto per quanto riguarda il budget di acquisto, che non era quello preventivato. Spero di essere stato esaustivo su queste domande. Per quanto riguarda Costa, sicuramente c'è un piano B, c'è sempre un piano B. In questo momento, gliel'ho già detto l'anno scorso, lo sto valutando, ma io pensavo di fare una cosa, la realtà non mi è stata, non ci sono riuscito a farla, lo ammetto, non ci sono riuscito, ma chiaramente negli affari è così, è normale. Arrivare, tirare la volata, e qualcuno magari si approfitta perché ha più capacità finanziarie e è passato avanti. In merito al consigliere De Valliere, sì, effettivamente noi siamo riusciti a crescere in questo frangente, in questo anno e mezzo, perché una parte è cominciata già dal 2016 con l'apertura degli orari continuati che abbiamo fatto a Costa e a San Giacomo. Abbiamo 8:30, 19:30 al lunedì e al venerdì in tutte e due le farmacie. Da aprile è partito l'esperimento del centro, perché anche sul centro stiamo cercando di potenziare un servizio, che è l'apertura del sabato pomeriggio, che questo è legato alla volontà di lanciare soprattutto la farmacia del centro, che non si trova su un asse viario. La scelta di fare l'orario continuato era perché le due farmacie si trovano su due assi viari molto importanti, e quindi c'è più flusso
veicolare, quindi c'è più gente che passa, anche perché i nostri clienti non sono solo i cittadini vittoriesi, ma sono anche persone dei comuni contermini o che lavorano a Vittorio Veneto, quindi si trovano sull'asse viario. Quindi la farmacia del centro sta sviluppando questo tipo di servizio del sabato pomeriggio più l'attività della dermocosmesi, che è l'investimento che ci siamo prefissati di sviluppare tra il 2018 e il 2019 proprio per dare un maggiore impulso. Chiaramente abbiamo investito sul personale, può essere vista come un controaltare il fatto di riduzione dei costi, ma quando io parlo di riduzione dei costi, parlo di riduzione dei costi generali, quelli che sono il personale è l'elemento sostanziale in una farmacia. Oggi in modo particolare stiamo tornando a una tipologia di farmacia, cioè le farmacie, se vogliono sopravvivere, vogliono dire la loro, sopravvivere intendo dire la loro, non perché voglio essere uno che vede negativo, devono puntare a quello che gli altri non possono dare, che è il servizio alla persona, il consiglio. Quello è l'attività, quella classica che era un tempo del farmacista, deve ritornare a essere l'elemento fondante. È chiaro che in tutto questo concetto ci sono tanti elementi che depongono a nostro sfavore, dico delle farmacie in generale, non solo di quelle comunali. Il fatto che i supermercati aprano al loro interno le parafarmacie comunque ha determinato un calo di alcuni acquisti. Ci sono dei prodotti civetta che comunque possono vendere nelle parafarmacie presso i supermercati, che sono quelli senza prescrizione medica e quindi che possono vendere, che chiaramente i clienti non vengono più a acquistare da noi, comprano direttamente presso i supermercati. Quindi questo è una parte di benchmark che noi abbiamo perso, però questo non vuol dire, è normale, cioè è come la classica storia del piccolo, il casoin sotto casa che ha perso il passo rispetto al grande supermercato, però noi abbiamo ancora delle potenzialità da questo punto di vista per fronteggiare, che è proprio l'attività, quello che dicevo, il fatto che noi possiamo comunque vendere i farmaci, che quindi cosa che nei supermercati non possono fare, e comunque puntare tantissimo sull'attività di consiglio. In merito al discorso che faceva il consigliere De Valier, sul discorso di DPC, ecco, era una precisazione, sì, allora, praticamente nel sistema nazionale esiste, se questi sono le distribuzioni per conto, sono i farmaci che vengono distribuiti dalle ASL. Sono fuori, tendenzialmente sono i prodotti fuori prontuario, nel senso che non sono normalmente in vendita. Abitualmente cosa succede? Fino adesso si è un po' allargata questa fascia, ma tendenzialmente vi spiego come funziona questo sistema. I DPC di solito per lungo tempo, anche l'anno scorso e in parte anche nel 2018, venivano distribuiti direttamente dalla farmacia ospedaliera. Questo riguarda tutto il sistema farmacia, non solo la farmacia, le farmacie comunali. Quindi cosa succedeva? Tendenzialmente l'ULSS, per politica loro aziendale da rispettare, questo perché l'ULSS, tutti gli enti come l'ULSS acquistano i farmaci per legge a uno sconto maggiore di qualsiasi altra farmacia, quindi preferivano, piuttosto che pagare poi la ricetta, una parte della ricetta alle farmacie, distribuirlo loro direttamente. Questo cosa significava? Significava che una persona, facciamo il conto, fosse di Follina, fosse di Revina o qualsiasi parte, doveva recarsi presso la farmacia ospedaliera per la distribuzione, né più né meno. In questo modo adesso anche l'ULSS, la nostra ULSS si è adeguata, si può fare la distribuzione per conto presso le farmacie, però questo non determina un aumento di gettito per noi, è solo un servizio che a noi viene riconosciuto, e questo negli accordi che sono stati fatti tra le farmacie e l'ULSS, di circa 6 euro lordi, ma questo noi non vendiamo il farmaco, forniamo questo servizio, quindi c'è, diciamo che a questo punto di vista il guadagno
non c'è, perché alla fine è più il servizio che da questo punto di vista permette a un qualsiasi cliente di qualsiasi parte di poter accedere a questo servizio. Quindi i DPC ci sono, sì, però non sono così impattanti per quanto riguarda il nostro bilancio, insomma, ecco. Saracino chiedeva, ecco, io non volevo dire che noi siamo a rischio, no, ma era giusta, la sua domanda è pertinente. Io ho solo voluto dire che sono contento e vedo bene che le nostre farmacie stanno crescendo, hanno fatto un certo tipo di lavoro e ripeto ancora, grazie al lavoro delle direttrici c'è un ottimo lavoro e stiamo lavorando su un certo stile con un certo tipo di risultato. Quello che dicevo è, la nostra è una realtà che sta andando bene, ha sempre avuto un buon andamento, soprattutto le gestioni, l'ultima gestione è stata buona, nel senso che ha dato un cambio di direzione rispetto a un andamento precedente con dei tagli di costo e chiaramente questo andamento, come dicevo, noi stiamo andando bene, ma faccio un esempio, le farmacie mi pare siano di Sesto San Giovanni, sono state appena vendute, sono 10, sono state vendute a un grosso gruppo, al CEF che è un grossista, per mi pare 16 milioni, per un'asta per 16 milioni e mezzo. Erano inutili l'ultimo anno, per dirsi, però venivano da una situazione gestionale con qualche difficoltà economica. Quello che volevo dire è dobbiamo stare molto attenti e sviluppare una politica commerciale e aziendale molto attenta per non trovarci impreparati. Quindi quello che dicevo, attenzione, il mercato sta cambiando, io sono convinto che tra 4-5 anni il mercato delle farmacie anche qui da noi avrà un cambiamento. Questo non vuol dire, anzi io sono il primo a dire le farmacie comunali rimangono del comune di Vittorio Veneto, da vittoriese sono il primo a dirlo e come amministratore ci lavoro proprio per questo, però chiaramente dobbiamo sempre vedere quello che succede accanto a noi, che le problematiche comunque stanno insorgendo. Il fatto di che ci siano questi gruppi internazionali che stanno facendo delle acquisizioni è normale perché c'è questa libera circolazione del capitale nel mondo delle farmacie e quindi determinerà anche questo. La nostra è ancora una situazione buona e positiva nel nostro territorio, chiaramente se ci spostiamo dalle zone periferiche verso le zone tipo Treviso, piuttosto, è chiaro che la situazione cambia perché c'è una situazione diversa dal punto di vista del territorio. Noi siamo in una situazione in cui possiamo gestire la situazione, quindi sopravanzare, migliorare per essere pronti a fronteggiare chi arriva. Questa è la mia posizione. Per quanto riguarda Fasan, allora, in merito ai farmaci, no, allora, va sfatato un mito, sì, ci sono le ricette rosse, sono quelle che le persone comprano perché stanno male, però in farmacia vengono anche le persone perché acquistano integratori, acquistano altre tipologie di farmaci, cioè fanno attività di prevenzione. La parte della ricetta rossa non è l'elemento sostanziale, quindi non è perché la gente sta più male, certo ci sono le situazioni, però fanno attività di prevenzione, vivono la farmacia in modo diverso. Non siamo cresciuti perché sono aumentati i farmaci sono rimasti, noi abbiamo mantenuto gli stessi prezzi, non stiamo facendo nessun adeguamento verso l'alto da questo punto di vista. Quindi diciamo che è il mix della vendita che determina questa crescita. È chiaro che uno che viene in farmacia con le ricette prenderà qualcosa per la ricetta rossa, poi prenderà qualcos'altro, questo intendo dire. Come stiamo sviluppando la dermocosmesi, a dermocosmesi non c'è nessuna attinenza all'aspetto della proprio così connaturato alla situazione delle malattie, quindi diciamo che è il mix delle nostre vendite. Quando in merito al discorso ridurre i costi, sì, i costi li stiamo contenendo le spese generali. La Vittorio Veneto Servizi si è aumentato il personale per aumentare la possibilità, ha aumentato sì questo costo variabile, ma in provvisione di aumentare quelli che sono i ricavi delle vendite, quindi questo è bilanciato e quindi in un'economia di scala
abbiamo l'aumento dei ricavi rispetto ad un aumento del personale ma molto più ridotto. In questo caso abbiamo creato più marginalità da questo punto di vista, quindi i costi generali sono però contenuti. Ricordo che nella situazione di qualsiasi gruppo di farmacie che andate a vedere, magari un po' più grande delle nostre, solitamente esiste una figura preminente all'interno dell'azienda che si chiama direttore generale. Alla Vittorio Veneto Servizi non esisteva, non esiste, e quindi quello viene incarnato dall'amministratore, quindi già lì noi abbiamo un contenimento dei costi da questo punto di vista. Per quanto riguarda DUS, sì, ci rendiamo conto di questa situazione e per il 2019 sto studiando un progetto legato agli anziani. Non sono ancora riuscito a definirlo in modo puntuale, perché tutte quelle attività che sono state fatte di servizi legati proprio al tipo la consegna del farmaco a domicilio, piuttosto che un servizio navetta come avevamo fatto a San Giacomo durante un'estate, non danno un riscontro oggettivo presso i nostri clienti. Tante volte è un dato di fatto: la signora anziana e il signor anziano desidera venire in farmacia perché incontra il farmacista e ha un contatto. Quindi, e poi il discorso della distribuzione dei farmaci presso le case, ad esempio, ha delle problematiche dal punto di vista normativo non da poco. Passo carne l'os. No, direi carne l'os non c'è nulla era il discorso che faceva, che comunque l'attenzione c'è, ecco. E per quanto riguarda Darè, io la mia risposta prima in qualche modo l'ho data. Capisco la sua posizione per quanto riguarda le tasse, è sempre stato coerente, me l'ha detto anche l'anno scorso. Chiaramente queste sono politiche, dico sempre, di bilancio. L'amministratore dispone, fa tutta una serie di lavori. È chiaro che se si vuole decidere di arrivare con un gettito più basso, chiaramente sono scelte che vanno fatte assieme alla proprietà. In questo caso non mi sento di utilizzare io il denaro senza il sostegno da parte della proprietà, che è lei alla fine sovrana, che decide sull'utilizzo dei fondi. Per quanto riguarda il resto della Vittorio Veneto Servizi, ovviamente io mi sono fermato nel momento in cui l'asta è andata come è andata. Ovviamente, e come ho anche detto, io faccio l'amministratore, sì, posso parlare, posso interagire, ma questa diventa una scelta politica che io non ho, perché ho sempre detto non sono un politico e non lo sono e non lo sarò, e di conseguenza è un aspetto che ritengo sia doveroso e corretto che venga deciso non da un amministratore, ma da un organo come il Consiglio Comunale e la politica cittadina. Grazie, dottor Bez. Se ci sono interventi, mi sembra che sia stato molto chiaro. Consigliere Fasan. Faccio un'affermazione che non pretende una risposta, vista l'ora, e poi sappiamo che Biz la tira lunga come se desse. No? Sentendo parlare il consigliere Darè, ho pensato, non costa niente avere delle idee e buttare la balla alta, come che si dice, no? È andata male per Vittoria, si potrebbe tentare con l'area Borca, che è in vendita. Forse lei ci ha pensato, perché ho visto un sorrisino di... L'area Borca e l'edificio di pertinenza valgono la stessa cifra del Vittoria, ma per Serravalle e la nostra città sono infinitamente più importanti. Le lascio il compitino per la sera, non occorre che mi risponda, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus? Sì, no, solo brevemente per rispondere al consigliere Darè. Io ho detto, non ero preoccupato, ho solo rilevato un dato, per quello dico che bisogna
attenzionare questo tipo di persone, visto che rappresentano il 15% della popolazione. Grazie. Bene, mi sembra che sia stato molto esauriente. Sì. Prego. Grazie. Sindaco, prego. A me pare che l'area borgo sia stata venduta. E comunque, se non ricordo male, e comunque spostare una farmacia da Costa a Serravalle con le normative che ci sono non è proprio possibile, e lei lo sa. Colgo invece positivamente l'idea del consigliere Darè, siccome lavoriamo tutti per la stessa causa, per la nostra città, il fatto che le idee coincidano mi fa pensare. Sappiamo che abbiamo un'idea diversa rispetto alla farmacia, fra virgolette, vicino all'ospedale. In questo caso mi conforta il fatto che abbiamo esattamente la medesima idea e la colgo come una sollecitazione ulteriore. Grazie. Grazie. Consigliere Carneros. Solo un flash proprio su questo tema, perché mi aveva interessato molto l'intervento di Darè. Poi queste coincidenze così mi fanno già così prevedere che forse nelle varie coalizioni forse c'è già un punto che è uguale. Se questo è il messaggio, vedremo se sono rose, fioriranno, perché è indubbio che la progettualità che ha prospettato il consigliere Darè non sono certo, come si può dire, progettualità che hanno lo spazio di 3 mesi, 5 mesi, ma hanno uno spazio che sicuramente travalicano maggio 2018 e proiettano sicuramente le ambizioni e le attuazioni a un periodo che va ben oltre il maggio 2018. Ripeto, singolare, fruttuosa e chissà, forse foriera di chissà quali sviluppi, una coincidenza di vedute. Vedremo se è solamente un dibattito e così una cosa estemporanea nata nell'estate di San Martino, oppure se avrà i piedi per stare in piedi e soprattutto un team amministrativo voglioso di perseguirla. Grazie. Grazie. Consigliere Darè, prego. No, vorrei sapere, so che il Comune per il centenario aveva messo a norma, diciamo, aveva speso dei soldi, mi pare, correggetemi se non è vero, avevo letto da qualche parte, che aveva messo dei soldi, diciamo, sul Victoria per l'adeguamento, diciamo così, impianto elettrico, mi pare. Ma al di là di quello, penso che siccome il Victoria nasce e qua c'è stata una battaglia all'interno di questo Consiglio Comunale proprio per la destinazione d'uso, quindi il commerciale, diciamo, che era ridotto solo a ambito sportivo, praticamente ciabatte, è chiaro che chi ha comprato quell'area ha un'idea commerciale, perché uno che spende 1 milione e 2, mi corregga Presidente, chiaramente vorrà realizzare un qualcosa di commerciale. Qua diciamo, il cambio di destinazione d'uso è un qualcosa che viene fatto in questo Consiglio Comunale. Allora, nel Consiglio Comunale penso si vada veramente a chiedere alla proprietà, non perché abbia delle remore nei confronti della proprietà, ma perché penso che questa sia un'idea e un'opportunità che l'amministrazione ha per risolvere questo problema della farmacia comunale, che da sempre è in proprietà privata, è in affitto in proprietà privata. Allora, siccome non dobbiamo chiedere nulla
alle farmacie, diciamo, perché è nell'ambito. Quella sarà probabilmente, quando si aprirà il traforo, una delle viabilità più importanti della città. Il punto diventa strategico sia dal punto di vista commerciale per la proprietà, ma anche dal punto di vista commerciale per quanto diceva il Presidente delle farmacie. Allora, al di là di chi sarà e chi dovrà prendere questa decisione, deve fare un discorso di logica commerciale e di profitto, diciamo, perché di profitto per il comune, intendo, perché la farmacia è un servizio al cittadino. Allora, ci sono i parcheggi, ci sono tutte le possibilità per poter fare un qualcosa di importante. È andata male con il Victoria, penso che si possa rimediare con il famoso piano B, il piano B che deve essere concertato chiaramente con l'ente farmacie, con la Presidente delle farmacie e l'amministrazione. Penso che questo sia un qualcosa che condivisibile, credo che dal medico, dall'ospedale, in farmacia prima o poi tutti passino, magari il meno possibile. Io vorrei essere un cliente proprio esterno, però purtroppo in farmacia ci si va, e penso che questa è un'idea che lancio in questa, da umile consigliere, spero venga recepito da chi in questo momento. Grazie consigliere Darè. Allora, a questo punto io ringrazio il dottor Biz e il dottor Michele Dei Tos per le loro esaurienti delucidazioni. Grazie. E a questo punto, se non ci sono dichiarazioni di voto, io metto in votazione il punto numero 6 all'ordine del giorno. Sì, in effetti il deliberato recita di prendere atto del bilancio di esercizio, in particolare il risultato conseguito, punto A, e punto B, condividere ed approvare gli obiettivi gestionali e strategici per il triennio 2018-2020. Quindi siete d'accordo? Io metterei in votazione favorevoli, contrari, astenuti, 5 astenuti e quindi 10 favorevoli, perché è uscito il consigliere Sonego Elisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non c'è bisogno dell'immediata eseguibilità, quindi passiamo al punto, un attimo che controllo, ex punto numero 8 all'ordine del giorno. Bonifica Eternit ex Carnielli, proposta di deliberazione presentata dai consiglieri Saracino, Sant'Antonio, Fasanda, Re, Posocco, Botteon. Quindi do la parola per la presentazione a uno di loro. Consigliere Saracino, sì, prego. Grazie, peccata l'ora tarda, ma vabbè, è un dispiacere, perché abbiamo presentato questo atto. Questo atto è stato presentato da tutti i consiglieri della minoranza in virtù di un'idea comune che abbiamo avuto sul discorso della struttura dell'ex Carnielli. Questa idea comune è stata maturata grazie anche a una serie di accesso atti fatti da me e da altri consiglieri comunali sul discorso dell'ex Carnielli. Questi accessi atti partono dal 2014 per arrivare ai giorni d'oggi. Siamo arrivati a questa proposta perché? Perché sappiamo tutti che questo agosto è stata portata in votazione una delibera riguardante il futuro dell'area dell'ex Carnielli, però è stata portata in un modo un po', diciamo, secondo noi non del tutto corretto. Adesso spiegherò il perché. Preciso che io sono anche componente della commissione ex Carnielli da quando mi sono insediato. Oltre a me c'è Paolo Sant'Antonio, Fabio De Valier, c'era Alessandro De Bastiani, che adesso è stato sostituito,
E in questa commissione abbiamo discusso varie volte, almeno una volta all'anno, della situazione dell'ex Carnielli, dei valori di riferimento del cromosio valente nelle varie falde, ma purtroppo abbiamo scoperto dall'accesso agli atti che una serie di documenti molto importanti non ci sono mai stati portati a conoscenza. Partirei dal primo, che è il più importante, che è datato 7 novembre 2014. Nel 2014 la Master Group realizza per conto del curatore fallimentare una valutazione del degrado superficiale della copertura in fibrocemento. Questa valutazione viene fatta per delle segnalazioni avute da cittadini al comune. Il comune ha sollecitato il curatore e il curatore ha fatto fare questa valutazione. Questa valutazione va ad esprimere un valore numerico sullo stato di fatto dell'Eternit presente nella struttura. Il valore che emerge da questa relazione è un valore numerico che si va a trasformare in un valore pessimo della copertura. Questo valore pessimo dello stato della copertura, nella stessa relazione viene detto che come azioni conseguenti ci deve essere la rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi. E qua siamo il 27 novembre 2014. Passiamo a marzo 2015, viene convocata la commissione ex Carnielli. A nessuno dei presenti viene presentata questa documentazione. Anzi, i consiglieri presenti in modo unanime chiedono un parere legale agli uffici comunali per sapere a chi compete o spetta la bonifica dell'Eternit presente e non sapendo nulla di questa relazione. E siamo dal 2015, arriviamo al 16 febbraio 2016, data in cui l'avvocato Colla va a presentare questa relazione e lo stesso giorno viene convocata la commissione ex Carnielli, che però a noi consiglieri non viene presentato questo parere legale che abbiamo chiesto un anno prima. Dal 2016 passiamo al 2017, un'altra commissione, e in questa commissione si parla sempre del discorso della riqualifica dell'area, dei costi che dovrebbero essere sostenuti. Durante questa commissione ci viene detto più volte dal dirigente presente che cambiando la destinazione d'uso dell'area si andrebbe, e questo l'ha confermato anche i periti presenti, si andrebbe a modificare anche il tipo di intervento che dovrebbe essere eseguito sull'area. Quindi se da un'area edificabile passavamo a un'area commerciale, il costo per rientrare nei limiti leggi era inferiore. Detto questo, la cosa molto grave è che dal 2014, data in cui è stata presentata questa relazione sullo stato pessimo dello stato dell'Eternit, nessuno ci ha mai avvisato. Ma soprattutto nessuno ha mai fatto nulla, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Parliamo di microfibre che possono, c'è anche un parco giochi vicino, che si possono liberare nell'aria, entrare nei polmoni, sappiamo benissimo che vanno a portare in un tempo medio-lungo delle forme tumorali molto aggressive. Inoltre, una cosa che non è da sottovalutare è anche la stessa perizia fatta all'epoca dall'ufficio legale nel suo contenuto, diceva a pagina 5, secondo capoverso, che secondo alcune sentenze, riferendosi sempre al 2016, la responsabilità della manutenzione, quindi della bonifica, era in carico, secondo alcune sentenze uscite, al curatore fallimentare. Sempre grazie all'accesso atti, gli stessi uffici comunali danno un parere che va a confermare, a sostenere che quanto detto nel 2014 il risultato è reale, che quindi c'è uno stato pessimo della struttura. Quindi questa mozione è stata presentata per portare a conoscenza di tutti i consiglieri che ad agosto hanno votato la nuova convenzione, tutti questi atti che non ci sono mai stati né fatti vedere né dati, se non con degli accessi atti, che è molto grave, ripeto, per il rischio a cui abbiamo esposto la popolazione, ma soprattutto per non aver preso nessun tipo di provvedimento. Grazie.
Grazie consigliere Saracino. Consigliere Sant'Antonio. L'argomento che ora iniziamo a discutere interpella direttamente la nostra coscienza di cittadini. A seguito di un meritorio accesso agli atti, il collega Saracino a fine luglio faceva emergere dall'oblio in cui erano finiti 2 documenti del 2014 e del 2015 che, se conosciuti nella loro completezza, avrebbero potuto determinare un diverso e più rapido approccio ad almeno uno dei 2 gravissimi problemi di quella che la stampa locale ha definito la bomba Carnielli. Ringrazio quindi il collega Saracino per la sensibilità dimostrata per la tutela della salute. Il vaso di Pandora da lui scoperchiato ha riservato sconcertanti sorprese. Una doverosa riflessione si impone in quest'Aula. Stiamo parlando di Eternit in stato di abbandono, killer conclamato dalla scienza medica in generale e dalla pneumologia in particolare. Il 27 novembre 2014 il Comune veniva formalmente informato che le coperture in Eternit versavano in stato di conservazione definito pessimo e che per legge dovevano essere rimosse entro i successivi 12 mesi, ossia entro novembre 2015. 3 mesi e 20 giorni dopo, 17 marzo 2015, con riferimenti alla giurisprudenza in quel momento vigente, l'ufficio legale del Comune scriveva che il curatore fallimentare può diventare quindi destinatario di provvedimenti amministrativi che impongano degli obblighi di intervento a tutela della salute pubblica, ivi compresi interventi di bonifica veri e propri. Ci rendiamo conto di ciò che è avvenuto, o meglio, di ciò che non è avvenuto. Il perito segnala un potenziale grave problema per la salute pubblica. La legge indica i tempi in cui deve essere risolto. L'ufficio legale indica la strada per affrontarlo, legibus sic stantibus, ma che poi oggi, 12 novembre 2018, nel dovuto parere di regolarità, scriva, cito testualmente, che il parere legale richiamato risulta datato e non è dunque aggiornato sulla base della recente giurisprudenza, non sposta di una virgola il problema. Il 17 marzo 2015 il parere legale dell'avvocato Colla non era datato, ma redatto e aggiornato sulla giurisprudenza in quel momento, ripeto, in quel momento vigente, e come tale doveva allora, ripeto, allora, essere valutato per prendere i provvedimenti amministrativi allora indicati dall'avvocato Colla, come direbbe il sindaco, punto. Sono trascorsi 4 anni da quel novembre 2014 e l'Eternit è ancora lì, al suo posto, continuando a sfarinarsi lentamente e inesorabilmente giorno dopo giorno. C'è da rabbrividire al pensiero di cosa può essere entrato nei polmoni dei vittoriesi in questi anni. La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e l'interesse della collettività, recita l'articolo 32 della Costituzione. Nessuno, tra coloro che conoscevano da anni quella perizia, ha mai pensato che questo diritto costituzionale deve essere garantito anche ai vittoriesi che abitano tra le vie Toniolo, Dante, Cartiere e Carducci? E deve essere garantito agli utenti estivi della piscina comunale, che a poche decine di metri passano intere giornate nei mesi estivi? E deve essere garantito anche ai bambini e familiari che lì sotto, a toccata di mano, passano nel parco giochi ore e ore durante tutto l'anno? Per il diritto alla salute di questi vittoriesi nulla di concreto, nulla di materialmente concreto è stato fatto negli anni 2015, 2016, 2017, 2018. Certo, tra poco da lassù sentiremo parlare di tutto e di più. Ci verrà detto con la saccenza usuale che qua giù siamo dei duri di comprendonio, magari con il sorrisino di commiserazione che si riserva ai parvenu dell'aula civica, ultimi arrivati, rispetto ai blasonati che la frequentano dai più mandati o addirittura da quasi 30 anni. Ripeto la domanda, non al sordo che siede sul banco alto, ma ai colleghi consiglieri, al pubblico in sala e ai cittadini. Ci vogliamo rendere conto che lì i vittoriesi hanno respirato e continuano a respirare sotto migliaia di metri quadrati di Eternit che dovevano essere rimossi entro novembre 2015? Da 4 anni i vittoriesi stanno subendo una ingiustizia. Per loro il diritto alla salute non è esistito
disconosciuto da anni e bloccato in stand-by per i più disparati motivi. Ma il loro diritto deve essere riconosciuto. Anche per loro, come per il mugnaio di Potsdam, dovrebbe esistere un giudice a Berlino. Un giudice che riconosca formalmente e sostanzialmente il diritto negato a chi lo ha violato e ne imponga il rispetto, sanzionandone la conseguente responsabilità, sia essa pubblica o privata. In quest'Aula, in più di un'occasione, abbiamo sentito evocare il dovere e la volontà dell'agire per il bene comune, in conformità a un concetto che la sensibilità cristiana del pensiero neotomista ha rielaborato tra fine 800 e 900. Mi chiedo, agisce davvero la politica per il bene comune quando tralascia di fare quanto in suo potere e dovere per la tutela di un bene come la salute, che deve essere garantito sia alla persona che alla collettività? Ho finito. Mi sia consentita un'annotazione personale. Torno alla seduta del 4 giugno 2018 sull'ex Carnielli, al termine della quale un dipendente comunale ha dichiarato, come da verbale, di ritenere che la struttura da lui diretta fosse stata pesantemente offesa dal Consiglio, quindi per quanto esposto dai consiglieri comunali durante i loro interventi. Qualcuno ipotizza che il dipendente in questione o altro dipendente potrebbe aver presentato doglianze o atti formali nei miei confronti, per quanto avrei detto in quest'Aula. Premetto che in quella seduta ho trattato problemi di funzionalità politico-amministrativa e quindi, lo sottolineo ed è evidente dai verbali, sempre e comunque relativi ai problemi della nostra comunità, dei nostri cittadini, del nostro comune inteso come realtà concreta ed operativa. Ora, nel ribadire e confermare quanto dissi in quest'Aula, che peraltro non ritengo offensivo della dignità e dell'onore di alcuno, ma bensì severamente critico nei confronti dell'amministrazione di questo comune, chiedo all'amministrazione stessa e al segretario generale se siano a conoscenza di eventuali doglianze o atti nei miei confronti, per eventualmente confermarli e in caso affermativo darne, su mia espressa richiesta, la più ampia informazione a questo Consiglio e alla cittadinanza. Se infatti ciò fosse vero, e quindi qualcuno pensasse di condizionare un consigliere comunale affinché non vengano approfonditi i problemi della funzionalità degli uffici, peraltro oggetto anche di recente cronaca locale, sappia che ha trovato la persona sbagliata. Anzi, anticipo fin d'ora che intendo portarli nel dibattito pubblico della prossima campagna elettorale. Grazie consigliere. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Allora, allegato alla delibera c'è un parere tecnico al quale io ho voluto fare sul quale ho dovuto fare delle riflessioni. In questo Consiglio Comunale qualche tempo fa è passata l'indicazione di una richiesta alla Regione di 400.000 euro per la bonifica di 2 siti vittoriesi, l'area Carnielli e la cava di Forcal. Nel parere contabile allegato al punto all'ordine del giorno c'è scritto che l'avvio di un procedimento ordinatorio presuppone la copertura finanziaria nel caso che il Comune fosse chiamato ad agire in via sostitutiva. Nel bilancio di previsione 2018-2020 non è previsto alcuna risorsa. Gradirei che l'assessore Costa mi spiegasse di nuovo come e dove ballano i 400.000 euro citati in Consiglio Comunale e nella riunione del Consiglio di quartiere del centro dove ho partecipato anch'io. Ora che il 30 ottobre l'asta è andata deserta e quindi non ci sono più le motivazioni che hanno portato la maggioranza a disertare il Consiglio, c'è qualcuno della maggioranza che vuole spiegarmi come si propone l'amministrazione alla vista di questo insuccesso? Dico insuccesso perché dopo che l'amministrazione, Piruè ancora attivo, ha redatto una delibera a consigliare dove si rinunciavano a 2.500.000 euro di oneri e ha dato la propria disponibilità a realizzare il ponte sul Meschio per un importo di 1.200.000 euro, adoperando gli oneri di costruzione, non è riuscita a prendere vittoria per 500.000 euro. Vorrei anche sapere se è negli obiettivi di questa amministrazione mettere a disposizione del bilancio
i 200.000 euro che mancano per la bonifica Carnielli, rimpianguando la somma della Regione, considerando che ha appena recuperato 270.000 euro da Roma. Inoltre credo che la somma a disposizione della curatela fallimentare tratta dalla vendita di Victoria sia necessaria e sufficiente alla bonifica Eternit e non capisco come l'amministrazione possa pensare di usare i soldi dei cittadini per realizzarla. Credo quindi che i timori del responsabile contabile siano infondati. Per quanto riguarda il parere tecnico, c'è la preoccupazione che l'asporto dell'Eternit possa pregiudicare ed aggravare l'inquinamento del sito ad altri agenti inquinanti. Giusto, dico io. Chiedo cosa è importante Vittorio Veneto. Dopo 30 anni di inquinamento mai sanato, con l'indicazione dell'Avvocatura Unica nel 2014 dell'obbligo da parte dell'amministrazione di intervenire stante la pericolosità inquinante dell'amianto, ancora oggi, dopo 5 anni, si discute cosa sia più importante, se intervenire personalmente o obbligare la curatela a intervenire. Si fa riferimento a 2 delibere consigliari nelle quali si evince che l'improbabile acquirente dovrà sobbarcarsi l'obbligo della bonifica. Si è visto chiaramente che non c'è alcun interesse da parte dei privati all'acquisto dell'area, anche in presenza di benefit da parte dell'amministrazione per 4 milioni di euro. Si dice che il parere legale richiamato risulta datato e quindi non aggiornato in base alla recente giurisprudenza e agli atti in medio termine intervenuti. Come dire che i vittoriesi non abbiano paura di ammalarsi di cancro ai polmoni perché non sono stati messi i soldi nel bilancio di previsione, è cambiata la giurisprudenza e sono stati fatti atti consigliari che hanno cercato di salvare la carriera del sindaco. Che deve fare la minoranza per farsi ascoltare e aiutare i vittoriesi? Deve chiamare Striscia la notizia oppure più saggiamente non è l'arena dei Giletti, non so cosa dobbiamo fare. Oppure più istituzionalmente deve andare alla Procura della Repubblica per individuare eventuali responsabilità? Mi auguro che nessun malato di cancro ai polmoni che risiede nelle vicinanze del sito o un suo erede venga a bussare alla porta del sindaco per chiedere giustizia. Altro che cambio di giurisprudenza o atti consigliari a medio termine intervenuti. Oppure non sono previsti i soldi nel bilancio triennale 2018-2020 e per prudenza non si può imporre al curatore di intervenire con i soldi della Victoria. E alla salute pubblica e ai destini del sindaco che ne è responsabile nessuno pensa? Se fossi nei panni del sindaco, questa sera io voterei favorevolmente al punto. Ecco. Grazie consigliere Fasan. Consigliere Dus, prego. Sì. 2 agosto 2018. 2 agosto 2018. Consigliere Posoccole dov'era? Fasan? Da Re? 2 agosto 2018, dov'era? 2 agosto 2018. Il 2 agosto 2018 eravate tutti invitati a un sopralluogo al Carnielli. È stato fatto. È stato poi fatto il sopralluogo al Carnielli e è stato fatto il sopralluogo al Carnielli e voi non eravate presenti. È stato fatto il sopralluogo Sì, lo chiediamo, lo verifichiamo quando volete. È stato fatto il sopralluogo al Carnielli e voi non c'eravate. Questa è la verità. E in quella sede di sopralluogo potevate verificare lo stato di consistenza dell'Eternit, potevate verificare che non c'è solo l'Eternit al Carnielli, ma c'è anche un'altra bonifica da fare, che è altrettanto grave, e che è la bonifica del mercurio, che si tratta, guarda caso, sotto la copertura di Eternit. Sì, cromo. Che è sotto la copertura dell'Eternit. Abbiamo fatto le stesse domande che voi oggi ponete qui al curatore. Gli abbiamo detto, ma perché non si provvede immediatamente alla bonifica? Cosa che tra l'altro poteva essere fatta nei 15 anni in cui governavate voi, sì, così, en passant, mi viene da dire. Non c'erano le condizioni. Guardate, quando governavate voi non c'erano le condizioni, adesso le condizioni sono cambiate. Vabbè, adesso le condizioni sono cambiate. Cambiano sempre le condizioni.
se è un problema imminente per la salute dei cittadini, obbligherà il privato a fare la bonifica oppure no? Se è un problema, come lo ha rilevato in questo momento il consigliere Sant'Antonio, era un problema prima, lo è un problema adesso. Speriamo che grazie ai provvedimenti che stiamo prendendo non sarà un problema anche per il futuro. Ma torniamo al punto. Dal sopralluogo emerge chiaramente che se uno va a togliere la copertura che c'è attualmente, la copertura di Eternit, la pioggia semplicemente entrerà all'interno del capannone e andrà ad alimentare i pozzi. Questa è la realtà e questo ci è stato risposto durante il sopralluogo. Facendocelo vedere chiaramente ci ha detto togliamo questa copertura qua e poi la pioggia che cade cosa succede? Ho finito per il primo giro. Grazie. Consigliere Posocco. Mettiamo un po' di chiarezza perché mi sembra non ce ne sia tanta. Innanzitutto qui ho la mail di De Valier il 2 agosto alle 18:15. Buongiorno a tutti, causa pioggia, il sopralluogo non si farà, saluti. Sì, non c'è, senza offesa, qui, questo è, però io avevo già comunicato al consigliere De Valier che non avrei potuto esserci per onestà, quindi, però c'è anche la mail che ci dice tutto annullato, quindi se qualche consigliere voleva venire e poi non è stato rinvitato, non lo so. Comunque, torniamo a analizzare un po' anche qualche inesattezza che il consigliere Dus ha appena detto. In particolare parliamo del parere legale dell'ufficio comunale firmato dall'avvocato Barbara Colla. Il parere legale dice una cosa: la copertura in amianto al momento non è pericolosa, quindi il parere legale questo è del 2015, però potrebbero intervenire eventi atmosferici che la potrebbero rendere pericolosa. Allora, io dico, il comune si è posto il problema prima di fare l'accordo che invece di chiedere all'acquirente la bonifica come nel 2010, era magari il caso di vedere se c'era la priorità dell'amianto, per esempio dopo la leggera grandinata del 2017? Avete fatto un'analisi? Perché il comune è vero che oggi probabilmente non può cambiare le priorità dell'accordo, l'accordo di bonifica, ma non perché non le poteva cambiare. Quando ha redatto l'accordo, e voi consiglieri dovevate stare attenti su questo, voi consiglieri, quando ha redatto l'accordo poteva benissimo cambiare le priorità del piano. E soprattutto poteva, perché qua c'è scritto, in questo parere che grazie al consigliere Saracino abbiamo avuto il giorno prima, il 3 di agosto, che è compito della curatela, il comune poteva dire, benissimo, la bonifica del suolo me la farà l'acquirente ed io ti vengo incontro con gli oneri, perché va bene così. Rientra nell'interesse del comune, ok? Ma poteva benissimo non rinunciare a un obbligo che era chiaramente della curatela. Cioè dire a prescindere, tu curatela, che trovi o non trovi un acquirente, la bonifica dell'amianto me la fai perché io comune ho fatto una verifica e ho visto che è pericoloso e te lo impongo tramite un'ordinanza cosiddetta contingibile urgente. E tu, curatela, mi fai la bonifica. Purché, e qua sindaco, non ci sia un'indagine che stabilisca il contrario, ma questo non mi risulta agli atti. Voi nel parere mi dite, nel parere allegato alla delibera, mi dite che non si può più fare niente di più, niente di meno di quello stabilito nell'ex articolo 6. E deliberato, votato da noi consiglieri, il 4 agosto 2018. Benissimo, ma andiamo al giorno prima. Perché non avete chiesto alla curatela che la bonifica dell'Eternit la facessero loro,
visto che i nostri uffici dicono chiaramente che va fatto spese della curatela. E soprattutto, piuttosto di rimanere congelati a quello che abbiamo stabilito nel 2010, visto che siamo nel 2018, caro sindaco, caro assessore all'ambiente, vi siete premurati di vedere se le condizioni sull'Eternit per caso fossero leggermente cambiate, tale da imporre un intervento immediato da parte della curatela? Grazie. Grazie consigliere Posocco, la parola al consigliere Darè. Sì, voglio rispondere al consigliere Dus. Voglio dire che avendoci lavorato conosco bene, diciamo, gli anfratti dell'azienda, dell'ex azienda Carnielli, i vari reparti dove c'erano la lavorazione dei vari modelli e soprattutto il reparto più importante che era quello della cromatura, che è quello che poi ha generato, diciamo, quell'inquinamento che è stato quello più importante, che tra l'altro è anche irrisolvibile. Lo dico anche all'attuale assessore all'ambiente, perché quando era all'opposizione diceva non fate niente non è che non si fa niente, non si può fare niente, perché una bonifica di quel tipo è impossibile, l'abbiamo visto anche in quel di Padova, dove c'è lo stesso tipo di inquinamento molto maggiore, ma è impossibile intervenire. Non aver visitato la fabbrica non vuol dire non avere a cuore, diciamo, il problema dell'Eternit. Poi io non voglio entrare tanto su questo perché ci sono già i colleghi che lavorano su questo. Sono piuttosto preoccupato per quello che ha detto il consigliere Sant'Antonio, il quale dice di avere avuto così delle azioni nei suoi confronti per aver espresso, diciamo così, delle valutazioni anche magari giuste o sbagliate, non sarà certo, ma sicuramente fatte all'interno di un consiglio comunale dove è doveroso esprimere il proprio parere positivo o negativo, pro o contro. Allora, questo sarebbe veramente un fatto estremamente molto grave. Qua sia il Presidente del Consiglio ma anche lo stesso segretario comunale dovrebbe farsi carico e approfondire questo punto, perché effettivamente il consigliere comunale fa il suo lavoro, poi risponde in proprio, se ha sbagliato paga, ma che ci sia un'azione di questo tipo mi pare fuori posto, fuori luogo, se è vera. Quindi chiedo che ci sia una verifica su questo. Per quanto riguarda, diciamo, invece tutto l'affare dell'Eternit e quant'altro, penso che sia doveroso per chi acquisterà quest'area quanto prima a risolvere questo problema. È chiaro che da parte mia qualcuno diceva, come il consigliere Criscioli, c'è stato un abbassamento dell'edificato, ma l'edificato dato a suo tempo era stato dato proprio perché dovesse intervenire sull'inquinamento, quindi che poi ci sia, non è che diamo i metri cubi o i metri quadri perché ci piace dare la cubatura, è stato dato perché in quel contesto c'era una considerazione per l'alta forma di inquinamento. Ripeto, spero si faccia quanto prima per capire la difficoltà, diciamo, delle coperture, basta passare per la ciclabile, non serve poi fare un passaggio interno, sì, va bene, magari per chi non c'è andato. Penso che non sia questo il problema è risolvere questo Eternit, che sicuramente è la prima cosa che si può fare con dei costi chiaramente contenuti. Grazie consigliere Darè. Consigliere Botteon. Grazie Presidente. Allora, su una cosa do ragione a Dus, il fatto che la storia della bonifica non nasce sicuramente nel 2014, ma nasce in precedenza.
Il progetto di bonifica è del 2010 che include anche la bonifica d'amianto, e quindi i responsabili sicuramente non è solamente l'attuale amministrazione ma anche almeno la precedente, ma in realtà il problema esiste da ancora prima. Due, è un po' stucchevole questa cosa della visita del 2 agosto, perché a parte che abbiamo ricevuto una mail l'1 agosto per il 2 agosto e poi non ho capito se è stata fatta o no, perché ci ha detto dove era il 2 agosto, ma noi abbiamo una mail che dice che il 2 agosto viene rimandata, quindi non capiamo se è stata fatta, quindi sono un po' imbarazzato per la maggioranza e per Dus che ha fatto questa domanda. La cosa che mi mette più tristezza è che esiste una commissione consiliare per l'ex Carnielli. Esiste una commissione il cui scopo è proprio quello di confrontarsi sui problemi e trovare soluzioni legate all'inquinamento ambientale ex Carnielli. E io non ho mai fatto parte della commissione, però il fatto che vi fosse una commissione un po' mi tranquillizzava, perché dico c'è una commissione, se vi sono novità la commissione viene informata e quindi l'argomento viene in consiglio comunale. In realtà non è successo così ed è una cosa che, avendo fatto parte di questa maggioranza, era una delle cose che avevamo promesso, quello di cambio di modalità di gestione, di trasparenza, di partecipazione, che il fatto che vi siano novità e gli stessi membri di una commissione che si occupa di un problema così importante non vengono informati, lo trovo triste e poi sì, lo trovo anche questo un piccolo tradimento di quelle che erano le promesse elettorali. La cosa che mi interessa di più però è ora, nel senso che abbiamo respirato e continuiamo a respirare l'amianto, e come si intende procedere ora, perché ho sentito ora da Dus il problema che rimuovere la copertura in amianto causerebbe l'altro problema, quindi il del cromo. Esiste un preventivo di copertura parziale temporanea, come si intende procedere ora? Adesso quello che mi interessa effettivamente è quello, quindi sicuramente vi sono responsabilità sia politiche soprattutto, però quello che ci interessa da qui in avanti è capire come si può procedere adesso per cercare di risolvere il primo problema, che è sicuramente il più risolvibile, ovvero quello dell'amianto. Grazie. Grazie, consigliere Botteon. La parola all'assessore Costa per la prima giro di risposte. Grazie. Sì, cercherò di dare qualche risposta, spero esaustiva, ma soprattutto in base a quello che so e quando anche sono venuto a sapere. E posso dire, cercando di riassumere un attimo gli argomenti, posso dire che di quel parere, di quella relazione del 2014 io sono venuto a conoscenza nel 2016-2017, sono venuto a conoscenza, nel senso che dopo l'ho presa e dopo me la sono letta. Avevo chiesto all'ufficio di cosa riguardasse, come fosse articolata, e il responsabile dell'ufficio mi ha risposto che è una relazione fatta appunto a cura, presentata da parte del curatore fallimentare, però l'ufficio mi diceva che, anzi sono i due operatori, quindi tutti e due erano presenti, mi diceva: guardi assessore, che questa è una relazione fatta prendendo a riferimento la normativa che è riferita appunto agli ambienti di lavoro, mentre invece dovrebbe essere una normativa diversa, perché questo non è più ambiente di lavoro, è un ambiente chiuso, punto. Io non sapevo né leggere, per non sapere né leggere né scrivere, è un argomento che non avevo mai trattato in vita mia prima, ho lasciato perdere. Mi sono poi preoccupato un attimo e ho cominciato a preoccuparmi del problema nel 2017. Anch'io ho tirato su le antenne, soprattutto dopo il 25 giugno 2017. Allora lì mi sono letto la relazione e
oltre alla relazione, mi sono letto soprattutto la DGR, la delibera di giunta regionale, che costituisce il presupposto per il rilievo, dove lì ho colto proprio, quello mi è rimasto impresso, che dove tu sommi tutti quanti gli indicatori, però all'indice di vetustà devi moltiplicare il tutto per 4. E quindi ho cominciato a preoccuparmi e quindi a parlarne con chi di dovere, con gli uffici, con i dirigenti, per sapere qualcosa di più. Ecco. Questo per quanto riguarda questa relazione, però dai discorsi fatti è venuto fuori che non c'è solo Carnielli, ce ne sono tanti altri di edifici che hanno gli stessi problemi. Non è che con questo voglia sminuire. È un problema. L'Eternit è un problema quando viene l'Eternit, se è ben conservato, questo non lo dico io, ma basta guardare il sito dell'ARPAB, il sito della regione, sì, dell'ARPAB mi pare, dell'ARPAB, se è ben conservato può rimanere là altri 50-100 anni. Nel mio, dove abito io, sono state rimosse lo scorso anno alcune pareti dei davanzali che erano di Eternit. Erano fermi, sani, nel senso sani, cioè proprio nel senso sani. Ecco, sono stati portati via, potevano stare lì anche altri 10 o 20 anni. L'Eternit quindi crea problemi e comincia la sfarinamento quando comincia a essere diciamo rotto, a rompersi. Ecco, questa è la prima cosa. Per quanto riguarda quella relazione, per quanto riguarda poi il parere dell'avvocato Colla, a parte le imprecisioni scritte nella delibera, che in vista della riunione ex Carnielli del 17 marzo 2015, e Barbara Colla l'avvocato produceva un parere legale in cui il parere legale è stato fatto a seguito a quella riunione, perché basta leggere quello che dice l'interessata, cioè proprio all'inizio. L'inizio comincia a riunione del riscontro con la Presidente della richiesta di parere formulata dalla Commissione indirizzo, quindi è stato fatto dopo. Quindi non è stato tenuto nascosto il 17 marzo 2015 come è stato scritto e detto. È stato prodotto dopo. Poi dice, non veniva neanche portato a conoscenza nelle successive riunioni, nel corso delle riunioni successive. A me risulta che, citata dal consigliere Saracino, del 2016-2017, io gradirei che non adesso, ma se ha il verbale, ecco, io non trovo il verbale del 2016, trovo il verbale invece del 2017, perché quella commissione allora l'ho presieduta io, e ricordo benissimo che in quella riunione abbiamo parlato tutti e sempre dei risultati delle nuove ispezioni, dei nuovi prelievi, e lì c'era l'ingegner Tona, il quale ha spiegato, ha dato tutte le risposte che tutti i componenti avevano posto. E quindi c'è tutto un verbale preciso, quello del 27 luglio 2017. Ecco, in questo qua nessuno mai ha tirato fuori il parere dell'avvocato, dell'ufficio legale. Come? Ma l'avevate chiesto? La Commissione aveva chiuso la seduta del 2015 dicendo concordano tutti sulla necessità di acquisire il parere dell'ufficio legale per una verifica delle competenze in capo a. Basta, al fine di richiedere un ulteriore monitoraggio. Quindi dopo è stato fatto il parere. Adesso io non lo so, ma è chiaro, ma se uno è componente della Commissione è lui che deve farsi parte attiva, non occorre fare l'accesso agli atti, ha il diritto ad avere tutti gli atti, compresi i verbali. Questo è la norma, questa è la prassi e la norma, non occorre, prima cosa. Seconda cosa, non è che sia venuto fuori il 2 agosto quel parere dell'avvocato Colla, quel parere è stato letto in una seduta pubblica
il 24/11/2017, 24/11 dall'architetto Antoniazzi in biblioteca. No, questo è stato letto in biblioteca in quella riunione organizzata dal presidente del comitato di quartiere del centro. E c'è il verbale, è stato letto, punto a capo. Quindi non c'è niente di misterioso o di arcano o che abbiamo voluto tenere nascosto ai consiglieri oppure alla cittadinanza. Questo, ecco. Poi il concetto di parere legale, qua lasciatemi una cosa, io ho il massimo rispetto delle persone. Il parere scritto nella motivazione risulta datato, ma datato secondo me è riferito, a parte che personalmente io avrei usato un altro ragionamento, cioè avrei detto che la giurisprudenza su questo argomento non è consolidata, è abbastanza ondivaga. Cioè una botte una volta, un colpo alla botte e un colpo al cerchio, prima cosa. Seconda cosa, il datato, anche io l'ho interpretato come riferito a una sentenza della Cassazione, che c'è una sentenza che è del 2008, che è del, mi pare, 2008, l'ultima, no? E quindi rispetto alla situazione attuale direi che, cioè, la sentenza che chiude tutto il parere, una del Friuli, che è il semplice TAR, quella invece pesante, diciamo, Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, 1 ottobre 2008, 10 anni fa. Quindi sul parere, a parere pro veritate, io ve ne porto 10 di qua e 10 che spingono di là. Chiaro? Chiaro? Ecco, quindi i pareri sono fatti professionalmente, tutti quanti con serietà, però qualche volta è da prendere con le pinze i pareri legali. Diciamo che siamo in presenza di una giurisprudenza non consolidata, e io qua mi inserisco con un altro ragionamento. Noi oggi vogliamo risolvere il problema, sì o no? Vogliamo arrivare a una sentenza? Io non credo che noi abbiamo interesse ad arrivare a una sentenza. Secondo me noi abbiamo interesse a chiudere quel procedimento che è stato avviato con quel contratto con il curatore, dove il curatore ha più che rispettato i tempi. Qualcuno ha detto che è un fallimento per l'amministrazione il fatto che l'asta sia andata deserta il 30 ottobre. Nella delibera del 4 agosto c'è scritto che entro 120 giorni, scusate, il curatore deve bandire un'asta dalla firma, entro 120 giorni dalla firma dell'accordo. L'accordo è stato sottoscritto, mi pare, alla fine di 6 settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio. L'asta è stata fatta il 30 ottobre, quindi neanche in 2 mesi. Poi è scritto ancora che esaurita la prima asta, l'ultima sarà fatta entro successivi 120 giorni, dal 30 ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, ma se il curatore dimostra l'efficienza come l'ha già dimostrata per la prima asta, andremo a vedere come va a finire. Quindi avremo alla fine una conclusione che sarà: o c'è il compratore, qualcuno interessato, che magari si fa vivo anche prima dei 120 giorni, allora diciamo cominciamo a intravedere una via d'uscita, perché al punto 1 c'è la bonifica, oppure dobbiamo prendere atto che il bene c'è la derelizione, il bene passa ai singoli ai titolari della società fallita e vai avanti e alla fine arriva, in base all'articolo 250 del decreto legislativo, arriva al comune. Stessa cosa che sta capitando per chi segue un attimo i giornali l'altra settimana, attualmente con l'azienda Miteni di Trissino, quella che produce i FAS, la quale ha sì fatto il programma di bonifica che costa l'ira di Dio, una bonifica che costerà 18 milioni. Però ha portato nello stesso giorno i libri in tribunale e quindi 120 operai sulla strada più 60 dell'indotto, e l'assessore all'ambiente ha detto: adesso qua purtroppo saremo noi enti locali
che dovremmo far fronte a questo, alla faccia del principio che chi inquina paga. È un principio, però dopo le situazioni da gestire sono queste. Altra cosa che quindi se l'Eternit è ben conservato può andare avanti in eterno. Poi un'altra cosa che anche qua ho sentito tutti i professori sull'Eternit. Anch'io confesso che prima ero partito con l'amianto, però dopo leggendo, cioè dopo bisogna leggerle tutte le cose e anch'io ho dovuto ricredermi un po'. Basta leggere la relazione del 2010, progetto definitivo di bonifica, dove a pagina 13 e 15, ecco, anzi, sì, 13 e 14, dice che l'operazione è unica, cioè un unicum che si fa. Anch'io credevo, in effetti qua in Consiglio Comunale avevo detto, chi diceva mi pare 100.000 e io dicevo 300.000, perché mi avevano detto, sì, era l'ingegner Tona, sì, mi pare, che mi aveva suggerito, aveva detto questa cifra. Perché se andiamo a leggere come deve essere fatta la bonifica, come era stata programmata nel 2010 e approvata, no? Anche adesso ci sono anche nuove tecniche, quindi qualcosa qua è da rivedere, riepilogando, prima di passare alla fase di bonifica vera e propria del terreno del cromo, bisogna reinterrare tutti gli scavi presenti nell'area, ripristinare la pavimentazione con una soletta in cemento per proteggere il terreno sottostante, punto e virgola, rimuovere le coperture in Eternit e le coibentazioni in lane minerali se presenti, demolire tutti gli edifici presenti, quelli previsti, eccetto quelli urbanisticamente vincolanti. Cioè, in pratica è da fare quello che stiamo facendo, o comunque è stato presentato al progetto, per Forcal. Cioè, bisogna fare mi sembra, baulatura, se non sbaglio architetto mi corregga, bisogna fare una baulatura, cioè fare una tomba, punto. Dopo sposti l'Eternit, perché altrimenti c'è come si dice, la decantazione, l'acqua che scende, becca il cromo e continua a portarlo giù in falda, il dilavamento, ecco, sì. Per cui purtroppo anch'io sono dovuto ricredermi e dire che l'Eternit deve andare via con il cromo. E noi anche, se ricordate, anche se andiamo a leggere tutte le riunioni precedenti, abbiamo quasi esclusivamente, quindi qua faccio colpa mia, ma anche una colpa un po', responsabilità un po' collettiva di tutti, ci siamo sempre e solo fissati sul cromo, sul cromo abbiamo sempre parlato, se andiamo a leggere i verbali. Sul cromo, soprattutto la nostra attenzione è stata portata prevalentemente sul cromo, dopo sull'Eternit. Ecco, però con questo non vuol dire che sono tutte due bestie brutte. Ecco, poi a Pogiocco diceva sì, perché non abbiamo fatto fare non abbiamo imposto l'obbligo di fare la bonifica alla curatela. Ovviamente questo lo potevamo fare ieri, l'altro ieri poteva essere fatto 5, 10, 15 anni fa. No? Ecco, quindi, però dobbiamo anche tenere presente tutti gli istituti giuridici, che c'è anche quello della derelizione, che se io metto il bene in vendita a 3-4 milioni e dopo so che ho 1,5 milioni di bonifica da fare, ovviamente cos'è che si trova? Il curatore fallimentare dice grazie, rinuncio a quel bene, lo restituisco e ci capita in coppa e viene in coppa al comune, dritto o rovescio, perché la norma alla fine dice questo. Ecco. Poi il consigliere D'Area ha detto l'augurio è che vada venduto, e quella è la storia, il fatto che noi tutti ci auguriamo. Al consigliere Fasan che diceva i 200.000 Carnielli, 200.000 Forcal, è arrivato ieri il decreto, il 29 ottobre 2018, che in pratica per quanto riguarda Forcal nella graduatoria
nella graduatoria delle disgrazie regionali noi siamo al 10° posto e quindi non abbiamo avuto nessun finanziamento rispetto ai 200.000, perché i soldi erano a disposizione sino al numero 6. L'assessore comunque se fa come ha promesso, e non ho motivo di dubitare, che l'anno successivo ci sarà un altro 1 milione e utilizzerà la stessa graduatoria, che questo è un principio che mi pare corretto che la Regione sta seguendo. Per quanto riguarda invece Carnielli, il progetto di bonifica, sempre stesso decreto, la nostra richiesta non è stata non ammissibile al fondo di rotazione, perché in pratica ci dicono: voi ma a che titolo entrate nella Carnielli? A che titolo? Non risulta formalizzata la procedura per la quale il Comune sia chiamato a intervenire in via sostitutiva e in danno ai sensi sempre di quel famoso articolo 250, che dice che se non provvede il proprietario, non provvede, arriva in testa il Comune. Questo ci dice la Regione. Poi il provvedimento, va bene, è in contraddizione con provvedimenti assunti il 4 agosto, questa proposta di delibera. Comunque l'intervento di bonifica deve essere, ripeto, completato. Ecco, dopo qualcosa sì, poi il Fasan non ho capito se rinuncia ai 2 milioni, per cui non ho capito il collegamento con il problema dell'amianto, ma comunque vabbè. Ecco, questo è quello che... Ok, ringrazio Assessore Costa. Sì, non so se c'è qualcos'altro. Beh, dopo sicuramente ci saranno altre sollecitazioni alle quali potremo rispondere. Consigliere Saracino. Beh, innanzitutto ho trovato l'intervento di Costa, che non gli do nessuna colpa perché è subentrato recentemente come assessore all'ambiente, anzi gli faccio i complimenti per quello che ha potuto fare in poco tempo, però ha detto delle cose inesatte e non corrette. E ci tengo a precisarlo perché il consigliere Saracino, come si legge dal verbale del 2016, chiede delucidazioni in merito all'amianto presente all'interno del sito. Non è che non ci siamo mai interessati, in commissione ne abbiamo parlato ed è scritto sui verbali. Le manca, io ho fatto accesso agli atti, probabilmente anche lei magari glielo danno, perché io questi qua ho dovuto fare accessi atti, perché tutti i verbali sono online, questi della commissione Carnielli no, ho fatto un accesso agli atti, li ho avuti. Bene, detto questo, c'è una cosa che non devo per forza sottolinearlo, perché gli stessi uffici che lei ha citato, una parte del parere che le hanno dato sul discorso che il parere fatto nel 2014 non era del tutto certo, però concludeva che il risultato rapportato alla norma regionale potrebbe comunque probabilmente allo stesso risultato, ovvero che l'indice di degrado è maggiore della soglia massima e quindi necessita prevedere alla rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi, scritto dai nostri uffici. Poi mi dispiace che va a screditare il parere della Colla dicendo che non ha nessun valore, ma all'epoca dei fatti, cosa che nei verbali c'è scritto, noi le abbiamo chiesto l'ha detto, cioè, allora dica, ha detto, è data, sì, ma infatti lei si nota, io ho parlato che l'abbiamo chiesto nel 2015, 17 marzo 2015 l'abbiamo richiesto, la dottoressa Colla, l'avvocato Colla l'ha presentato il 16 febbraio 2016, quasi un anno dopo, e la commissione del 16 febbraio, che qua c'è il verbale, non ci viene presentato. È quello che noi stiamo dicendo, che questi atti non ci sono stati né dati né portati a conoscenza. Lei dice che è compito nostro? Come faccio a sapere che ci sono questi atti se noi in commissione che dobbiamo parlare di queste cose non veniamo messi a conoscenza? Cioè, il problema è questo. Non è che non si vuole trovare una soluzione, ma che ci sono state omesse delle parti di documentazione fondamentali, perché potevamo nel 2016, con quel parere che dopo valido o non valido, che a me dispiace che venga messo in discussione, ma con quel parere dato dalla nostra avvocatura procedere in un determinato modo, parlo nel 2016. È logico che a oggi, che sono passati altri anni, lei giustamente ha citato dei nuovi giudizi, per amor di Dio non vado a sindacare quello, ma dico che dal 2014 a oggi abbiamo perso tempo ed esposto i cittadini ad un rischio. Il parere parla di sostituzione, di intervenire entro 12 mesi, quindi non penso che vuol dire che l'amianto presente può star lì tranquillamente. E la cosa è molto
di più aggravata dalla situazione della grandinata che c'è stata a Vittorio, che sappiamo i danni che ha fatto. Dopo le chiedo di essere preciso quando parla, perché ha parlato che la dirigente in una riunione del Consiglio di quartiere ha letto il parere o ha citato o ha detto che esiste un parere, perché è un po' diverso. Grazie. Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi. Consigliere Sant'Antonio. È il secondo giro questo? Questo è il secondo giro. Bene. L'urgentissima urgenza urgente di modificare le previsioni urbanistiche per quest'area, talmente pressante da farci deliberare qui, in quest'Aula, alle 3 di notte del 4 di giugno e alle 8:30 di mattino di sabato 4 agosto, sotto la canicola, pare ora la montagna che ha partorito il topolino. La mancanza di partecipanti all'asta del 30 ottobre scorso, con il conseguente protrarsi della più totale incertezza sui tempi di bonifica dell'Eternit, in stato di conservazione definito pessimo, sollecita un'altra riflessione. L'assessore Costa, se mi ascolta, ecco, in una sua dichiarazione al Gazzettino del 31 ottobre, nell'articolo Ex Carnielli, nessuna busta, l'asta va deserta, dichiarava testualmente: se sono state fatte revisioni al vecchio Piruea, vuol dire che qualcuno era interessato a quest'area. Forse fa parte delle logiche immobiliari attendere una nuova asta. Il nostro auspicio era che qualcuno a questa nuova vendita si facesse avanti. Fine citazione. Nessuno però si è fatto avanti quel tanto atteso 30 ottobre e intanto l'Eternit, in stato di conservazione definito pessimo, resta ancora lì. Eppure di interessati all'acquisto ce n'erano, e sicuramente più di uno, come si apprende dai documenti ufficiali del Comune. Leggo dal verbale della seduta della Commissione Consiliare Ex Carnielli del 17 marzo 2015, firmato dal verbalizzante architetto Rosita Martinuzzo. Cito testualmente: Antoniazzi dice che è stato programmato un incontro con il curatore in quanto l'area è oggetto di un Piruea e ci sono anche delle implicazioni di tipo urbanistico. Ricorda come il progetto di bonifica, con la rimodulazione dei lotti, fosse legato anche al tipo di intervento edilizio che era previsto dallo strumento urbanistico. Considerato che oggi non ci sono più le stesse condizioni, se in quell'area non si prevedono più lo stesso tipo di interventi approvati con il Piruea, a suo parere potrebbe essere modificato anche il progetto di bonifica. Evidenzia, inoltre, che ci sono state presso gli uffici domande informali di interessamento sull'area di diversi privati. Ora che 17 marzo 2015. Ora che la vicenda ex Carnielli continua a produrre colpi di scena, come la mancata presenza di interessati all'asta del 30 di ottobre, credo sia di interesse pubblico chiedere e sapere dall'amministrazione quanti e chi fossero i diversi privati che alla data del 17 marzo 2015 avevano manifestato interesse per l'ex Carnielli, quali siano gli uffici a cui le domande informali erano state rivolte e come si sia materialmente concretizzata la informalità delle domande di interessamento cui allora in seduta di commissione faceva riferimento la signora Antoniazzi. Grazie. La parola al consigliere Posocco. Sì, allora, sono state fatte delle dichiarazioni che non mi sono piaciute. Innanzitutto la biblioteca non è il consiglio comunale e non è la commissione ex Carnielli, quindi io credo che i documenti devono essere dati alla commissione e poi eventualmente discussi in consiglio comunale. Non mi potete rispondere che il problema così grave era stato presentato in una riunione come se ne fanno tante in città e non alla commissione
che c'è la commissione apposita appunto a Vittorio Veneto e non in Consiglio Comunale. Per giustificarsi l'assessore, sbagliando, secondo me non si è accorto che ha detto che i pareri dell'avvocatura del comune non sempre sono attendibili. Eviterei di fare certe uscite. Assessore, lei non mi può dire come assessore all'ambiente che ha visto gli atti solo dopo 3 anni, in quanto assessore all'ambiente, che problemi sull'ambiente abbiamo a Vittorio Veneto, e viene a dirmi la Carnielli è uno dei più grossi problemi ambientali che abbiamo qui a Vittorio Veneto, e lei mi dice che ha visto gli atti solo dopo 3 anni. Che atti formali ha fatto l'amministrazione dopo la grandinata del 25 giugno 2017? Per cortesia vorrei saperlo. Non mi risulta un'ordinanza contingibile urgente per fare la bonifica a tutela della salute pubblica. Le voglio sottolineare una cosa, me lo conceda, lei al mio posto sarebbe già andato in procura per la 20ª volta, visto che con Darè quante volte siete andati? 19 volte l'avete tirato su e giù, quindi calcoli anche questo. Grazie. Grazie consigliere Posocco, la parola al consigliere De Valier. Sì, visto che sono tra la maggioranza, De Bastiani non c'è, l'unico commissario, volevo affermare che effettivamente in qualità di commissario non sono mai venuto a conoscenza di una tale relazione in cui si parlasse di Ethernet in uno stato pessimo. Mai vista e mai sapevo l'esistenza di tale relazione. E è pur vero che in tali commissioni abbiamo chiesto più volte di analizzare le problematiche del sito, fa testo il fatto che abbiamo richiesto un parere in merito anche all'Ethernet, e ci è sempre stato indicato che il problema principale era quello relativo al cromo, come verificato da perizia e bonifica approvata dalla Regione Veneto, in quanto prima si doveva bonificare o comunque mettere in sicurezza il cromo e poi occuparsi dell'Ethernet. E quindi allo stato attuale io a tutt'oggi non ho visto tale relazione. Questo è quanto posso dire da commissario. Quello che mi fa specie è che comunque anche il commissario Saracino, quando è venuto a conoscenza di tale cose, non abbia richiesto l'indicazione della commissione. A tutt'oggi la commissione non ne ha discusso, è stata portata qui direttamente e a tutt'oggi io non ne ho conoscenza. Grazie consigliere. Consigliere Dus, a lei la parola. La curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell'ambiente per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo per tal via alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. TAR Lombardia, Milano, sezione 3, sentenza 0501-2016. Inoltre, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 25/9/2013 numero 21, ha chiarito che l'amministrazione non può imporre al proprietario di un'area contaminata, il quale non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di sicurezza, di messa in sicurezza, di emergenza e di bonifica, di cui è l'articolo 240,1 lettera M e P del decreto legislativo 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall'articolo 253 del medesimo DLGS. Il curatore non sostituisce infatti il fallito, atteso che la procedura fallimentare ha uno scopo liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell'impresa fallita.
Sempre secondo la giurisprudenza, il fallimento non può essere reputato un subentrante, ossia un successore dell'impresa sottoposta alla procedura fallimentare. La società dichiarata fallita, in vero, conserva la proprietà soggettiva giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, solo se ne perde la facoltà di disposizione, pur sotto pena di inefficacia solo relativa dei suoi atti. Il fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest'ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti, ma a guisa di legittimazione straordinaria. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. Il curatore del fallimento, pertanto, pur potendo sottentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito, in via generale non è né rappresentante né successore del fallito, ma terzo subentrante dell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge. Il fatto che alla curatela sia affidata l'amministrazione del patrimonio del fallito per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell'attivo e alla soddisfazione paritetica dei creditori non comporta affatto che sul curatore incomba l'adempimento di obblighi facenti carico originariamente all'imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti all'inizio della procedura concorsuale. Potrei andare avanti così per altri 10 minuti perché ho tutte le sentenze, cioè molte delle sentenze. No, scusami, mi lasci finire per piacere, sto facendo un intervento. Ancora un minuto, consigliere. Sì. Le diverse sentenze che ho citato sono per ribadire un concetto che credo che possa essere almeno questo condivisibile, cioè che ci sono delle sentenze che dicono che il curatore fallimentare ha delle responsabilità, altre sentenze che dicono che il curatore fallimentare non ha nessuna responsabilità. Io non faccio l'avvocato e dico anche per fortuna faccio un altro mestiere, mi occupo un po' di ambiente e alcune cose credo di saperle e quello che è stato fatto, almeno da parte di questa maggioranza, è tentare di mettere nelle condizioni possibili per il curatore fallimentare per risolvere un problema legato sia al cromo che all'amianto. Infine concludo che mi sfugge, ma questo probabilmente è l'ennesimo mio limite, in questo caso politico, e il piano che ha preso una parte della minoranza in questo dibattito, in cui si attaccano o si chiedono chiarimenti che probabilmente sono anche opportuni, ci mancherebbe altro, però non riesco a capire veramente dove si voglia andare a parare, forse siamo già in pre-campagna elettorale, però credo che il bersaglio debbano essere sempre i politici e non i tecnici, siamo noi che eventualmente dobbiamo essere attaccati. Qui invece in aula spesso succede che vengano attaccati i funzionari. Allora non c'è bisogno che io difenda i funzionari del comune perché loro naturalmente hanno le spalle grosse per farlo. Non faccio neanche una difesa per dei colleghi. Dico semplicemente che credo che il dibattito debba mantenersi su un piano politico e si debba riguardare i politici, ripeto, e non i tecnici. Grazie consigliere. Consigliere Carnellos. Sì, qui stiamo rimestando la pentola, però io credo che un'iniziativa deve essere presa e qui c'è un qualcosa che abbiamo dimenticato tutti. Al di sopra del curatore fallimentare, un fallimento ha un giudice delegato. Visto e considerato che qui non ne usciamo, perché le sentenze dicono una cosa, le sentenze ne dicono un'altra, gli avvocati un'altra ancora, Dus non fa l'avvocato, io faccio l'avvocato e sulla stessa cosa si può dire bianco e nero tirando le norme come fossero una chewing gum. Potrebbe essere una soluzione per superare l'impasse che il deliberato chieda un incontro e così i singoli consiglieri si confrontano, un incontro con il giudice
delegato, a cui l'amministrazione e io a questo punto delegherei alla presenza la commissione Carnielli e a questo giudice delegato, amministrazione e componenti della commissione Carnielli sviscerano queste cose che abbiamo visto questa sera, tutte autorevoli e, come si può dire, che hanno sicuramente una valenza politica, giuridica e sanitaria e ci rende edotto. Sentiamo il parere del giudice. Tante volte Posocco ha detto che talvolta nel passato ci sono... Andiamoci insieme e queste cose Dus mostrerà la sua giurisprudenza, Posocco mostrerà quello che ha lui, siccome anche il giudice a questo punto, essendo il sorvegliante del fallimento, prenderà posizione ed è un giudice. In tempi brevi lo si chiede, perché voi direte, scusami, scusami, perché in questo modo si evita di fare atti illegittimi o atti impugnabili o atti su cui dopo avvocati degli uni e degli altri gli guadagna sopra. Perché il problema, credo che sia stata di questa amministrazione ma anche della precedente, è qual è la cosa concreta che si può fare. Adesso lo diciamo un'ingiunzione. Prima ho sentito parlare i soldi del fallimento. Io normalmente non mi occupo di diritto fallimentare, ma da qualche reminiscenza che ho, ricordo che se dal fallimento deriva qualcosa, dal beni su cui qualcuno ha un diritto reale, e l'ipoteca è un diritto reale, i soldi vanno innanzitutto a quelli. Tutti gli altri, niente. Oppure se ne rimangono. Certo, su quelli che rimangono il curatore può fare quello che vuole e in quel caso sì, scavalcare chi non ha il diritto reale. Ma ripeto, non faccio diritto fallimentare e questo lo saprà il giudice delegato al fallimento e quindi a questo punto qualcuno ci dirà se ha ragione Fasan o ricordando male, è vero che qui i soldi non possono essere adoperati. In quell'occasione potremmo anche chiedere, ce ne sono altri? Perché adesso Fasan si è focalizzato sui soldi ricavati dalla vendita del bene, su cui ecco, lì so perché era stato detto, c'era l'ipoteca, potrebbe anche essere, se ecco, non ci fosse l'ipoteca, ha ragione Fasan, se fosse legittima l'industria, il curatore potrebbe spenderli per la bonifica. Chiediamolo non so appunto, ma anche questo è indubbio che il giudice delegato sa ste robe. Onestamente io non so quanto ha in cassa adesso, so quello che si è letto del coso che ha venduto per quella somma, quella è là, ripeto, non so se c'era l'ipoteca della banca. E credo che questo possa essere fatto anche in termini brevi, voglio dire, anzi, lo chiediamo all'amministrazione che si attivi e chieda un incontro in cui c'è il sindaco o l'assessore all'ambiente più i membri della commissione Carnielli e così sentono con le loro orecchie cosa un giudice dice. Perché vi confesso, io non faccio parte della commissione Carnielli e ovviamente mi fido di quello che dice uno, di quello che dice l'altro, proprio per la buona fede, ma non saprei neanch'io in questo momento qual è l'atto amministrativo che è giusto assumere. Ecco, questo è il mio contributo, non so se
possa avere una qualche rilevanza, una qualche attenzione, perché non so, ripeto anch'io, che non debba poi essere responsabile di una ingiunzione che ho fatto fare, che dopo salta fuori che è legittima e deve pagarmi l'avvocato, insomma, ecco, questo voglio, e viceversa. Ecco. Grazie. Grazie, consigliere Carnelos. Consigliere Botteon. Grazie. Beh, intanto devo dire che mi pare che non è che stiano dicendo cose diverse i membri della Commissione, dicono la stessa cosa, cioè ringrazio De Valier per l'intervento, non erano informati, non sono stati informati e quindi c'è una uniformità di vedute e quello che mi chiedo è questo, cioè vi è un parere, ok? Io sono l'amministratore e leggo il parere della mia avvocatura. Leggo il parere e cosa faccio? In base a quel parere agisco oppure, se non mi convince, chiedo un altro parere. Ma non posso non fare nulla. È questo che non capisco. Cioè, non informo la commissione, c'è una commissione che si occupa di questo, non informo, non do nessuna notizia, ho il parere, non faccio nulla. E passano gli anni. O agisci oppure chiedi un altro parere se non ti convince il parere. Ma io l'inazione, lo star fermo perché non mi convince o perché è una cosa che non accetto da un amministratore ed è una colpa grave questa, perché la tutela della salute pubblica è uno dei compiti principali che ha l'amministrazione, la giunta, il sindaco in primis e qui vorrei una risposta. Poi vi è stato l'intervento del consigliere Dus che ha letto alcune sentenze che potrebbero essere giuste, io non lo so perché neanche io sono avvocato, ma è chiaro che di fronte a queste si chiede un altro parere. Ci sono queste sentenze, è cambiato qualcosa? Mi dai un nuovo parere? Questo vorrei sentire, quindi un ufficio che mi dà un nuovo parere, sono cambiate le cose, ecco il nuovo parere. E allora un amministratore può prendere delle decisioni. Ma, ripeto, resta tutto fermo com'è e non faccio nulla, questo non lo accetto. Grazie. No, ma anche adesso. È finito, il secondo giro è finito. Quindi, per raccogliere anche la sollecitazione di Carnelos, sul deliberato potrebbe essere scritto in questo modo se riesce a raccogliere il consenso. Di no, dai. Facciamo. Può essere una preoccupazione vera per la Allora, se mi so che sono fuori, ma sì, se mi lasciavate finire, forse. No, volevo dire, cioè, la preoccupazione del mio intervento è che voi con quella mozione giustamente proponete una soluzione, io non so se sia quella giusta. Ma sai, Allora, chiedo scusa, ma vorrei finire il mio intervento, grazie. Allora, potrebbe essere sul deliberato di incaricare il sindaco di chiedere al giudice fallimentare delegato un incontro per confrontarsi in merito alle possibili procedure per la bonifica del sito, degli stabilimenti ex Cardielli di Via Dante Alighieri in Vittorio Veneto. riguardante, adesso non so se si può mettere oppure la problematica Cardielli. Sì, per confrontarsi in merito alle possibili procedure per la bonifica del sito, citando il sito. Coinvolgendo, vabbè, si può aggiungere, coinvolgendo la commissione ex Cardielli, la commissione comunale ex Cardielli, coinvolgendo oppure addirittura alla presenza
commissione consigliare ex Carnielli. No, alla presenza attiva, con la presenza dei commissari, la presenza attiva. C'è scritto presenti come uditori, presenza. Alla presenza, ognuno può dire. Sì, certo. Allora, metti anche i tempi brevi, metti i tempi compatibilmente con il giudice. Certo. Se il sindaco, guarda, il giudice mi ha detto fra. beh, ma insomma, la delibera ha i suoi tempi, è chiaro che deve essere. No, io vorrei finire la mia. Allora, mi scusi, posso leggere il mio emendamento? Questo figura come un emendamento. Quindi di incaricare il sindaco di, si introduce, chiedere al giudice fallimentare delegato un incontro per confrontarsi in merito alle possibili procedure per la bonifica del sito alla presenza della commissione consigliare ex Carnielli. Ok? Punto. Lo spiegherà? Credo sia da sviscerare. Voi volete restringerla? No, non vuoi. Secondo me è controproducente, tu vai dal giudice per parlare di questo problema. La situazione c'è, Cromo, Eternit. Noi non possiamo ignorare quello che è un progetto definitivo di bonifica. Oggi l'unico atto valido oggi qua è questo di cui io prima vi ho letto a pagina 12 e 13 che le cose devono essere Microfono. Però, assessore, tenga presente. Adesso le do la parola. Andiamo per ordine. Posso rispondere all'assessore? Io non so il giudice cosa ci possa consigliare, però senz'altro quando andiamo a chiedere se per piacere accede e ci incontra, minimo ci chiede quali sono i 3 o 4 documenti di base che reggono l'impianto e noi portiamo questo e questi sono i documenti ufficiali. Cioè, quindi il fatto dell'amianto, l'amianto viaggia in parallelo, purtroppo anch'io pensavo in maniera un po' diversa, ma dopo leggendo tutto qua. No, perché ci sono delle precedenze. C'è il consigliere Saracino che si è prenotato e poi Carnelos. Allora, no, a questo punto io chiedo al segretario comunale, perché a me sorge questo dubbio, per questa presentazione è stato dato un parere tecnico, adesso andando a modificarne il deliberato ci deve essere un nuovo parere di congruità o meno, cioè non è che possiamo fare una variazione del deliberato senza un parere tecnico, cioè stiamo facendo non dico un pasticcio, però stiamo rischiando di invalidare un atto, secondo me, e quindi chiedo al segretario, che da questo punto di vista è il garante, mi confermi se si può fare una variazione del deliberato con un parere tecnico che non era a conoscenza di questo deliberato, che secondo me va a inficiare la delibera. Grazie. Ma metti un emendamento, cioè si fa un emendamento prima. Sì, ma sul deliberato. Allora, sì, è proprio ma c'è un parere tecnico che deve invito l'architetto Antoniazzi a chiarire alcuni punti, visto che mi è stato chiesto, prego. Se riesce, eccola qua. Do a Prego. questo consiglio alcune informazioni, Sì. però non riesco ad essere precisa con le date e con i protocolli perché non avevo non ho qui i documenti. Ma dopo la sottoscrizione dell'accordo del 6 di settembre è stato chiesto al curatore di affrontare e di aggiornare lo studio della situazione
dell'amianto in particolare e di fare ripetere i monitoraggi del cromo. Il curatore si è rivolto al giudice fallimentare chiedendo l'autorizzazione che ha ottenuto e ci ha quindi comunicato formalmente che ha incaricato il dottor Tona di ripetere le analisi per quanto riguarda la situazione cromo e il dottor Donadello di fare una ricognizione sullo stato di conservazione dell'amianto. Sono arrivate soltanto le comunicazioni di questo fatto, non sono arrivati i tempi. Ma prima ovviamente... Nel 2014 che abbiamo una relazione, hai detto che è chiedo scusa se mi chiude il microfono. Se volete vado giù a darvi le date. Ok. Non cambia nulla. Ritengo che la proposta fatta dal consigliere Canellos sia accoglibile quantomeno dalla maggioranza e mi auguro anche dalla minoranza. Mi sembra che, dato quello che ci siamo detti qui in quest'ora, sia condivisibile avere la risposta definitiva su chi debba intervenire. Se questa può essere una strada percorribile, facciamolo. Se non può essere uno strumento, la modifica del... cos'è questa? Una mozione? Troviamo un altro strumento che sia vincolante per l'amministrazione, però, perché non dia adito poi a perdite di tempo, e con la presenza naturalmente della Commissione Carnielli, e sì, niente, ripeto, sono d'accordo con questa proposta. Bene, a questo punto... Segretario, lei deve fare qualche precisazione. Adesso vediamo, prego. Scusate, questa qui è una delibera di indirizzo per il sindaco. Se l'indirizzo cambia, cioè, dove sta l'illegittimità della deliberazione? Cioè, non la vedo. No, fermo un attimo. In ogni caso, chi ha dato il parere, c'è l'architetto e c'è la dottoressa Costalonga, quindi ci si può anche esprimere in merito all'emendamento, per cui il parere si trova chi ha dato il parere precedente sulla proposta originaria, ci sono le stesse persone che si esprimono sull'emendamento. Da questo punto di vista non vedo problemi. Grazie per la precisazione. A questo punto, dottoressa Costalonga e dottoressa Antoniazzi. C'è impegno di spesa. Praticamente di incaricare non il sindaco di intimare al curatore fallimentare, ma di chiedere al giudice fallimentare delegato un incontro per confrontarsi in merito alle possibili procedure per la bonifica del sito alla presenza della commissione consiliare ex Carnielli. Chiediamo solo un incontro al giudice, al massimo nei questi casi. Ok? Quindi è compatibile. Allora, non c'è problema in merito al parere di regolarità tecnica. Quindi, a questo punto, io metterei in votazione questo emendamento. Sì, certo, lo rileggo. Allora, l'ultimo, praticamente il contenuto del deliberato viene
sostituito in questo modo. Allora, di incaricare il sindaco di chiedere al giudice fallimentare delegato un incontro per confrontarsi in merito alle possibili procedure per la bonifica del sito, è già chiaro, senza specificarlo, altrimenti diventa un doppione, per la bonifica del sito alla presenza della commissione consigliare ex Carnielli. Punto. Si taglia, leggo quello che si taglia, leggo quello che viene modificato. Di incaricare al sindaco di intimare al curatore fallimentare di Cerfim SRL la bonifica della copertura in amianto degli stabilimenti ex Carnielli di Via Dante Alighieri in Vittorio Veneto, rendendolo quindi destinatario di quei provvedimenti amministrativi che impongono obblighi di intervento a tutela della salute pubblica, cui faceva riferimento il citato parere del responsabile dell'ufficio legale del Comune, avvocato Barbara Colla. Tra l'altro queste ultime due righe, insomma. Praticamente invece di intimare al sindaco, di intimare al curatore fallimentare, è di chiedere al giudice fallimentare delegato un incontro. E questi sono i nostri problemi, abbiamo questo problema, c'è il curatore fallimentare, c'è questa nostra esigenza, quali sono le strade percorribili? Al giudice delegato, no, al giudice fallimentare delegato. Questo è il... Non credo che sia un chiamiamolo compromesso, ma credo che sia condivisibile, perché alla fine allora, se qualcuno vuole intervenire, Botteon, consigliere Botteon. Sì, io non ho la più pallida idea dell'efficacia di questa, cioè si dice di no? Cioè chiediamo al giudice, è questa la procedura, cioè perché io non conosco assolutamente, questa è un'indicazione che è venuta dal consigliere Carnelos, però se non porta da nessuna parte, noi la nostra delibera è inutile. Quello che vorrei, cioè, non conoscendo la materia, è avere certezza che da questa discussione esca un qualcosa che possa portare all'individuazione di una soluzione. Questa è un tentativo che potrebbe, però mi sembra un po' limitante, nel senso che non ho nessuna garanzia della sua efficacia. La mia sollecitazione era venuta perché ti confesso che non so se è possibile, se è legittimo ingiungere al curatore. Il giudice, che è il sorvegliante, perché peraltro in ogni caso se facessimo l'ingiunzione è il giudice delegato che dirà no, resisti, non resisti, tutte queste cose qui. Provate a immaginare che dicesse il giudice delegato: guardate che siete fuori strada, non è possibile, se lo dicesse il giudice delegato, non è possibile ingiungere al fallimento. Chiaro? È vero? Non sapremmo quale... però è ovvio che il giudice delegato non è d'accordo con l'ingiunzione. E allora è chiaro che è un'altra strada, è vero? Voi potreste dire, allora troviamo i soldi, facciamocela noi la bonifica, non lo so. Ecco, questo, ma lo saprà il giudice delegato se il fallimento è là apposta. Ok, do la parola al consigliere Fasan. Io credo che la cosa che faccia la differenza sono i tempi necessari per incontrare il giudice. Se sono tempi brevi, aspettiamo il parere del giudice e poi faremo questo nuovo punto all'ordine del giorno, se si può fare l'ingiunzione. Se non si può fare, non si farà, perché se è legittima. Però io dico che è qualificante i tempi, diciamo, tempi ristretti va bene, se no... Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Dico, c'è talmente un'alea di incertezza nella proposta del consigliere Carnelos, tra l'altro, stasera viene fuori sta cosa qua. Cioè, secondo me...
No, dico, c'è una delibera che è stata consegnata, una mozione che è stata consegnata tempo fa. Stasera viene fuori il discorso di andare a consultarsi da un giudice. Cioè, per me, sinceramente, non vedo molto futuro in questa cosa qua. È tutto se, ma, forse, eccetera. Voglio dire, ma il sindaco ha un ufficio di avvocatura, c'ha le... Allora, non siamo qua, cioè, voglio dire, no, tecnicamente, vabbè, ma voglio dire, c'è un ufficio di avvocatura che dovrà Il Consiglio di Stato smentisce quello che è stato scritto in quel ma sarà compito dei tecnici risolvere questa cosa qua. Capito, No, ma mica è compito mio votarla sta roba no, qua, il compito scusate. nostro è dire che si deve fare, il compito politico è che si deve fare. Come ha detto Graziano. Sì, Il compito tecnico lo discerneranno i tecnici, il compito politico è bisogna farla. Assolutamente. E su Che questo i tecnici si arrangino a trovare le strade opportune. Punto. Consigliere Posocco. Sì, esprimo i dubbi che ha espresso il consigliere Botteon in questo caso, però non vorrei... il punto qual è, consiglieri di maggioranza e di minoranza? Il punto è che il 4 di agosto abbiamo votato un atto di indirizzo? No, c'entra perché voi, come noi, non avevamo visto tutti i documenti. Ok, allora io invito la Commissione Carnielli, che è molto più importante, a approfondire questo discorso, perché non ci sono stati dati documenti, altrimenti magari avremmo preso decisioni un pochino diverse o così, ma eravamo informati. Tutti noi sappiamo, quel giorno abbiamo discusso, bellissima presentazione, eccetera, ma abbiamo discusso su cosa? Su qualcosa che c'era stato spiegato in una certa maniera, ma non ci sono stati dati tutti i documenti. E questo è il fatto grave, gravissimo, che in qualche modo, come Commissione, dovete approfondire e come maggioranza dovete affrontare. Per piacere. Al di là di questo, esprimo i dubbi di Botteon, perché a questo punto non so neanche io, tra l'altro sono l'1:30, non sono più neanche io tanto lucido, mi perdonerete, però io personalmente non accolgo questa proposta. Grazie. Va bene, a questo punto mi sembra normale che nell'ambito di una discussione emerga un emendamento di questo tipo, quindi non vedo, Sant'Antonio, che cosa c'è di strano. Ecco, a questo punto io sono obbligato a metterlo in votazione e quindi lo metto in votazione sull'emendamento. Dichiarazione di voto sull'emendamento, certo. Consigliere... No, c'è prima... Consigliere Saracino, prego. No, io dico questo, è uno stravolgimento del significato di questa mozione, ma la cosa che è giusta che passi è che dal 2014 a oggi non è stato fatto nulla. Non è che adesso che con un emendamento facciamo finta, vabbè, nascondiamo gli anni passati. Abbiamo perso tempo per niente. Avevamo dato questa impronta a questa mozione per sottolineare queste cose, la salute pubblica che non è stata tenuta in considerazione dal 2014 ad oggi. E adesso quello che viene fuori a maggioranza è proviamo a sentire il giudice? Cioè, no, inaccettabile. Vabbè. Sì, dichiarazione di voto. Non abbiamo fatto nulla, mi sembra abbastanza ridicolo. È stato presentato, votato dalla maggioranza dei provvedimenti ben precisi riguardo il Carnielli per appunto venirne a capo di questo problema che, come ricordo, ci trasciniamo da moltissimi anni, dato che la Carnielli non è che è stata chiusa ieri mattina. Sono stati fatti anche dei progetti ambiziosi che sono stati derisi da quest'Aula e che credo invece possano dare una prospettiva a questa città.
Io credo che la proposta del consigliere Carnellos, stante le due sentenze, non stante le dichiarazioni di una parte o dell'altra, stante due sentenze che dicono, uno dice una cosa e l'altro dice esattamente l'opposta, ci impediscano di dare una valutazione oggettiva alla vostra di proposta, per cui io credo che se c'è una persona delegata dallo Stato italiano a prendere una decisione su quest'area è il giudice delegato, è venuto fuori durante la discussione, votiamo di andare a parlarci con questo giudice e sarà lui a dirci sì, fate l'ingiunzione contro il curatore fallimentare, no, non si può fare. Io di lui mi fido, scusate, di altri no. Consigliere Botteon. Sì, quello che sta emergendo è che il Consiglio Comunale sta cercando di compensare una giunta ferma su uno dei dibattiti, su uno dei temi più delicati e importanti della città di Vittorio Veneto. Ferma, il Consiglio Comunale cerca di muoversi, quindi con questa proposta ci stavo pensando se votarla o non votarla, io ripeto, non ho idea dell'efficacia, però è un tentativo. Penso che sto meditando di votarla, perché è un tentativo e se non andrà a buon fine in tempi brevi ritorneremo a parlarne di nuovo in Consiglio Comunale, quindi di nuovo il Consiglio Comunale cercherà di fare qualcosa per la Carnielli, ciò che non è stato fatto e secondo me è grave dalla Giunta in questi anni e anche in quelli precedenti. Grazie consigliere. A questo punto metto in votazione l'emendamento che ho letto poco fa e quindi chiedo ai consiglieri favorevoli, contrari. Ho chiesto la parola, io quando ho messo in votazione non c'era la sua prenotazione. Contrari? Astenuti? Allora, 4 astenuti, 1 contrario, 10 favorevoli, 10 e 5, 15, 16, 17, sì. Ha preso nota? Quindi 10 favorevoli, 4 astenuti, 1 contrario. Bene, a questo punto metto in votazione il punto, ex punto numero 8 all'ordine del giorno, così emendato, e quindi consiglieri favorevoli, consiglieri contrari, consiglieri astenuti, quindi 4 astenuti, 1 contrario, 10 favorevoli, totale 15, che sono i presenti. Grazie. Passiamo al punto numero 9. Questo era il punto che aveva chiesto la minoranza, per cui io mi ero ripromesso di... No, il dato di fatto è che ci sarà sicuramente entro fine mese un consiglio comunale. Quindi se il consiglio è d'accordo noi possiamo rinviare a tra una settimana, 10 giorni. Dunque 12, ne abbiamo 12, 20, all'incirca entro 15 giorni, tra 15 giorni. Prego. La parola. Allora, il presidente di questo consiglio comunale è lei, vero? Il compito di convocare il consiglio comunale è del presidente. Io non so quanti punti mancano. Mancano. Perfetto, c'è già 4 punti.
4 punti. C'è già un ordine del giorno sufficiente per un consiglio comunale. Domani partono le convocazioni, 5 giorni prima, lo facciamo su questi 4 punti. Poi ce ne serve un altro, ne facciamo un altro. Chi già c'è? Mi riservo, Presidente. ma se permette mi riservo di valutare, perché se il Consiglio Comunale previsto aveva un solo punto all'ordine del giorno... Facciamo con un punto all'ordine, così non arriviamo a mezzanotte, Presidente. Esatto. Sì, Beh, ma insomma... lei permetterà che spetta al sottoscritto anche il compito di razionalizzare i lavori. Beh. Ma io sono anche d'accordo con È lei, che se 4 serve, punti sono sufficienti. se serve capisce? ne facciamo voglio uno in più capire. piuttosto che uno in meno. Sì, insomma... Però questa è una decisione, per me io continuerei, consiglieri, ve lo dico sinceramente. Alle 2. Allora, che se qualcuno presenta una mozione per sospendere il Consiglio Comunale, io sono qua e la metto in votazione. Consiglieri, sono qua che pendo dalle vostre labbra. Qui c'è il consigliere Sant'Antonio che si è prenotato. Solo per ribadire, no, era ancora dalla richiesta precedente, solo per ribadire nuovamente per l'ennesima volta che è una cosa indecente arrivare ai consigli comunali dopo 8 ore di lavoro, farne altre 8 in consiglio, arrivare alle 3 di mattina a discutere dei punti importantissimi per la cittadinanza, come l'asilo che viene per l'ennesima volta rimandato e l'ex Carnielli, che sono dei punti importanti, fondamentali, e vengono annacquati con altre decine di punti. Lei cosa ecco. cosa e dopo propone? ci si lamenta, tra l'altro in questo consiglio c'è proprio una richiesta, una mozione che i consigli comunali vengano effettuati fino alla mezzanotte, perché voglio dire le proprietà intellettuali, non so, delle persone fino a un certo punto resistono e dopo ecco no. E quindi trovo ancora più indecente, perché c'era una mozione proprio che era riguardante l'argomento e dopo ci si lamenta perché si chiedono le dimissioni. Quindi lei cosa propone? Io sto zitto, non propongo nulla in questo momento, aspetto che lei, che è il presidente, dia indicazioni di cosa fare. No, le indicazioni le danno i consiglieri. Io ho dato già la mia indicazione, consigliere Botteon. No, l'indicazione può darle lei, Presidente. Io chiedo, è possibile aggiornare la seduta domani sera? È una cosa fattibile? Non è possibile. No. Non sono tutti. Non è possibile. Perché sì, andiamo avanti a oltranza. Io già in passato mi sono espresso sulle capacità dopo l'una di notte, a parte che domani lavoriamo. Io domani ho una lezione alle 8 del mattino. Penso a qualcun altro, non so come voi arriviate al mattino in ospedale o a scuola. Concordo con il consigliere Sant'Antonio, è vergognoso, non si mettono meno punti al giorno. È divertente il fatto che la mozione sull'asilo è stata portata, doveva essere discussa entro... No, chiedo scusa, mi lascia terminare, grazie. Certo. La mozione sull'asilo doveva essere discussa entro il 29 ottobre, perché scadevano i 20 giorni, è stata convocata il 30 ottobre, dal 30 ottobre siamo arrivati al 12 novembre, quindi siamo clamorosamente oltre i termini che dovrebbero essere rispettati per una mozione e sì, per una richiesta, e ci troviamo a discuterla all'1:40 di notte che siamo tutti mezzo addormentati. Vergogna. Allora, sappiamo benissimo come sono andate le cose. Io avevo pensato di lasciare i vostri 2 punti all'ordine del giorno, discuterli in questo Consiglio Comunale, quindi la proposta potrebbe essere: discutiamo dell'asilo e rimandiamo gli altri punti al prossimo Consiglio Comunale, se siete d'accordo. Quindi, non so, metto, a questo punto metto... Consigliere Dus? Siccome la scorsa volta siamo stati accusati di aver rinviato il Consiglio Comunale per delle motivazioni futili solo perché non volevamo discutere, questa volta stiamo qui, io sinceramente non ho nessun problema a discutere anche dell'asilo. Neanche il sottoscritto. Se la minoranza ritiene che non sia un orario adeguato per discuterlo, proponga di rinviare al prossimo Consiglio Comunale la discussione e noi voteremo favorevolmente.
lo proponga, io non ho nessun problema. Cioè, fate la proposta, io la voto. Consigliere Saracino, si è prenotato lei? Sì, no, vorrei dire motivi futili, non vi siete presentati, avete boicottato il Consiglio Comunale, futili, madonna. 2 di mattina parliamo dell'asilo, perché? Perché non volete che ne parliamo, ecco il perché abbiamo parlato all'1:30 dell'ex Carnielli e perché parliamo alle 2 dell'asilo. Sono argomenti che vi danno fastidio, ecco la verità, grazie. Queste considerazioni se le tiene per lei, perché se il Consiglio Comunale è stato rinviato c'erano dei motivi gravi. Gli accordi che io prendo con le persone di parola sono accordi sacrosanti. Se poi le persone cambiano idea, questa è un'altra cosa. Con me non ha preso accordi. Quindi con chi ha preso accordi? Perché lo dica. Avrei preso accordi con la maggioranza dei consiglieri. Punto. Con me no. E neanche con me, non mi ha neanche interpellato. Non voglio ritornare sull'argomento perché ho già scritto su questo. In ogni caso l'intenzione era quella di continuare. E poi scusate un attimo, ma siamo qua a svolgere un compito al servizio della città. E lavorare 4 ore? Non sarà mica... mediamente i consigli durano sempre più di 4 ore. Stiamo sforando, però io non ho nessun problema a continuare. Quindi andiamo avanti. Se non ci sono proposte di rinvio andiamo avanti. Questo è quello che mi consente di fare il regolamento. Quindi do la parola alle minoranze per illustrare il punto numero 9 all'ordine del giorno. Chi deve illustrare il punto? Sì, andiamo avanti, non è questo il problema, anche se appunto magari c'è qualcuno che ha qualche lavoro un po' usurante, magari deve fare 500 km in macchina e parte alle 5, ma non è questo un problema, no? Esatto. Tanto siamo al servizio della città, alle volte lo interrompiamo perché non siamo al servizio della città, dipende sempre dalla giornata che abbiamo, giusto? E no, volevo dire che comunque, Presidente, io la invito, a seconda dell'importanza dei punti che ci sono da discutere, non tanto dal numero, a considerare che magari possiamo andare molto lunghi con i tempi, perché stasera non è che ci erano temi tanto leggeri, quindi quando l'altra volta ci aveva convocato alle 6, mi sembra, questa volta la convocazione poteva essere mantenuta alle 6, questa è un'osservazione che mi permetto gentilmente di farle. Consigliere Sant'Antonio è uscito, consigliere Fasan, lei si era prenotato? Sì, volevo dire la mia opinione, io dico che non è assolutamente corretto arrivare in Consiglio Comunale alle 2 e avere ancora 4 punti all'ordine del giorno. C'è gente che domani mattina, lei ha detto che comincia alle 8, ma può cominciare tranquillamente alle 10 e andare via alle 11, ma c'è gente magari che lavora in fabbrica o ha un posto di responsabilità che non è sicuramente lucida. Pertanto la pregherei in futuro di non fare più queste convocazioni, 12 punti all'ordine del giorno, cominciando alle 9 perché si discute sull'ordine. Abbiamo cambiato l'ordine 10 volte, un'ora di ritardo, ma insomma siamo un consiglio comunale, non siamo una barzelletta, sa? Guardi che anch'io alle 8 devo timbrare il cartellino domani mattina. Io sono in pensione, posso stare qui fino alle 6 domani mattina. Allora, ripeto, do la parola alle minoranze per illustrare il punto all'ordine del giorno. Valorizzazione, incentivazione e promozione asilo nido comunale. Atto di indirizzo alla Giunta. Consigliere Saracino, prego. Bene, con questa mozione si chiede la reintegrazione del personale educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli formativi. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nella scuola dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 107 del 13 luglio 2015, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, il decreto legislativo 113 del 2016 afferma che i comuni
assunzioni possono procedere negli anni 2016, 17 e 18 ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante educativo atto a mantenere gli standard formativi. Tali assunzioni vanno al di fuori del tetto di spesa per il bilancio. La richiesta di convocazione straordinaria è stata fatta proprio in virtù del fatto che la legge parla del triennio 2016-18 e quindi siamo vicini alla scadenza. Inoltre per gennaio si parla ancora di cambiare il personale supplente passando da una cooperativa a un'agenzia interinale. Dal punto di vista pedagogico non è ottimale coprire le posizioni mancanti con personale interinale. Il continuo alternarsi di figure diverse nell'arco della giornata al nido destabilizza il bambino piccolo, che ha bisogno di figure di riferimento ben precise, conosciute e con le quali ha stabilito un rapporto affettivo e di fiducia. Non bisogna dimenticare che, andando al nido, il bambino deve già rapportarsi con figure diverse da quelle parentali. Quindi l'assunzione di personale interinale va contro i principi della legge 65 del 13 aprile 2017, che fa uscire gli asili nido dalla dimensione assistenziale per farli rientrare nella sfera educativa, garantendo continuità 0-3-3-6 anni. L'asilo nido, fiore all'occhiello del Comune di Vittorio Veneto, è attualmente a pieno regime per quanto riguarda le iscrizioni. I bambini iscritti sono 60, a novembre si aprono le iscrizioni per gennaio 2019, quindi l'asilo avrà una lista di attesa. L'asilo nido nasce nel 1975, dallo scioglimento dell'Omni, passando da una struttura a carattere puramente assistenziale ad un servizio educativo della prima infanzia. Il continuo miglioramento della qualità ha portato ad un primo riconoscimento da parte della Regione Veneto nel 2006 e nel 2008 all'assegnazione del Marco Famiglia. Nel 2008 è stato riconosciuto l'accreditamento istituzionale dalla Regione Veneto. Nel corso degli anni si è consolidato come una realtà integrata nel territorio e attiva sotto l'aspetto educativo di valido supporto alle famiglie e collegato ad altri servizi. Ritenuto che per mantenere e potenziare la qualità del servizio erogato all'asilo nido è necessario garantire la continuità didattica educativa e la presenza qualificata di figure professionali stabili a tempo indeterminato. Ritenuto che per quanto sopra esposto e per rispettare le scadenze previste dalla normativa riportata, fruendo dei finanziamenti previsti dalle stesse, risulta urgente integrare la pianta organica attraverso l'immediata indizione di un bando di concorso. Queste, oltre a questa possibilità di questo bando, sono delle mere scelte politiche. Se la politica vuole, si può fare. Se la politica vuole assumere, si può assumere. Infatti sono state recentemente fatte delle assunzioni di 2 amministrativi livello D. Mi pare si stia bandendo anche un concorso per vigile. Perché non si pensa anche all'asilo? Ricordiamo che l'asilo è un servizio che viene dato alle giovani coppie e alle famiglie ed è un servizio fondamentale per richiamare i giovani a Vittorio Veneto. Perché se vengono dati dei servizi di qualità come questo, è chiaro che le persone si andranno a avvicinare al nostro centro, portando nuova linfa e una nuova vita a questa città. Quindi ritengo e riteniamo che sia importante in quest'ottica andare a sopperire alle mancanze di personale che avremo anche con la riduzione del personale a part-time, se verrà concesso, con delle figure stabili che diano una qualità costante a questo servizio che per la nostra città è un vanto. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Costa? Benissimo, ha perfettamente ragione. Consigliere Criscuoli? Sì, allora, fermo restando che sono una fan dell'asilo nido dove ho mandato mio figlio, c'era la precedente direttrice, la signora Zanella, il livello è sempre stato altissimo e quindi la mia è stata una scelta non di parcheggio, come dovrebbe essere per un asilo nido, ma proprio una scelta anche culturale per la crescita del bambino. Però mi sono informata e sono andata nei dati nel sito dell'Istat e ho controllato 2 cose. Allora, una era la cosa che diceva prima il consigliere Dus sulla riduzione della popolazione a Vittorio Veneto, per cui io ho preso i dati 2001-2017, si passa da 29.150 persone a 28.389. Il dato che mi ha colpito è stato quello che riguarda le nascite e i decessi.
Sempre Vittorio, 2002-2017, passiamo da 249 nascite nel 2002 a 160 nel 2017. Se non ho fatto male i conti, la percentuale in calo è del meno 35% più o meno. I decessi, come diceva prima il consigliere Darè, evidentemente si vive bene, sono passati da 347 a 346. Il che conferma l'osservazione che faceva prima il consigliere Dusse sul fatto che abbiamo una popolazione che invecchia e che cresce. L'altra indagine che ho fatto è sugli asili nido che ci sono, pubblici e privati. Allora abbiamo l'asilo comunale che, come diceva lei, ha 60 posti, poi ci sono altri 3 o 4, forse ce n'è un quarto, asili privati molto più piccoli e che naturalmente offrono, senza nulla togliere, naturalmente non sto dando un giudizio, ma sicuramente hanno delle valenze diverse rispetto all'asilo nido. Allora il problema qual è? Se i dati che sono questi continuano in questo è il famoso trend, allora io sfido qualsiasi comune, amministrazione, ma pensando anche a livello di società, a investire nel personale per attirare a Vittorio Veneto delle giovani famiglie che abbiano figli, eccetera. Io credo che mi sono letta la vostra mozione e quello che mi ha colpito è che voi puntate sull'importanza del culturale, del servizio rispetto ai bambini, cioè la valorizzazione, eccetera. Mentre io credo che forse in questo momento, più che assumere una persona e mezza sostanzialmente, un tempo pieno e un mezzo tempo, a tempo indeterminato, in un momento in cui sappiamo che purtroppo fra qualche anno saremo costretti anche a parlare delle scuole elementari perché ci saranno meno iscrizioni e quindi ci ritroveremo probabilmente a dover chiudere delle scuole, forse dovremmo lavorare su una promozione che mi sembra più interessante, perché portare il bambino, appunto senza voler dare nessun giudizio, ma parcheggiare il bambino perché te lo tengono fino alle 8 di sera e invece fargli fare un percorso culturale di conoscenza, importantissimo come è quello che viene fatto all'asilo nido, forse andrebbe spinto nel senso di essere reso più noto. Invece nel vostro schema di deliberazione ecco, ho trovato che manca completamente questa parte sulla promozione. Un domani che ci si trova con 2 persone, voi sapete meglio di me, io non sono mai stata una dipendente statale, ma è molto difficile poi spostare oltretutto personale così specifico, quindi nel momento in cui non abbiamo le iscrizioni, oltretutto dei 60 posti che abbiamo, quanti sono? 12 che vengono da fuori? Non mi ricordo, c'è un 12% che viene da fuori, dove però pagano la stessa quota dei bambini di Vittorio Veneto e dove le amministrazioni comunali da cui arrivano non è che diano una differenza, quindi diventa per il comune un costo importante. No, sì, non paga nessuna differenza la regione. No, sulle quote. Quelli che vengono da fuori pagano esattamente come le famiglie che sono di Vittorio Veneto, non è che paghino di più perché gli facciamo un... Quindi io direi che rispetto appunto ad assumere una persona o una e mezza, sapendo che fra qualche anno ci ritroveremo con un asilo nido che è in calo, cioè io non credo che assumendo si potranno attirare le coppie, ecco, questo proprio non lo credo assolutamente. Io credo che le coppie si può rivitalizzare Vittorio Veneto facendo dei progetti su tutta la città, non sull'asilo nido. Ecco. Ho finito.
Grazie. Consigliere Dus, Sì. si è prenotato. Grazie. Devo dire anche grazie ai consiglieri di minoranza per aver portato questo argomento, perché credo sia cruciale non solamente per l'oggi e per risolvere un'esigenza contingente, ma soprattutto per il domani, anche a livello appunto di prospettiva, come ha giustamente ricordato la consigliera Criscuoli. E ho colto l'opportunità di questo punto per analizzare alcuni dati. Scusate se mi ripeto, però credo che insomma sono dei dati interessanti e credo che a tutti i cittadini possano interessare. Vittorio Veneto oggi ha circa 28.000 abitanti, è il quinto comune della provincia di Treviso per numero di residenti. Nel tempo la popolazione cittadina è andata progressivamente invecchiando e gli over 75 rappresentano oggi il 15% della popolazione di Vittorio Veneto. Il 15% corrisponde a 4.161 persone. Invece i cittadini tra i 65 e i 74 anni sono il 12% della popolazione. Il dato è interessante se rapportato al resto dei comuni del Veneto, dove la media dice che nella provincia gli over 75 sono il 12%, quindi 3 punti in meno, mentre i 65-74 anni sono l'11%. Il calo demografico però non è che ha origini da ieri, 2014, 2010, eccetera. Il calo demografico ha inizio negli anni 70, ma riguarda soprattutto Vittorio Veneto, mentre i comuni limitrofi, quelli attorno a Vittorio Veneto, crescono. Andando a vedere i dati storici si può notare che Vittorio Veneto cresce nell'intervallo tra il 1951 e il 1971 del più 24%, poi inizia a calare. Dal 1971 al 1991 c'è un calo della popolazione del 5%, dal 1991 al 2011 c'è un calo della popolazione del 2%. Negli ultimi 6 anni, infine, si registra un calo demografico dell'1,2%. In termini numerici abbiamo che nel 1971 gli abitanti erano 30.891, nel 1991 erano 29.231, nel 2011 erano 28.656, nel 2017 erano 28.320. In sintesi, il trend strutturale della popolazione di Vittorio Veneto è in crescente invecchiamento, anzi in degiovanimento. L'invecchiamento della popolazione è determinato non solo dalla crescita delle quote più anziane della popolazione, ma anche dalla denatalità. Infatti, se andiamo a vedere la classe da 0 ai 14 anni, abbiamo che passa dal 22% del 1971 al 12% del 2017. Sono interessanti questi dati se poi confrontati con il pendolarismo lavorativo e gli studenti che gravitano su Vittorio Veneto, che naturalmente questi due dati incidono su quello che sono anche i servizi che la città offre e chi di questi servizi usufruisce. Il 70% dei lavori impiegati nell'industria manufatturiera proviene da altri comuni. Quindi la città sta conoscendo un periodo di grave calo demografico e invertire la rotta non è cosa facile, soprattutto considerando un trend che parte dal 1971. Per invertire la rotta, a mio modesto parere, si dovrà attrarre più giovani, e lo diceva anche prima il consigliere Saracino, soprattutto giovani famiglie. E a questo punto qual è la mia proposta? Io credo che questo lo si possa fare se c'è un contesto lavorativo di qualità che consente ai giovani di poter vivere Vittorio Veneto. Allo stesso tempo l'invecchiamento della popolazione pone sotto i riflettori la necessità di ripensare i servizi sociosanitari, costruendo i presupposti per una città che offra qualità di vita per tutto l'arco dell'esistenza. Il calo delle nascite, l'invecchiamento della popolazione e il pendolarismo lavorativo e studentesco sono questioni che verranno affrontate dentro la stessa cornice. Non ci si può limitare a guardare dal buco della serratura e pensare che il problema sia solo da una parte. Pertanto sposo in pieno le parole del consigliere Criscuoli. In merito alla vostra mozione,
che in parte condivido, concentriamoci di più sul veicolare i messaggi positivi che l'asilo nido in questi anni ha offerto come qualità dei servizi e non occupiamoci invece solo della questione legata al personale. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Posocco. Sì, rapidamente. Mi mettete tristezza, consiglieri di Scuoli e DUS, perché a sentir voi fan bene chi pensa a aprire case di riposo a Vittorio Veneto e non asili nido. Vi sento arrendevoli in tutto, in 4 anni nessuna politica per attrarre giovani, abbiamo un patrimonio immobiliare vastissimo, vuoto, le giovani coppie non è che non fanno figli, ma quelle che fanno figli vivono, se ne sono andate da Vittorio Veneto trasferendosi in periferia, Cappella Maggiore, Sarmede, Colle Umberto, San Vendemiano, San Fior, Refrontolo, Tarzo, Cison, Follina. Ok, qui manca la politica per far arrivare le giovani coppie, manca completamente e in questo vi vedo molto arrendevoli. Sì, parole, però poi come agiamo? Come agiamo? Nel DUP cosa abbiamo messo come proposte per questo? Quindi d'accordo, sì, se va così, ok, chiudiamo tutto, arrendiamoci, si dovrebbe far questo, si dovrebbe far quello, parole, però poi i fatti non ci sono. Grazie. La parola al consigliere Botteon. Grazie. Devo essere sincero, concordo con quello che ha detto Posocco. Veicolare i messaggi positivi dell'asilo, ma i messaggi positivi dell'asilo da dove vengono? Dal personale dell'asilo. E se noi il personale dell'asilo lo cambiamo in continuazione, i messaggi positivi diminuiscono. Non è che perché abbiamo l'asilo allora i messaggi sono positivi, no. Se abbiamo un asilo che funziona e che manda messaggi positivi è perché abbiamo la fortuna di avere del personale valido che lavora all'interno dell'asilo. Così, no, ma è chiaro che se noi non assumiamo persone e continuiamo a avere persone a tempo determinato o cooperative, come abbiamo fatto in questi anni, che si trovano la mattina a non sapere chi arriva, perché succede questo, che chi sei tu? Sono la nuova per oggi, domani, dopodomani non si sa. Questo succede all'asilo. Se questa situazione continua e peggiora, i messaggi positivi che vengono al nostro asilo non li abbiamo più. Ed è questo che ci stanno dicendo in maniera continuativa dall'asilo. Abbiamo bisogno di persone, perché se vogliamo dare un servizio di qualità dobbiamo avere persone che siano formate. Ed è ovunque, in qualsiasi lavoro, ma tanto più in un servizio così delicato che ha a che fare con l'infanzia e con l'educazione, come sottolineava il consigliere Saracino. Sicché sono d'accordissimo che ci vuole un percorso culturale, ma all'interno del percorso culturale è fondamentale l'asilo. Cioè, una coppia che viene e che vede un asilo che funziona dice: oh, che bello, ci trasferiamo a Vittorio? Cioè, sono le cose che sono fondamentali. Una coppia che vede che porta i figli a scuola e che vede l'ingorgo per andare a scuola dice: sai che non mi piace tanto Vittorio. Sono una serie di decisioni che bisogna prendere per attirare la gente a Vittorio e questa è una di queste, è una di quelle. Non si può dire no, non parliamo tanto, cioè se noi pensiamo, se noi fotografiamo l'attuale di Vittorio, allora sì, siamo tristi. Se noi guardiamo il trend, ma invece la politica è invertire il trend, prendere decisioni perché il trend cambi. E non ho sentito questo dalle vostre parole. Ho sentito il trend è questo, il trend strutturale è questo e purtroppo cosa vuoi che facciamo? Veicoliamo il messaggio positivo. Quale? Perciò ci sono tante amministrazioni lungimiranti che stanno approfittando delle novità legislative che permettono di superare il lavoro temporaneo nell'educazione e l'infanzia. Cerchiamo per piacere di seguire questi esempi che vengono da Bologna, da Imola, da amministrazioni che grazie
anche alla buona scuola e a quello che è venuto dai decreti attuativi, riescono ad assumere persone a tempo indeterminato per l'infanzia. E all'interno del comune diamo a qualcuno l'incarico di farlo, però la decisione è politica, come è stato detto prima. Consigliere Darè. Sì, non condivido, diciamo, l'analisi demografica fatta dal consigliere Dus, che è un'analisi sì giusta, però non la condivido nelle finalità dell'asilo. Innanzitutto l'offerta urbanistica della città dagli anni 70 in poi è stata sicuramente non consona con la richiesta, tant'è vero che si sono sviluppate, come diceva prima il consigliere Posocco, lo sviluppo sto facendo la stessa analisi che ha fatto lei in un'altra maniera e quindi la giustificazione sto facendo l'analisi che hai fatto tu, nel senso che ti dico che è vero che c'è il calo demografico delle città di Vittorio Veneto, ma vediamo comuni per esempio come San Damiano che ormai hanno superato i 10.000, allora vuol dire che là si è pensato in un'altra maniera. A fronte di un'offerta di lavoro che entrano nella città di Vittorio Veneto e nella zona industriale di persone esterne, cioè la forza lavorativa è esterna. Tant'è vero che la scuola di San Giacomo ha tanti alunni che arrivano da fuori del comune di Vittorio Veneto, proprio perché per la conseguenza del lavoro. Allora la stessa cosa la si ha sull'asilo nido. La si ha sull'asilo nido, però è chiaro che bisogna comunque incentivare, diciamo, l'offerta del personale in maniera di dare una risposta a chi vuole entrare e portare avanti, diciamo, se vogliamo portare avanti, se l'idea politica è quella di portare avanti. Perché se noi diciamo no, c'è un calo demografico, quindi in previsione di chiudiamo già adesso, probabilmente non è questa l'immagine per poter rilanciare, diciamo, la città, se la vogliamo rilanciare. Questa è così, si tratta di avere una persona in più. Poi è vero, se non ci sono i bambini, allora magari diventa difficile la collocazione. Anche sì, ma sappiamo che nel ciclo lavorativo c'è chi entra nella forza lavoro, chi va in pensione, chi si sposta, però già non farlo adesso vuol dire non dare già l'offerta subito. Poi non so l'analisi che è stata fatta, se ha fatto l'analisi dal consigliere Criscioli sul punto nascite, spero, o l'ha fatto anagrafico? No, nascite. Cioè, costa? Anagrafico lo ha fatto al comune? Sì, perché siccome vanno a Conegliano adesso vorrei capire, quindi il discorso è questo, però l'offerta noi la dobbiamo dare se abbiamo un personale adeguato, quindi io penso che investire sui bambini sia anche investire sulla città poi. La parola all'assessore Costa per alcune precisazioni. Sì, di nuovo buonasera. Sarò ovviamente veloce. Io avevo delle perplessità che mi rimangono ancora sulla irricevibilità di questa proposta di delibera, perché questa, diciamo, così come formulata esula dai compiti del Consiglio, perché sfido chiunque chiamare atto di indirizzo, quando si scrive indirizzare la Giunta entro il 31/12/2018 a dar corso alle procedure di assunzione. Questo è un ordine, non è un atto di indirizzo, prima cosa. Seconda cosa, è un atto che poi si dice indirizzare la Giunta, ma poi perché l'ordine lo faccia il dirigente, perché i concorsi vengono fatti dal dirigente, non dalla Giunta, quindi proprio non ci siamo dal punto di vista tecnico normativo. Spetta alla Giunta, dice l'articolo 27, adottare gli atti idonei nel quadro degli indirizzi generali. Ma andiamo avanti.
nel provvedimento. Il provvedimento purtroppo, mi dispiace per chi l'ha costruito, l'autore della costruzione, che ha toppato sotto tutti i profili, nel senso che non è corretto, ha sbagliato quando mi va a citare l'articolo 17 della legge tal dei tali, no? E me la cita solamente sino dove si parla che i comuni possono procedere negli anni 2016, 17 e 18 a un piano triennale straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale insegnante per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa. Punto e virgola. La norma continua dicendo nei limiti delle disponibilità di organico, della spesa di personale e nelle norme di contenimento della spesa del personale. Quindi quando, per piacere, quando si cita una legge, la si citi in maniera intera. Secondo problema, si dice che questo viene finanziato dal decreto legislativo numero 65 2017. Altro, anche qua abbiamo toppato, nel senso che quei 209 milioni nel 17, 224 nel 18, 239 nel 2019 sono finalizzati alla costruzione, alla ristrutturazione. Controprova ne è che noi questi soldi abbiamo attinto con delibera regionale lo scorso anno, 30 gennaio 2018, a noi sono stati assegnati 313.000 euro, 280.000 per i lavori e 33.000 e 15.000 per la gestione. Questa è la delibera numero 47 del 19 gennaio 2018. Quindi qua abbiamo fatto una confusione un po' pacchiana, un po' troppo pesante, tra spese di investimento e spese di gestione. Cioè tu con 15.000 euro che hai avuto non puoi pagare le persone, mentre invece formalmente, anzi viene detto che con quelli soldi fai il piano straordinario di assunzioni. Quindi siamo proprio fuori dal seminato. In più aggiungo che per il 2000 questo era del 17, nel 2018 con delibera della Regione pubblicata il 2 novembre nel BUR 2 novembre dell'altro giorno, il Comune di Vittorio Veneto ha avuto 16.082 euro per l'asilo nido comunale, sempre per le spese di gestione. Mentre invece ovviamente essendo già stati noi aggiudicatari, assegnatari di 280.000 i lavori, quest'anno non ci è andato niente correttamente. Questo volevo dire, che la delibera, tutto l'impianto si regge su un presupposto inesistente. Ecco, questo altro potrei fare tante altre considerazioni. In pratica, quando la norma poi prevedeva questo piano straordinario, fosse riferito alla sostituzione del personale cessato 2015-2016. Noi invece, le nostre unità sono cessate nel 2014. L'amministrazione voleva sostituire, ha fatto le procedure per la sostituzione, ha fatto gli avvisi di mobilità, questi sono andati deserti. Dopo le assunzioni sono state bloccate nel 2015 e parte del 2016 perché non si poteva appunto assumere in quanto c'era da sistemare il personale in esubero delle province, poi successivamente questo è possibile adesso assumere. Posso anche dire che non escludo, però sempre le assunzioni vanno fatte nella percentuale, una percentuale rispetto alle spese correnti. Il costo del personale rappresenta una percentuale rispetto alle spese correnti. La cosa che mi un po' disturba un attimo è che tutti questi concetti sono stati oggetto di un incontro prima commissione consigliare in data 5 giugno 2018. Cioè c'è stato un consigliere che aveva presentato 5 quesiti, tra cui tutto questo relativo alle assunzioni, e l'ufficio personale ha predisposto, il dirigente del personale con l'ufficio del personale ha dato le puntuali risposte su tutti questi punti. Quindi erano cose già... Cos'è che mi
cos'è che diciamo la conclusione è sballata, cioè presupposto non esiste, che poi siamo d'accordo tutti sui contenuti, che quello che è scritto a pagina 1, che l'asilo funziona, che c'è il progetto educativo, partecipazione. Io queste osservazioni le faccio perché devo fare, perché le normative devono essere un po' anche rispettate qualche volta, no? Però non voglio eludere, cioè non discutere nel merito, ecco. E qua si condivide pienamente quello che ho scritto a pagina 1 e pagina 3, però le mie conclusioni sono queste. Uno è la denatalità, di cui si è già parlato, e il conseguente preoccupazione, il problema di dover un attimo gestire dopo eventualmente personale in esubero, con la mobilità obbligatoria o meno, o la riqualificazione. Poi teniamo presente che ci sono anche 4 asili privati che stanno prendendo piede. I pensionamenti non sono tanto tranquilli e sicuri nei programmi, e poi dobbiamo considerare anche i bimbi che vengono dai comuni vicini, no? Che parlavo stamattina con l'ex sindaco di Conegliano, che mi diceva che loro hanno una convenzione per cui se i bambini arrivano dai comuni vicini c'è una convenzione per cui il comune paga la differenza tra quello che è il costo e quello che è la retta, che per noi sono circa 5.000 euro. Noi abbiamo 8 bambini che vengono da fuori, quindi 8 per 5 è 40. Vabbè, è un problema, 40.000, sono sempre 40.000 euro, ma dovesse l'anno prossimo questo raddoppiarsi, io credo che qualche riflessione debba essere fatta. Ecco, ho chiuso, sono stato veloce. Grazie Assessore Costa. Consigliere Saracino. Sì, sulle dichiarazioni di Costa mi pare che c'è il parere tecnico che era favorevole della delibera, quindi insomma sono suoi punti di vista che posso anche non condividere. Io adesso... allora. Consigliere, prego, consigliere Saracino, a lei la parola. Un attimo. Certo. Io ripeto, su questa qua c'era anche legato un parere di regolarità degli uffici. Detto questo, vorrei dire una cosa importante: secondo i dati che sono stati prima discussi da DUS e dalla consigliera Criscuoli, dovremmo aver già chiuso 10 anni fa, visto che la decrescita è già del 71, invece non è così. Innanzitutto parla di promozione la consigliera Criscuoli, ma cosa vuol dire promozione? Se abbiamo una lista piena, abbiamo bambini pieni, vuol dire che, come diceva Botteon, la promozione, cioè bambini, la lista d'attesa c'è, quindi vuol dire che c'è già un messaggio di promozione. Io ritengo che un servizio come questo è un servizio che in un'ottica futura sì c'è una decrescita, però andrà compensata con chi dai comuni limitrofi verrà da noi, cioè bisogna anche ragionare un po' più in là di Vittorio. E sì, ma succede con 6 per bambini, non so, mi ha appena parlato di 6 bambini, 8 bambini, 8 bambini, sì, 58, sì. Quindi questo vuol dire che si può anche rispondere a quello che lei dice facendo delle convenzioni con i comuni limitrofi e facendo metà differenza. Cioè è un servizio che non dobbiamo pensare che è di Vittorio, va solo per Vittorio. Se ragioniamo così siamo già morti. Il vostro modo di ragionare, che io certe volte non riesco a comprendere, ma parlate di servizi e un progetto per la famiglia, però non ne ho visti fino ad oggi. Cioè, parliamo di quello che c'è concretamente, nessun progetto. L'unica cosa, ho portato il Passarosa di aumentarlo di 1 anno, per il resto voi non avete fatto nulla per incentivare i giovani a venire a Vittorio, o sbaglio? Almeno qua non è passata questa idea. Io ritengo questo servizio importante e che è una scelta politica, l'ho detto chiaramente. Se politicamente si vuole mantenere aperto e si vuole che rimanga questo standard, si fa l'assunzione, se no la parte politica che non vuole questa cosa se ne assume le sue responsabilità e saprà che se da qua a 3-4 anni ci sarà un aumento, perché se non investi un calo o anche il servizio a livello qualitativo decade, è frutto delle quelle decisioni. Io sto dicendo che è una scelta politica, io posso essere d'accordo lì, no, ma sto dicendo questo. E Vittorio, ora come ora, ha bisogno di progetti, di scelte politiche che guardino anche al futuro.
in un modo diverso, come devo condividere quello che tanto ha detto Darè, in modo anche che vada a contrastare questo trend. Cioè, se no non facciamo politica, stiamo a casa e aspettiamo la fine del mondo. Grazie. Consigliere Dus, prima di darle la parola all'assessore Denardi. Grazie Presidente. Mi spiace dover replicare all'ultima uscita del consigliere Saracino in modo un po' forse secco, però io ho sempre sopportato poco le affermazioni: ah, voi non fate niente, voi non ve ne frega niente dell'asilo, voi non badate all'asilo. Lo volete privatizzare? Consigliere Saracino, per cortesia. Allora, anzitutto, contrariamente a quello che avete scritto nella vostra mozione, nel periodo del deposito della mozione i bambini non erano 60 ma erano 58. Io non conosco bambini pieni, non so cosa voglia dire per lei. Purtroppo il fenomeno, purtroppo o per fortuna, a seconda di come uno la vuole vedere, perché sono sempre punti di vista, il fenomeno delle liste d'attesa, dico purtroppo perché sarebbe bello dire di avere delle liste d'attesa, perché vuol dire che ci sono tanti bambini che hanno bisogno di andare all'asilo nido. Se non nascono bambini, all'asilo nido non ci vanno. Le liste d'attesa, come dicevo, fortunatamente da un certo punto di vista, sfortunatamente dall'altro, non ci sono più da un pezzo. Non ci sono le liste d'attesa. Le liste d'attesa è un pezzo che non ci sono, per cui consigliere, per cortesia, non racconti frottole. Non c'è la graduatoria alla quale attingere dei vittoriesi che poi eventualmente arrivano quelli da fuori comuni. La graduatoria i vittoriesi non riescono a riempirla, perché in questo momento, come dicevo, io ho guardato i dati prima del Consiglio, cioè per ragionare sul Consiglio del 30, adesso non so se negli ultimi 10 giorni è successo qualcosa, ma i bambini da fuori Vittorio erano 8. Che vuol dire che i vittoriesi sono una cinquantina, non una sessantina. Ci sono 2 bambini che dovranno entrare a gennaio, in questo momento all'asilo non ci sono ancora. Questo vuol dire che i vittoriesi non sono in grado di usufruire completamente del servizio. Questo perché? Perché fortunatamente per chi ne ha la necessità, o sfortunatamente per chi non ne ha la necessità, la veda lei come vuole, esistono a Vittorio Veneto parecchi nidi privati, nidi in famiglia, che offrono servizi diversi. Se una persona ha bisogno dell'asilo nido soltanto per un paio d'ore, probabilmente non verrà all'asilo nido comunale, che offre un servizio tutta la giornata. Andrà all'asilo nido in famiglia che magari è sotto casa. Allo stesso modo nel nostro territorio, per fortuna, ad esempio a San Venemiano sono stati aperti nuovi asili nido comunali. La presenza di nuovi asili nido comunali, mi viene in mente San Venemiano, ma mi viene in mente anche l'ULSS di Conegliano che ha aperto un altro asilo nido e che ha fatto sì che i 2 asili nido di Conegliano non siano pieni neanche quelli. L'asilo nido di Conegliano, uno ha i bambini iscritti completamente, l'altro ne ha iscritti, l'ultima volta che avevamo parlato con l'assessore, circa la metà. Perché? Perché non ce ne sono abbastanza per coprire tutti i posti. Tra l'altro il comune di Conegliano ha un asilo gestito, adesso non so se l'assessore Costa per quanto riguarda il personale ha dati più recenti dei miei, ma l'ultima notizia che avevo avuto io dal collega dei servizi sociali era che uno dei 2 asili nido era gestito interamente da personale del comune e l'altro era gestito a metà dalla cooperativa e da personale del comune, perché neanche loro avevano personale. Prego? Io le dico l'ultima volta che ho parlato col collega. Per quanto riguarda la cosiddetta promozione, lei saprà, perché è uscito anche sulla stampa, che il termine delle iscrizioni fissato dal regolamento è maggio. Questa amministrazione, contrariamente a quello che succedeva normalmente, non ha chiuso le iscrizioni a maggio, perché a maggio i bambini erano neanche una cinquantina. Non ricordo bene se erano 48 o 49. Abbiamo deciso di tenerle aperte oltre il limite, cosa che ha causato, perché
ovviamente c'è una programmazione quando ci sono 50 bambini, 59, 60, 26, 2 o 3. Il motivo per cui viene fissato la fine dell'iscrizione a maggio è perché venga fatta la programmazione sui gruppi e sul personale, ovviamente. Questa amministrazione, alla quale secondo voi non gliene frega niente dell'asilo nido, ha deciso, nonostante ci fossero ovviamente delle conseguenze, dei problemi sull'organizzazione, di tenere aperte le iscrizioni costantemente. Al momento, finché ne abbiamo parlato l'ultima volta, continuavamo a raccogliere iscrizioni. Chi arrivava, arrivava, perché posti ce n'erano. Prego? Sì, ma l'ho dichiarato anche alla stampa. Sì, lasci stare. Dopo vengono riaperte ogni volta, ma avremmo dovuto chiuderle a maggio, a giugno, luglio, agosto, settembre continuavano ad arrivare le iscrizioni, abbiamo continuato a tenerle, se no avremmo dovuto rinviarle all'anno successivo, visto che a noi non ce ne frega niente dell'asilo e visto che a noi non ce ne frega niente di far arrivare i bambini. Evidentemente è un po' diverso. In questi anni, cosa che non era mai successa prima, è stato fatto anche un lavoro molto importante sull'orario dell'asilo nido. Prima che arrivassero questa cattivissima amministrazione che odia l'asilo nido, contrariamente a quello che succedeva in tanti asili nido del territorio, chi aveva 2 figli e me lo dice lei che si occupa di sanità, con l'avanzare dell'età riproduttiva capita molto più spesso che le coppie accedano alla fecondazione assistita, e con la fecondazione assistita succede molto più spesso che nascano gemelli rispetto alla... Sì, vabbè, comunque. Capita molto più spesso rispetto a tanti anni fa che ci siano gemelli, oppure che ci siano 2 figli avuti in successione molto rapida, tanto che fratello primo e fratello secondo sono entrambi all'asilo nido. Da tutte le parti in giro normalmente succedeva che dal secondo figlio in poi avessero lo sconto del 40%, uno sconto variabile dal 50, 60, 40, 30, 20. Noi siamo gli unici che l'hanno introdotto perché prima non c'era. Le famiglie, e sono parecchie che hanno gemelli oppure 2 figli frequentano il nido, la differenza economica tra pagare la rata piena per tutte e 2 e pagare la rata ridotta del 40% per il secondo non è poco. Un'altra cosa che è stata cambiata è la possibilità di accedere al tempo prolungato per chiunque. Con le amministrazioni precedenti il tempo prolungato era una cosa riservata solo e esclusivamente a chi aveva motivate ragioni di lavoro, e faceva sì che qualche volta i bambini erano 6, qualche volta erano 3, perché a seconda di come andava la settimana e come andava la giornata finiva così, con totale impossibilità di programmare le presenze e anche con poco rispetto nei confronti dei bambini stessi, perché una volta c'erano, una volta non c'erano. La nostra amministrazione ha reso possibile per chiunque la scelta tra l'orario alle 13, l'orario alle 16:30, l'orario alle 18, e che però chi sceglie lo fa dall'inizio fino alla fine. Si sceglie l'orario che si vuole fare e quello rimane. Questo fa sì che per il personale c'è molta più facilità di programmare, ma anche per i bambini che non vengono sballottolati, stavolta sto là fino alle 6, stavolta sto là fino alle 3. Sempre per la teoria che a noi non ce ne frega niente dell'asilo. Sempre per la teoria che a noi non ce ne frega niente dell'asilo, probabilmente il consigliere Fasan, che era assessore ai lavori pubblici, e il consigliere D'Alè, che era sindaco, sa benissimo che da tanto tempo l'asilo nido aveva un problema e che nessuno aveva mai pensato di risolverlo. Il nostro asilo nido non aveva l'antincendio, pur avendo notoriamente... Sì, l'abbiamo fatto noi nel 2016. No, l'asilo nido non aveva l'impianto antincendio. È stato fatto da noi. L'asilo nido non aveva l'impianto antincendio. Qualcuno ha pensato di farlo, non è stata l'amministrazione precedente, è stata la nostra. E allo stesso modo il notorio problema dell'insonorizzazione del salone centrale e del salone più piccolo, che creava grossi problemi ai bambini, è stato risolto da questa amministrazione e non da quella precedente. Per cui... Ma va? Grazie.
Grazie, Assessore Denardi. Vorrà dire che i vigili del fuoco arriveranno prima all'asilo nido. Grazie. Sì. Assessore, consigliere Dus, prego. No, io nel presentare i dati che ho letto prima ho semplicemente fatto una fotografia della situazione in cui noi ci troviamo, e io in questo contesto ho il piacere e l'onore di amministrare, per quanto poco, questa città. Cioè, i dati dicono questo. Non sto dicendo che non stiamo facendo nulla o non bisogna far nulla, siamo immobili, dobbiamo essere immobili. Io ho riportato esclusivamente dei dati che sono alla portata di tutti, e i dati mi dicono una certa cosa, e quindi sono partito da lì a analizzare il problema. E i problemi, come ho detto, secondo me sono molteplici. Per risolvere uno dei tanti problemi che la città ha, e uno di questi appunto la decrescita. Dico questo perché ho sentito molte cose. Potrei sempre ribattere voi in 15 anni cosa avete fatto per i giovani, però credo che ci sia da avere un'attenzione sia per i giovani che per i vecchi. Tutto qui. I dati mi dicono questi e io su questo mi sono concentrato. Lo ripeto, prima si è parlato del Carnielli. Sono state fatte delle proposte da un gruppo di giovani che sono state poi derise. E io, scusate, non sono sicuramente giovane, non credo di essere ancora vecchio, e quindi magari un interesse a tentare di incentivare la presenza di giovani in città ce l'ho anch'io. E quindi delle iniziative, ripeto, scusatemi, magari ingenuamente, magari voi le avreste fatte in modo migliore, io quelle ho portato. Una proposta di rigenerazione di un'area che credo possa diventare attrattiva per i giovani. Questa proposta andrà avanti, questa proposta verrà bocciata? Non lo so, questa era la mia di proposta che il gruppo di maggioranza ha sostenuto. Io non credo che infine il problema demografico si risolva con l'assunzione di un insegnante. Credo che si risolva credo che si possa iniziare a mettere un ulteriore tassello dopo quello che è già stato fatto, come ha ricordato l'assessore Denardi, sull'asilo, ma dopo anche gli interventi numerosi che sono stati fatti di adeguamento sismico su tutte le scuole, e questo tassello sia quello di promuovere il nostro asilo. Quindi fare un'operazione di promozione, perché a quanto mi risulta, ma magari su questo dovremo approfondire i dati, tolti i bambini non vittoriesi, le maestre sono già sufficienti per gestire il servizio, o mi sbaglio? Cioè, questi sono i dati e mi dicono che ho il numero sufficiente di maestre. Uno mi dice, sì, ma tu non pensi in prospettiva. In prospettiva puoi avere 200.000 bambini, verissimo. In prospettiva, come ci ha detto il consigliere Criscuoli, hai anche che la società si sviluppa con altri modelli di asilo. Tanto è vero che in area Fender mi dicono che si sta sviluppando un asilo. Non lo so, è vero o non è vero? Cioè, vuol dire, viviamo ormai in un sistema dove ognuno vuole l'asilo fatto come decide lui, per cui... Consigliere Criscuoli. Sì, sostanzialmente volevo dire alcune cose che ha detto adesso. Scusa. Prego Criscuoli. No, volevo dire alcune cose che ha detto adesso Marco. Comunque nessuno di noi ha detto l'asilo va chiuso o l'asilo non funziona, cioè, lungi da noi veramente saremmo degli idioti a dire una cosa del genere. Dico solo che forse non è nemmeno giusto pensare che assumendo una persona in più all'asilo nido, personale professionale come c'è adesso, si aumentano le famiglie o diventa più attrattiva Vittorio Veneto. Allora, se vogliamo, non è il caso di farlo stasera, non è all'ordine del giorno, mettiamolo, pensiamo a un progetto, consiglieri di minoranza e di maggioranza, per rendere Vittorio Veneto attrattiva per i giovani, ma allora è un discorso generale che va fatto, in cui l'asilo nido è una parte. Sì, ma vabbè,
Sì, ma non è assumendo una persona che tu attiri le famiglie, cioè dai ragazzi, cioè, ma scusami, se oltretutto adesso scopriamo che alla Fender se ne apre un altro, poi non dimentichiamo che c'era quel progetto degli asili nido condominiali, qui è chiaro che qui probabilmente non funzionano, ne abbiamo 4 privati, 5 privati, cioè, quindi vuol dire che l'offerta comunque c'è una proposta. Ma allora perché vanno all'asilo privato? Perché non ci sono posti? Se l'assessore ci ha appena detto che non riusciamo neanche ad arrivare ai 60, abbiamo 48 bambini di l'ha appena detto, ha detto 48 bambini di Vittorio Veneto erano a maggio. Ecco. Allora qual è il problema? Scusa, allora forse il problema è che le famiglie preferiscono portare i bambini, come diceva l'assessore, 2 ore da una parte e 2 ore dall'altra nel momento, piuttosto che impegnarsi. Ho finito. Grazie. Consigliere Botteon. Allora, intanto 2,50 difficile, però stava prendendo una certa piega e adesso per fortuna è stato ripreso dal consigliere Criscuoli. È stato un attimo di calo quando perché non ce ne frega niente, ma chi l'ha detto? Cioè, perché non possiamo cercare di tenere alto il livello della discussione? No, non è vero, l'ha detto. Com'è? No, non è vero, ho appena detto che la Criscuoli, hai sentito quello che ho detto? L'hai sentito? Esatto, perché abbiamo queste cadute? Questo che mi dispiace molto. Ma ho criticato te? Sei tu che hai detto così? Vabbè. Forse non eri tu, fai le considerazioni. No, lo dico, l'assessore Denardi ha ripetuto nel suo intervento 7 o 6 volte perché noi non ce ne frega niente, perché voi dite che noi non ce ne frega niente, perché voi dite che noi non ce ne frega niente, quando non l'ho detto io, non l'ha detto Saracino prima e quindi mi sento... L'ha detto Saracino? Vabbè, io non l'ho detto. Vabbè, se l'ha detto un po' di volte... Mi Leggeremo la trascrizione. Chiedo scusa, però è la stanchezza che mi porta a seguire queste... sì, 250, sì, il 2,51, porca miseria, sì, sono stracchi ragazzi, non so voi come facciate. Allora, l'intervento dell'assessore Costa l'ho trovato particolarmente sgradevole, perché nella nostra interpellanza sono citate esattamente le leggi a cui facciamo riferimento. Se il decreto legislativo 113 del 2016 dell'articolo 17 prevede che i comuni possono procedere negli anni 2016, 2017 e 2018 ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento del livello di offerta formativa, vuol dire questo? Ok, nei limiti, è ovvio nei limiti, ma vabbè, ma intanto... Vabbè, continua, dici, bisogna citare tutto, secondo, cioè, mi pare che anche nelle sue interpellanze del passato citava tutte le leggi. Vabbè. Vabbè. Ma i suggeritori un cavolo, i suggeritori le abbiamo tirate fuori noi le cose, ci siamo trovate. Grazie, ridicola. Complimenti assessore Napoli. Allora, per cortesia, assessore Napoli. È ridicola quella roba là. Bravo, intervenga così, che è proprio così che si fa. Assessore Napoli, non ho il potere di togliere la parola, ma può prendere. Ma un collaggio male lo dice lei. Assessore Costa, può ridere, ma non c'è niente da ridere. Sia serio. Non fa ridere. Se lei ride non fa ridere la cosa. Stia serio e mi rispetti. È un collegio riso male. Consiglieri, vi prego. Non fa ridere. È veramente... Consigliere Botteon, la invito a continuare. Grazie, chiedo scusa, Costa, ma per cortesia. mi piacerebbe il silenzio. Successivamente, al punto successivo,
Si parla dei finanziamenti in materia di edilizia scolastica, ma c'è scritto anche le risorse sostengono anche parte delle spese di gestione per istituzioni 0-6 anni con lo scopo di incrementare i servizi offerti alle famiglie nonché di ridurre i costi che devono sostenere. È scritto, è citato e così è. E adesso mi dice è messo male un pastrocchio. Non è vero. Vi sono abbiamo fatto riferimento per scrivere questo a altri comuni, Imola ad esempio, comune di Imola che ha fatto una delibera che sarebbe da leggerla tutta perché vi è molto di quello che abbiamo detto insieme sull'analisi di mercato, sul fatto che vuole mantenere un livello di mercato rispetto agli altri competitors, sul fatto che vi sono le possibilità di accedere a dei fondi e delibera che si procede alla reinternalizzazione progressiva per quanto esposto in premessa dell'attività didattica delle 3 sezioni attualmente esternalizzate della scuola dell'infanzia comunale Gasparetto di Imola, che gli uffici, stessa cosa a Bologna. Ci sono diversi comuni che accedono a fondi per assumere personale a tempo indeterminato, personale che prima non era a tempo indeterminato. E la stessa cosa che noi vorremmo che facesse anche il comune di Vittorio Veneto. Gli altri comuni magari non sono seri nelle loro delibere, può essere, in realtà non è così, sono seri gli altri comuni, potrebbe fare la stessa cosa anche il comune di Vittorio Veneto. È una scelta politica, come abbiamo detto, è una scelta che sicuramente va inquadrato in un discorso generale più ampio che è quello dell'attrattività delle giovani coppie, che sicuramente sarà, spero che sia uno dei temi della prossima campagna elettorale. Però se noi ci arrendiamo a constatare che la situazione è questa, poi sarebbe interessante anche nel discorso guardare un po' anche i comuni vicini, perché Cappella Maggiore non mi pare che abbia diminuito i propri abitanti, Fregona non mi pare che abbia diminuito i propri abitanti, forse rispetto a tanti anni fa, forse no, Sarmede ne ha diminuiti, però la somma di 3 sicuramente è aumentata nel corso degli ultimi anni e quindi è un problema di politica vittoriese. Ovviamente dipende dal lavoro, ma è chiaro che se lì aumentano, vuol dire che negli ultimi 15-20 anni abbiamo commesso degli errori politici e le giovani coppie preferiscono gli altri comuni rispetto a Vittorio. Su questo dobbiamo riflettere. Quanto conti questo l'asilo? Sicuramente non conta tanto, ma secondo me è uno dei fattori che conta. Consigliere Posocco. Una curiosità che ho sentito parlare. Mi confermate l'apertura dell'asilo per i bambini non vaccinati in area Fender? Allora, si tratta di un asilo comunale, è previsto dalla convenzione, il consiglio comunale può essere informato di questo? No. Gentilmente, grazie. Prego. Sì, se posso solo una valutazione rispetto a quello che ha detto il consigliere Botteon. Concordo parzialmente su quello che ha detto, mi spiego perché. Lei giustamente ha fatto riferimento a una situazione rispetto alla quale uno trova un asilo in cui si trova bene, andiamo a Vittorio, però i dati non dicono questo e mi spiego perché. Se è vero che negli ultimi 15 anni c'erano, negli anni precedenti diciamo questa amministrazione, i dipendenti erano a tempo indeterminato e l'asilo è stato pure premiato, nel senso che è stata riconosciuta la qualità, come anche recentemente, questo non ha comportato una inversione di tendenza rispetto al trend demografico. Quindi io non voglio sminuire, intendo dire che è solo un piccolissimo rispetto a tutto il resto. Mi spiego, Conegliano ha avuto un decremento a favore di San Vendemiano, Treviso ha avuto un decremento, cioè le cittadine in genere, anche perché diciamo chiaramente, sono troppo care. Dal punto di vista edilizio per anni sono state troppo care le nostre città, cioè Vittorio costava molto più di Fregona, molto più di Cappella, molto più di Sarmede, molto più di Colle eccetera, lo sappiamo, purtroppo questi sono i dati, per cui conosco anch'io gente che abitava a Vittorio, si è sposata e è andata ad abitare a Revine, eppure Revine è calata di abitanti, però le case costavano metà che a Vittorio a parità di metri quadri, per cui è quello dell'asilo da tenere in considerazione, ma è piccolissimo secondo me rispetto a tanti altri elementi, cioè non è l'elemento determinante. No, dicevo io che bisogna pensare giustamente a un ambito molto più ampio e questo francamente è molto parziale rispetto all'ambito. Grazie. Poi volevo
Scusa, no, volevo fare una precisazione, chiedo scusa, ma prima non intendevo ridere e manco ridevo. Volevo solamente dire che l'atto, cioè, ripeto, il provvedimento è un collage, un copia e incolla scordinato, ma non lo dico io, lo dicono gli atti, perché il testo diceva piano triennale straordinario 2016-2018, 15 e 2018, però sì, 16-18, però entro determinati limiti, e questo non lo dice Costa Giuseppe, questo l'ha detto l'ufficio, e in effetti bisogna leggerla tutta la legge prima cosa. Seconda cosa, andiamo sul dettaglio, 2017 209 milioni, i 209 milioni sono stati ripartiti a seguito dell'incontro della conferenza unificata del 2 novembre, sono stati ripartiti tra le regioni. Al Veneto sono stati attribuiti 18 milioni. Lì i criteri è di privilegiare interventi di nuove costruzioni e ristrutturazione, mentre alle spese di gestione viene data una parte piccola, cioè con quei soldi non vai a coprire il piano straordinario di assunzioni che avete citato prima, ma questo lo dice Mamma Regione, non lo dico io, questo volevo dire. Dopo la Regione, bisogna stare attenti tra Regione e Regione, perché la Regione poi ci carica sopra anche un 20% di questo, ma volevo ripetere che proprio l'atto fa dei collegamenti, cita norme che non rientrano sempre nel piano delle assunzioni, dopo quella riferita all'asilo, però non sono coordinate tra loro, anzi non ha nessun presupposto l'atto, cioè è sballato giuridicamente. Consigliere, assessore, sì, volevo solo fare un esempio che forse rendeva più comprensibile la cosa. Il fatto che una norma esista non vuol dire che è applicabile al caso specifico, consigliere Botteon. Mi spiego. Nel 2014 noi abbiamo partecipato al bando regionale per apertura del centro antiviolenza. Quell'anno una serie di centri antiviolenza sono stati aperti su autorizzazione regionale e hanno ottenuto un finanziamento, tra i quali il nostro. In quell'anno i centri antiviolenza che erano già aperti hanno ottenuto finanziamento per quell'anno. L'anno successivo il centro antiviolenza di Vittorio Veneto non ha potuto partecipare al bando per ottenere finanziamento perché la regione per quell'anno, non si sa perché, aveva previsto che potevano richiedere finanziamento solo i centri antiviolenza che erano aperti da almeno 2 anni, escludendo quindi quelli che aveva finanziato con la nuova apertura l'anno precedente. Questo non vuol dire che non c'erano finanziamenti per i centri antiviolenza, semplicemente voleva dire che Vittorio Veneto, siccome non aveva 2 anni, non vi poteva partecipare. In questo caso non vuol dire che non esiste la possibilità in astratto di fare delle assunzioni straordinarie, semplicemente i vincoli che la norma stessa prevede escludono Vittorio Veneto dalla platea dei soggetti che può partecipare alla applicazione di quella norma. Quando l'assessore Costa cerca di dirvi che bisogna citare la norma fino in fondo, è perché come in matematica un'espressione è segarla a metà. Probabilmente quello che c'è nella parte che hai tagliato è importante tanto in quanto la parte che hai tenuto, e probabilmente il risultato non sarà uguale se la tagli a metà. Può essere anche che il risultato sia uguale, ma non è detto. Grazie. Assessore Carnelos, lei ha chiesto la parola. Consigliere. No, non è che io ho letto la formulazione della deliberazione. Di una cosa mi sono notevolmente meravigliato, del fatto che, ammettendo anche che venisse approvata, da così com'è formulata, troverei, o l'amministrazione troverebbe l'ostacolo nel fatto che non gli danno i via libera gli uffici contabili, secondo me. Per una semplice ragione, che rebus sic stantibus c'è un bilancio, lì c'è l'indicazione entro il 31/12 di un certo
mese. Io, per carità, possono essere cambiate le cose da tanti anni fa, ma sui principi contabili, allora se è un atto di indirizzo, valutare, considerare, qua c'è scritto, ti impongo di assumere entro il 12, non è possibile. Mi meraviglia che sotto il profilo istruttorio qualcuno non abbia detto questo non è possibile realizzarlo, questo è il dato. No, chiedo scusa se la interrompo, però in realtà è precisato, cioè il consigliere Serracino ha fatto la sua parte, no, ha detto c'era il parere favorevole, mi pare lei o mi sbaglio? Chiedo scusa, c'è un parere favorevole? No, ha detto che c'è un parere che non dice che non può essere. No, è favorevole. Il parere favorevole è subordinato e condizionato al reperimento delle risorse finanziarie al momento mancanti per la copertura dei due eccetera. Ma allora, senta una cosa, ma com'è possibile procedere ad una indicazione all'amministrazione su risorse mancanti? Allora la delibera deve essere fare in modo, cercare, attivarsi per trovare risorse, perché altrimenti non stai in piedi. Dire abbiamo già detto parere prima. Favorevole subordinato a... Ma che parere favorevole è? Allora, no, d'accordo, ma allora un conto è, cioè, siccome sia di regolarità tecnica che contabile, Sì. il dirigente potrebbe dire se reperite le risorse potete farlo, punto. Non è che dica no, rispetto alla norma, a quello che volete fare non si può fare. E dove si reperiscono le risorse? Vabbè, non spetta mica al dirigente dirci dove reperirle. Capisco, ma allora... ognuno ha il suo mestiere. Certo, ma il bilancio è un dato noto, entro il 31-12... Ma infatti si potrebbe fare una variazione di bilancio? Certo, ma entro se il le 30 risorse non ci novembre? No, cioè, tecnicamente non è... Cioè, non voglio difendere gli uffici a spada tratta, si difendono da soli, che mancheria altro. Però, che mi sembrava una deliberazione singolare, insomma, è che io non ho mai visto una deliberazione in cui venga indicata tassativamente un termine e adesso si può cambiare tutto e se diventa una questione, come si può dire, che è opinabile. Ripeto, io per carità posso anche dire la voto, ma a parte il fatto che un'amministrazione che credo non sappia da che parte muoversi, sapendo i vincoli di bilancio, sapendo i vincoli della legge, ma allora è indubbio che è invotabile, insomma, ecco, questo voglio dire sinceramente. Ok. Certamente, no, ma per carità, certo che c'è il diritto, ma il problema è dove sono le risorse? Dove sono le risorse? Perché sapete, c'è la responsabilità contabile. Consigliere, tempo. Va bene, ho finito. Grazie. Bene. Bene, consiglieri, io metto in votazione il punto originariamente al numero 9. Ti daremo un parere legale. Dell'ordine del giorno. Un parere legale. Metto in votazione valorizzazione, incentivazione, promozione, asilo, nido comunale, atto di indirizzo alla Giunta. Consiglieri favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5. Contrari? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 e 5, 14, 15, 16, 17. Nessun astenuto. Favorevoli a un atto inesistente. Propongo di rinviare i rimanenti punti all'ordine del giorno. No, mi sono divertito adesso. Mi si passa il sonno. Stamattina mi sono alzato. Stamattina. Marco,
Dico che stamattina Sì, sono alzato. votata. Fermi, consiglieri, scusate, propongo personalmente di rinviare, visto che manca Sant'Antonio, che ha la sua proposta, la mozione, e quindi sono originariamente i punti 4, 7 e 10 dell'ordine del giorno che porteremo tra 15 giorni circa, prossimo Consiglio Comunale. Naturalmente, formalmente devo mettere in votazione favorevoli alla chiusura del Consiglio Comunale, contrari, 2 contrari, astenuti, favorevole, 2 contrari e 12 favorevoli e 2 contrari.